Buongiorno da Lignano Sabbiadoro, ci troviamo alla palestra, al Palazzetto dello Sport di Bella Italia e siamo qui presenti per vedere questa partita di finale della 36esima edizione del Trofeo delle Regioni che vedrà di fronte la formazione del Veneto e la formazione del Lazio. Abbiamo qui accanto a me Oscar Maghella che è allenatore della nazionale Under 16, il quale insieme a me quest'oggi commenterà la parte tecnica di questo incontro che vede appunto di fronte le due formazioni che si sono classificate nei primi due posti nella classifica per poter appunto arrivare a questa fase finale dopo un percorso di 4 giorni. Dicevo, accanto a me Oscar Maghella, allenatore della nazionale Under 16 femminile. Oscar, allora siamo pronti per partire con questa finalissima. Innanzitutto, prima di entrare nella parte tecnica dell'incontro, facciamo un ragionamento generale. In questi 4 giorni di Trofeo delle Regioni, che cosa hai potuto vedere a livello femminile? Come è evoluta la parte tecnica di queste squadre che vedi qui quest'oggi in campo? Buongiorno a tutti e ben trovati. Sì, rispondo subito al quesito che mi poni. Indubbiamente sono state 4 giorni di gare molto intense, dove si sono evidenziati chiaramente ovviamente livelli di gioco differenti da una regione all'altra, da un gruppo all'altro. Complessivamente direi che il livello tecnico della manifestazione si è mostrato veramente importante, veramente qualitativo. Ci sono molte giocatrici, molte atlete in possesso di ottime qualità tecniche, ma non solo, anche condizionali e antropometriche, per cui sicuramente qui è presente la meglio gioventù pallavolistica italiana. Ecco, non dimentichiamo che già la federazione nel corso dell'anno fa quelli che vengono chiamati Regional Day per vedere da vicino le ragazze che appunto fanno parte delle varie regioni per capire qual è il livello, quindi c'è un lavoro costante che sta facendo la federazione per poter tenere monitorato mese per mese quello che c'è a livello regionale. È un lavoro importante quello che sta facendo la federazione. Sicuramente sì, come dici tu, la federazione in questi anni, direi a partire dal 92, dove si è dato vita a questa progettualità, allora si chiamava Pieno Altezza, adesso metti in gioco il tuo talento. Comunque la finalità, gli obiettivi, i principi che regolano questo sistema sono appunto quello di monitorare il territorio per far sì che le atlete di particolare interesse con particolari requisiti possano essere individuate e entrano in un appunto sistema dove vengono prima nel contesto locale, poi nel contesto regionale e poi nel contesto nazionale qualificate, oltre che selezionate e qualificate. Ecco, appunto questo poi dovrebbe essere il percorso che le porterà verso le rispettive nazionali di categoria. Guardando in prospettiva lunga, possiamo dire che già in erba qualche talento lo avete notato che possa continuare il suo percorso per arrivare in nazionale maggiore? Facendo un ragionamento molto semplice, anche molto comprensibile, tutte le atlete che oggi fanno parte del gruppo senior, se non mi riferisco solo alle 12 ma a un gruppo chiaramente allargato, è passato da questa manifestazione, è passato dai processi selettivi, per cui direi che questo meccanismo, questa progettualità ha sicuramente significati molto importanti. Sì, qui all'interno di questa manifestazione abbiamo notato sicuramente atlete in possesso, come dicevo prima, di interessanti qualità. Di qui a dire che potranno un domani vestire la maglia della Seniors, perché qualcuna tra queste già vestirà la maglia azzurra a breve, perché ricordo sin da subito che a partire dal 13 di luglio a Trieste e Zagabria ci saranno gli europei Under 16, okay? Dove noi partecipiamo in qualità di detentori della medaglia d'oro. Per cui per noi sarà un impegno molto ravvicinato e molto importante, e all'interno di questa manifestazione troveremo molte di queste ragazze.
Ecco Oscar, dicevi appunto, ricordavi la manifestazione di Trieste Zagabria, un altro appuntamento importante dopo il Trofeo delle Regioni, ovviamente a livello nazionale, quindi con le formazioni delle varie regioni, però l'Under 16, la nazionale Under 16 sarà in campo per questi europei. Anche lì diciamo ci sono buone aspettative. Ricordavi, noi usciamo come nazione detentrice, no, del titolo. Come ci stiamo preparando per quest'altro importante evento? Allora, ricordiamo innanzitutto che questa manifestazione, l'Europeo Under 16, è la seconda edizione, perché iniziò 2 anni fa. A dire il vero iniziò 4 anni fa con una sorta di torneo sperimentale, WEBSA, che giocammo in Spagna, tra l'altro si vide anche in quel caso vincitori. Per cui siamo al 6° anno di attività e chiaramente anche le nazioni, parlo di Serbia, parlo di Turchia, parlo di Germania, per cui realtà pallavolistiche molto importanti, che allora non avevano ancora messo a punto determinate progettualità, ora le hanno hanno sistemato queste dinamiche, per cui si presentano sicuramente agguerrite. Sì, noi abbiamo un gruppo attrezzato, penso che potremo far bene, di qui a fare il risultato chiaramente la strada è molto lunga. Ecco, chi sarà la nazionale della quale dobbiamo tenere maggiormente, dobbiamo avere timore maggiormente in queste finali, in questa fase finale? Beh, storicamente direi la Russia, ma non solo, perché la Turchia è una realtà giovanile consolidata, la stessa Germania, e la Serbia comunque è sempre una realtà, diciamo, nel contesto pallavolistico internazionale estremamente temibile. E allora entriamo intanto nel vivo dell'incontro, vediamo la formazione del Veneto che è appena entrata in campo. Adesso toccherà al sestetto di partenza del Lazio, dove incominceremo le ostilità di questa finale per il primo e secondo posto della 36esima edizione del Kinderia di Trofeo delle Regioni. Ricordiamo il percorso che hanno compiuto ieri queste 2 formazioni prima di arrivare in finale. Il Veneto nella semifinale ha battuto la Lombardia con il punteggio di 2-0, mentre il Lazio anch'esso ha battuto l'Emilia con il punteggio di 2-0. Erano le 4 squadre che erano arrivate nella fase finale, dopodiché ci sono stati gli incroci tra le prime 4, quindi prima contro quarta, secondo contro terza. Questo è stato il percorso finale di queste 2 formazioni che sono arrivate appunto a giocarsi in questo momento la finale. Ricordiamo, il Lazio è il detentore del Trofeo delle Regioni, che vinse nella passata edizione vincendo 3-0 contro il Piemonte, e oggi appunto scende in campo con il titolo che deve difendere appunto il titolo vinto l'anno scorso in Abruzzo. Mi pare che sia tutto quanto pronto per l'inizio della gara e partiamo con il Veneto al servizio. Veneto al servizio, abbiamo detto, con la Piovesan. Tutto è pronto. Gli arbitri della manifestazione, ecco, vediamo, stanno dando l'ultimo controllo, c'è l'ok dal tavolo e quindi fischio e si parte. In battuta Anna Piovesan, subito mette in difficoltà il libero della squadra del Lazio, che deve ricostruire una free ball, palla cade a terra. Un momento di incertezza, e proprio l'incertezza sono stati gli elementi che hanno caratterizzato la parte iniziale di tutte quante le partite del Lazio, che è partita un po' contratta. Ce lo diceva Simonetta Valle in una delle interviste, la parte iniziale della partita di solito è un po' in difficoltà per la squadra del Lazio. Era una free ball facile da giocare, incomprensioni, battuta esce, siamo quindi 1 pari e va in battuta il Lazio. Sì, il governo delle emozioni è sempre complicato, ovviamente. Hai ragione. E poi, insomma, giocare una finale, seppur queste siano ragazze che giocano in B1, B2, Serie C, diciamo che l'emozione di una partita di importante livello c'è sempre, no, da vincere. Indubbiamente, sì, è proprio un elemento questo che fa differenza, può fare differenza, la capacità di gestire queste tensioni, queste emozioni.
ci sono molte realtà, molte situazioni dove questa incapacità può essere letale, può essere fatale, no? Per cui all'inizio partire bene, tra virgolette, ha sempre un suo perché. Allora andiamo avanti con la partita ed è un ace diretto quindi dalla battuta della Pugliero, e siamo sul punteggio di 3-1, quindi un piccolo break iniziale, subito la battuta appunto. Vediamo la difficoltà nel poter fare azioni da parte del Lazio, che ancora non ha compiuto un attacco, quindi siamo proprio ancora nella battuta iniziale, le squadre devono ancora prendere accortezza. Sì, stanno servendo sulla giocatrice, diciamo, di riferimento, la Manuela Ribecchi, che è sicuramente un'atleta estremamente interessante, dotata di buona tecnica, per cui sicuramente l'obiettivo di creare pressione su di lei attraverso il servizio. Ma adesso lei ha il servizio che effettuerà un servizio spin, dotata di un'ottima tecnica anche in questo contesto. Vediamo la ricostruzione sulla palla di banda, la palla che era destinata all'auto ma viene difesa, ricostruita sempre con un attacco di banda, e ancora lei che va ad attaccare, la Cicola. Palla che va a punto e il mini break quindi è stato recuperato, siamo sul punteggio di 3 pari. Sì, il Lazio ha confermato il sestetto che è riuscito ieri a ribaltare un inizio di set complicato con Cicola e Brandi al palleggio, Cicola in posto 4. Ecco, ricordavi ieri la difficoltà del Lazio, sembrava una partita che poteva essere semplice sulla carta, ma il Lazio, come dicevamo, nella fase iniziale trova sempre un po' di difficoltà, e qui come hai detto tu nella partita di ieri, poi è uscita alla grande portando a casa il risultato pieno con 2-0. Andiamo ora al servizio con il Veneto, ancora su Ribecchi chiaramente, ed è out l'attacco della Prati. Simonetta ferma il gioco per... Dobbiamo riordinare le idee, no? Sì, ci può stare, niente di chiaramente preoccupante per il Lazio, sicuramente sapranno rimediare a questa partenza un po' ad handicap. Vedo il Veneto molto sereno, molto convinto, sta battendo molto bene, è una squadra molto ben messa in campo, molto bene ordinata, è difficile da affrontare. Diciamo che la fase ricezione battuta diventa l'elemento importante, no? Soprattutto con la battuta, la difficoltà di ricostruzione poi crea una fase muro difesa un po' più scontata, e quindi di una facile ricostruzione nel settore tra virgolette giovanile, seppur di alto livello. La battuta è ancora un elemento che fa la differenza. Ma direi che il servizio, diciamo, è una tecnica estremamente significativa, direi un po' a tutti i livelli, no? Poi dopo questa gara ci saranno anche i ragazzi a giocare. Ieri per esempio ho visto i ragazzi del Veneto dotati di una tecnica di battuta veramente efficace, per cui è una tecnica, e la Cicola continua ad attaccare sulla parallela, già il secondo punto che fa con questa direzione d'attacco. Sicuramente sarà una ragazza un elemento da tenere in considerazione, appunto questa traiettoria d'attacco, perché ricordavi tu 2 attacchi andati appunto proprio su questa traiettoria. Punteggio quindi di 5-4 battuta il Lazio, con ricezione del Veneto, un attacco da posto 4 che cade ancora in parallela, un attacco appunto della Bardaro. Sì. Questa è un'atleta più giovane, questo è un 2005, così mi sembra di poter dire che tutte le atlete in campo sono 2004, tranne appunto Anna Bardaro, ora servizio un 2005. Ecco, ricordiamo che il livello di età massimo qui è 2004, quindi diciamo che per questa ragazza ci sarà la possibilità casomai di poter giocare un altro trofeo delle regioni del prossimo anno. Ovviamente sì. Ancora un attacco da banda, viene murato ma la palla rimane nel campo del Lazio. Veneto che cerca di riprendere il largo, siamo sul punteggio di 7-4 per il Veneto che quindi mantiene il servizio, e il Lazio che deve cercare di uscire da questa situazione iniziale di difficoltà. Ed ecco una free ball che viene rigiocata dal Veneto con un attacco in centro che cade. E ora il servizio del Veneto si è spostato sulla Cicola, chiaramente giocatrice di prima linea, e cercano di
vuol dire, infastidirla, impedire una dinamica di ricezione attacco efficace. Ecco che viene compiuto un cambio con l'uscita della Prati e l'ingresso della Coveccia. Avanti ancora quindi di 4 lunghezze, il Veneto continua a tenere la battuta e continua a marcare la giocatrice del Lazio e non si riesce ad uscire da questa situazione. Massimo vantaggio in questo momento del Veneto, quindi con un ace. Guardaro ancora in servizio con grande difficoltà quindi della Cicola messa sotto pressione, e siamo sul punteggio di 9-4, un parziale di 4-0 quello messo a segno dal Veneto. Lazio che riprova con un attacco dal centro ma che viene difeso con una ricostruzione da seconda linea, ed è punto ottenuta dalla Giacomello con un attacco da posto 1. 10-4. Sì, il Veneto è così molto sereno, gioca con grande fluidità, anche perché il Lazio non riesce a concretizzare la fase ricezione-attacco, è un po' impacciata in questo momento. Ancora sulla Cicola, praticamente ha ricevuto solo lei in questa frazione, anche il palleggiatore in difficoltà nel poter ricostruire una palla lontana dalla rete, e anche qui esce la palla. Siamo 4-11, sono 6 i punti fatti in questo momento dal parziale di 6-0 da parte del Veneto, che continua la sua fase di battuta. Ancora la Cicola in ricezione, prova l'attacco ed è ancora un attacco a punto, sempre la direzione a traiettoria d'attacco di Parallela, 3 punti fatti appunto dalla Cicola. Sì, da segnalare che la gara di finale sarà 3-7 su 5, a differenza delle gare diciamo nella fase regolare, che erano 2 su 3, 2-7 su 3, per cui è una partita piena, completa. Sì, siamo solo alle battute iniziali, quindi ci sarà ancora molto da giocare. Il Veneto riesce a ricostruire tenendo una palla, ancora palla libera per la ricostruzione da parte del Veneto, con la palleggiatrice che va a servire il posto 4, che mette la palla a terra con un attacco della Anna Piovesan. Veneto che riconquista quindi il diritto al servizio che verrà effettuato dalla Riccato. Vediamo come uscirà il Lazio da questa fase di cambio palla, ed è un ace diretto sul libero del Lazio, sulla Di Mario, che non ha ricevuto fino ad ora, perché ricordiamo erano andate tutte quante sulla Cicola. Forse anche questo cambio è tatticamente una cosa intelligente, cambiare. Sì, indubbiamente, essendo siamo in fase P4 per il Lazio, per cui il palleggiatore deve da posto 4 traslocare in zone 2 o 3, per cui il servizio in posto 1 sicuramente crea dei disagi al palleggiatore, no? Proprio una questione di angoli. Per cui la scelta di battuta della Riccato da angolo 5 verso posto 1 avversario è sicuramente una scelta quanto mai avveduta. Ora la Simonetta ha fermato nuovamente il gioco per provare a sistemare le cose, credo soprattutto dal punto di vista psicologico, perché sì, c'è solo una pressione di battuta, di servizio, però al momento mi sembra il Lazio così un po' imballato, irriconoscibile, diciamo, rispetto allo standard e qualità di gioco di questa formazione laziale. Ancora il Veneto quindi in battuta sul punteggio di 13-5, ricostruzione da posto 4, ma la palla della Cicola va in rete. Sì, la palla rimane sostanzialmente staccata, sempre staccata da rete, per cui il palleggiatore non riesce a qualificare a dovere la sua alzata e l'attacco diventa o prevedibile o molto complicato. E quindi adesso un altro cambio compiuto da Simonetta Valle, vediamo appunto un cambio in regia.
con l'ingresso della Orlandi che serve subito posto 2, difesa del Veneto, ricostruzione della palla da posto 1, ancora la palla in gioco e una diagonale stretta difesa comunque dal Veneto, altra palla spinta in banda, ancora una difesa del Veneto, attacco da posto 4 che viene murato e quindi punto. Sì, l'ingresso d'Orlandi indubbiamente ha creato subito una differenza, innanzitutto la capacità di muro, ok? Ed è stata lei in questo momento a fermare l'attacco di Piovesan, ha gestito lei questa traiettoria d'attacco in maniera vincente. Lazio servizio sul punteggio di 14-6 per il Veneto, con un primo tempo dal centro che viene solo toccato dal muro, quindi palla a punto e cambio quindi con il Veneto che ora va al servizio con Del Federico, Nicole Del Federico. Ricezione del Veneto con palleggiatore che entra da 3. Andiamo con un attacco da posto 4 che viene tenuto dal libero. Free ball ancora, ricostruzione con palla che viene spinta verso posto 4, ma è spinta troppo, l'attaccante non riesce a poterla giocare. Ecco, si sta cercando in qualche modo di liberare l'attaccante dal muro con le palle spinte. Malinteso tra Orlandi e Ribecchi. Ribecchi si è spostata più centralmente, voleva una palla più corta, Orlandi non si è accorta di questa eventualità, ha giocato aperto e non ha concluso con l'attacco. Ok. Andrea con l'attacco viene murato con ricostruzione libera ancora all'appoggio del libero del Veneto con attacco da posto 2 ed è un attacco che va a terra. Giacomello però invade. Sì, ha toccato rete Giacomello, per cui punto Lazio. Un bello scambio interrotto però appunto da questa invasione in attacco della Giacomello. Va in servizio il Lazio, viene chiamato ancora un cambio da Simonetta Valle ed è proprio il battitore che viene cambiato con l'ingresso dell'Ungaro ed è lei che va al servizio sul punteggio di 16-7 per la formazione del Veneto. Buona ricezione, attacco ancora dal centro. Pugliero si mostra vincente, Del Federico gioca 7 su di lei e l'attacco è vincente. Abbiamo visto in 2 circostanze un muro a 2 su attacco dal centro, ma nonostante tutto il centrale riesce in qualche modo sempre a mettere la palla a terra. Il Lazio sta cercando di rifarsi sotto, sono 10 le distanze tra le due squadre, 10 punti di distacco, ma sappiamo che, almeno abbiamo visto anche in questi giorni, il Lazio essere un diesel, partire lentamente e poi un po' alla volta riesce a riprendere in mano il bandolo dalla matassa, quindi non diamo nulla per scontato. Ancora difficoltà in ricezione, palla viene tenuta, ricostruzione con l'appoggio del libero ed è una palla data verso posto 4, una palla spinta ma va direttamente fuori senza essere toccata dal muro. Sì, Bardaro ha cercato il money out con un appoggio spinto, ma non è stata vincente la sua scelta, per cui punto Lazio, 8-17. E va in servizio la Orlandi, batte salto, ricezione perfetta, palla in posto 2 ed è sempre lei che mette giù la palla. Giacomello va a punto e siamo 18-8, sempre 10 le distanze tra le due squadre. La Puliero va al servizio, vediamo come sarà la ricezione in questo momento, se consentirà alla squadra del Lazio di poter giocare una buona palla. La ricezione c'è ed è una palla che però va fuori di poco, esce l'attacco della Ribecchi. La Valle cerca ancora attraverso i cambi di poter dare una scrollata alla propria formazione
ed esce appunto la Ribecchi ed entra la numero 13 Bellia. Bellia Sara, sì. Tra l'altro una ragazza veneta. Quindi scontro dall'altra parte della rete con le sue colleghe di regione. Servizio va proprio su di lei, la palla viene tenuta, c'è un po' di incomprensione sotto rete. Ok, Polesello vince contrasto a rete, per cui Lazio in battuta. Sara Bellia ora il servizio. Vedremo che tipo di servizio effettua. Tu già immagino la conosca questa ragazza. Sì, un salto spin. E quindi c'è sul 19-9 per il salto Lazio. flot, chiedo Va scusa. salto flot, la palla va direttamente nell'altro campo, ma c'è incomprensione ed è il Veneto che ne approfitta. Riccato è stata molto svelta, molto intuitiva. C'era praticamente un rigore a porta vuota e la palla cade a terra, prende in largo il Veneto. Sì, distanza importante. Ed è la Giacomello che va al servizio. Ancora difficoltà in ricezione, non ci siamo. Diciamo che in questo momento è la ricezione l'elemento che ha fatto la differenza. Ovviamente la ricezione per il Lazio, la battuta per il Veneto, Oscar. Sì, direi sì, tecnicamente questo aspetto è indubbiamente, come dici tu, significativo. Da notare anche un'altra considerazione, cioè il numero degli errori da parte delle due squadre. Il Veneto, come ho avuto modo di dire sin da subito, molto ordinata, messa in maniera sagace in campo, errori molto contenuti, molto pochi, per cui diventa difficile. Pressione al servizio, numero di errori relativo, per cui il Lazio non riesce a venirne fuori. Forse il Lazio sta cercando di osare di più vista la distanza per poter fare qualcosa, però il risultato finale sono, come dicevi tu, un alto numero di errori e lo dimostra il punteggio. Siamo sul 22-9 nel primo set di questa finale per il primo e secondo posto della 36esima edizione delle Kinderia di Trofeo delle Regioni in corso di svolgimento a Lignano. Ed è un attacco da posto 4, ma c'è un'invasione a rete della Bardaro che nel tentativo di attaccare questa palla spinta vicino al nastro compie invasione e regala quindi il punto alla formazione del Lazio, che in questo momento va in battuta con la Polesello. Siamo 22-10. Servizio, abbiamo detto, della salto Polesello. flot anche Polesello. Ecco, la battuta salto flot, come diceva Oscar, ma è fuori di un soffio. Indubbiamente prova a spingere il servizio, non è. Cambio nelle file del Veneto, vediamo, esce la numero 7 Chiappetta ed entra la numero 9 Piovesan. Ancora Veneto al servizio, siamo 23-10. Piovesan è una giocatrice più prestativa in attacco e Chiappetta invece ha fatto bene dietro nel servizio e ricezione difesa. Ecco una palla giocata sulle mani del muro da parte della Cicola, conquista il punto per la sua formazione. Ed ora appunto la Prati andrà al servizio, siamo 23-11 per il Veneto. L'attacco da posto 1 ed la palla viene chiamata out. Sì, attacco in diagonale di Giacomello, fuori di poco, buona scelta. Viene servita molto in seconda linea la Giacomello. Sì, nell'economia dell'attacco del Veneto, lei è sicuramente un atleta. Guardavo ieri sera il numero di colpi delle ragazze, delle atlete, sicuramente lei ha un peso specifico importante. Ed è qui di nuovo, lo dicevamo prima, pur con muro a 2 il centrale riesce sempre a trovare una soluzione per mettere la palla a terra ed è quindi il set ball per... Sì, anche Riccato finora ha fatto un bellissimo trofeo,
sia in attacco che anche a muro ha avuto dell'ottimo score. Andiamo a vedere questa azione, difficoltà per la palleggiatrice di ricostruire l'azione, ed è un attacco che va in rete della Piovesan, quindi si ferma la palla sul nastro, possibilità del Lazio di riconquistare quindi la battuta che va appunto nelle mani della Cicola. Siamo 24-13 per il Veneto in questo primo set della finale per il primo e il secondo posto. Da una palla in ricezione che va direttamente nell'altro campo, attentissima Catania centro. Sì, approfitta immediatamente di questa incertezza. Credo che l'obiettivo del Lazio in questo momento non sia provare a vincere il set, ma provare a rientrare in gara. Questo credo che sia l'obiettivo prioritario che si deve porre, perché vincere il set nulla di impossibile ovviamente, però è complicato, veramente complicato, per cui l'obiettivo prioritario è rientrare in partita. Si ferma però sul muro del Veneto la possibilità del Lazio di poter recuperare set. Si chiude 25-14 questa prima frazione con il Lazio in fortissima difficoltà. Il Veneto partito con molta tranquillità ed è riuscito ad accumulare un buon break iniziale che gli ha permesso di portare avanti la partita con estrema serenità. Le due squadre hanno fatto due percorsi diversi nell'arco della manifestazione. Il Lazio, pur come dicevi tu, con qualche alto e basso, ha avuto, come dire, un percorso abbastanza lineare. Il Veneto invece si è un po' trovato nel corso della manifestazione. Quale potrebbe essere la ragione? Che sostanzialmente il Lazio è costituito come gruppo di gioco da molte giocatrici di Roma, del volley Roma. Chiaramente il Veneto non ha queste caratteristiche, per cui la squadra ha ottimizzato determinate dinamiche, determinati automatismi nel corso della manifestazione. Ha avuto alti e bassi prestativi, però quando si è trattato di mettere, come dire, a frutto la qualità, ha saputo concretizzare in maniera importante. Faccio riferimento per esempio alla gara col Piemonte, faccio riferimento alla gara di ieri che con la Lombardia sicuramente non era una prova facile, no? Perché la Lombardia è sicuramente un gruppo molto attrezzato, molto qualitativo e poi ha una gestione così fatta di grande sagacia ed esperienza, per cui sostanzialmente le due differenze sono queste qua. Mi sembra di poter dire che in questo primo momento di gioco il Veneto sia molto consapevole di quello che sta facendo. Il Lazio ha ancora una sorta di incertezza, di confusione. Lo vediamo anche dalle statistiche che ci vengono fornite appunto in tempo reale, la grossa difficoltà nella fase di ricezione, addirittura abbiamo qualche elementi di efficienza negativa, quindi difficoltà da parte del palleggiatore di poter rigiocare dei palloni che possano consentire ai propri attaccanti di avere palloni buoni da rigiocare, e anche la casella degli errori, come sottolineavi tu Oscar, è di colore rosso, quindi un elemento negativo che appunto ha caratterizzato questa prima frazione dell'incontro. Adesso bisognerà vedere se la squadra della Simonetta Valle riuscirà in qualche modo a dare una svolta, un cambio. È difficile dopo un parziale così pesante del primo set poterne venire fuori, ma come abbiamo detto sono ragazze tra virgolette esperte, perché nonostante la loro giovane età giocano già in squadre di livello, quindi è probabile che questa scossa, questa mossa possa venire fuori e possa determinare un cambio di ritmo della vedo dal gruppo che ha schierato Simonetta ora in campo un cambio di rotta rispetto al set iniziale. Parte Orlandi, che è stata nell'arco della manifestazione, tranne che per la gara di ieri, nel proseguo poi dopo il primo set della gara di ieri. Orlandi al palleggio, rientrata Ribecchi come S1 e parte Bellia, per cui sostanzialmente
Simonetta ha schierato, possiamo dire, la formazione tipo, quella che ha portato il Lazio sostanzialmente in queste prime posizioni. Ciò non significa che anche le altre ragazze hanno fornito un significativo apporto a questo tipo di risultati. Il Veneto conferma invece chiaramente il sestetto con cui è partito. E vediamo appunto se questi cambi compiuti dal tecnico della selezione laziale sortirà effetto. Intanto incomincia ora il secondo set con la Orlandi al servizio. Buona la ricezione da parte del Veneto con un pallone spinto verso posto 4 che viene tenuto e rigiocato dalla Ribecchi, ma la palla è out e quindi si comincia con un errore in attacco. Sì, nel tentativo di evitare il muro, di eludere il muro, attacco in diagonale stretta, ma out di Manuele Ribecchi. E allora Giacomello quindi in questo momento al servizio per la formazione veneta. Palla appoggiata dalla Polesello, ricostruzione con alzata del libero ed è out l'attacco di Piovesan. L'attacco di Piovesan è out, quindi sì, mi sembra di poter dire che fino adesso l'apporto in attacco di Anna Piovesan non sia stato così significativo per il Veneto. Non parlo solo chiaramente di questo inizio secondo set, ma anche nel primo. E va in ricezione il Veneto, un attacco dal centro ed è ancora una palla che va a terra. Diciamo i centrali efficienti, no? Mi pare questo lo possiamo dire. Riccato è buonissima manifestazione per lei sia in attacco che a muro, un punto di riferimento, una ragazza che sa gestire le situazioni complicate, davvero brava. Al servizio da Bardaro, ricostruzione errore in alzata, è stata una palla troppo attaccata a rete, difficoltà di poter toglierla dalle mani del muro avversario, infatti il Veneto ha avuto vita facile e la palla è andata a terra. Ci troviamo un punteggio di 3-1, quindi mini break del Veneto al servizio sempre con la Bardaro e ancora una volta qui si è dimostrata in difficoltà la ricezione. Lazio in attacco e va con la numero 13 Bellia. Servizio di Anna Bardaro su Sara Bellia, riceve attacco Sara, due buone cose. Battuta Lazio, va al servizio Polesello sul punteggio di 3-2 per il Veneto, ma è direttamente out il suo servizio errore, quindi punto diretto a favore del Veneto. Al momento non riesce a trovare la quadra Lazio, è ancora sembra ancora frastornato. Sì. Bravo, il termine mi sembra molto calzante. A servizio il Veneto con la Riccato. Ed è un servizio out. Sì. Mi pare che gli errori al servizio da entrambe le squadre in questa prima parte del set siano non pochi, ma questo significa che si sta cercando di spingere il servizio, non per mettere in difficoltà indubbiamente sì, è sicuramente un'arma da utilizzare il servizio. Il Lazio ha battuto in maniera molto più timida nel set precedente. Ed è qui che adesso ancora un attacco in centro è ancora Pugliero. Adesso daremo un occhio alle statistiche, mi pare appunto come dicevamo, come sottolineavamo, i centri stanno andando appunto in tutte le volte in cui sono stati serviti dai propri palleggiatori. Anche questo è un buon segnale. È un segnale qualitativo da parte del Veneto, no? Perché riuscire a far attaccare i centrali dimostra chiaramente qualità di tecnica. Ascolta in ricezione ed è piazzatissimo il muro Veneto che mette giù la palla con la Pugliero che blocca il tentativo di attacco da parte della banda del Lazio. Siamo 6-3 in questo secondo set della finale, primo e secondo posto al trofeo delle regioni Kinderiadi. Difficoltà da parte del libero della Di Mario.
tiene la palla il Lazio, un attacco, mani out. Ok, Oranna Piovesan risulta efficace. Mani out. Ancora qualche difficoltà per il Lazio, non le vedo in una situazione estremamente diversa rispetto al set precedente, mi sembrano sempre in tensione. Nelle fasi più dove serve un po' più di aggressività, difesa e ricezione, sono molto in difficoltà. Quindi anche questo forse è un atteggiamento mentale, no? Di difficoltà mentale, non si riesce ad affrontare la palla. Sì, non ne vengono fuori, per il momento sono sempre in difficoltà. Addirittura adesso si elude, si toglie il libero dalla ricezione, questo ha subito un servizio lungo, non è riuscito a gestirlo, adesso prova Simonetta anche quest'altra chance. Ok, riceve l'opposto, Sara deve attaccare. Palla staccata da rete ma non passa, la palla si ferma sul nastro e ricade nel campo del Lazio ed è punto del Veneto. Simonetta ferma il gioco. Simonetta ferma il gioco, sicuramente c'è più di qualcosa da dover rimettere a posto. Oscar, da dove partiresti in questo momento? Da dove ripartiresti per mettere a posto la situazione? Sì, direi che il time out di Simonetta non sarà un time out tecnico, sarà un time out di natura diversa, no? Un time out per liberare la testa delle proprie atlete da fantasmi, da paure, da timori, per cui di giocare come loro sanno, di giocare così libere, sciolte, tranquille, non aver timore. Molte volte la difficoltà che le atlete hanno, direi un po' a tutti i livelli, ma soprattutto chiaramente nel contesto giovanile, le atlete pensano a come finire la partita, mentre invece bisogna pensare a come giocarla la partita. Bisognerebbe liberare il cervello dall'ultimo errore e pensare che c'è una partita intera da giocare. Si riparte ancora con il Veneto al servizio e riprova di nuovo una ricezione verso +1. Viene difesa dal Veneto che va in attacco, ancora ricostruzione, palla in centro, in questo momento bloccata dalla centrale, dalla Catania del Lazio, bloccato l'attacco del centrale, punto per Lazio che si porta a quota 4 e va al servizio con la Bellia. E si riparte quindi con un attacco da posto 2. Viene difeso la palla dal Lazio che in qualche modo cerca di poter mettere una pezza sull'attacco compiuto da posto 2, ma non ce la fa e quindi la palla si ferma nel campo laziale. Quindi siamo a quota 10 per il Veneto che va al servizio con la Piovesan. Negli ultimi due attacchi Piovesan molto brava, non ha chiuso il colpo, ha tirato alto e ha messo in difficoltà, sono state vincenti queste due scelte sue. Buon servizio. Buon servizio che va nel campo avversario ed è la Bardaro che a muro mette la palla a terra. Giocatrice molto scaltra tecnicamente. Ha trovato subito, spostando le mani lateralmente a destra, mettendo la palla direttamente a terra. Ancora al servizio Piovesan, punteggio di 11-4 per il Veneto, forza il servizio ma si ferma sul nastro. Errore al servizio quindi della Piovesan che, visto anche il margine di vantaggio, ha usato qualcosa di più per mettere in difficoltà la ricezione. Interessante la linea di ricezione del Veneto, dove Piovesan, come dire, è un attimino esiliato in uno spazio esiguo. Marconi invece, come dire, prende un sacco di campo, no? E anche Bardaro gestisce un ampio spazio, per cui questa fotografia dimostra la sagacia con cui Giovanni, il tecnico veneto, ha saputo mettere in piedi un equilibrio di gioco, in questo caso di ricezione, molto, molto importante. E siamo sul 12-5 con il servizio del Veneto, con la Pugliero, ed anche il servizio della Pugliero va in rete. Le ultime due battute sono, il non Veneto sono passate. Diciamo,
qualcosina in più di errori, soprattutto del servizio da parte del Veneto, però quello che è interessante è che continuano a spingere, non vogliono fare scendere la pressione sulla ricezione avversaria. E si sposta verso posto 2 il palleggiatore, da una palla alla Piovisa che attacca da seconda linea, ricostruzione del Lazio con palla adesso libera del Veneto sul campo del Lazio, prova una soluzione dal centro con la Polesello che non passa, viene fischiato 4 tocchi dal primo arbitro. Un po' tutte le situazioni di gioco in sofferenza, non solo la ricezione, non solo la qualità del servizio relativo da parte del Lazio, ma anche l'attacco. Ribecchi, che è una giocatrice molto importante nell'economia del gioco del Lazio, non riesce a essere efficace in attacco. Oscar, possiamo dire una squadra irriconoscibile, io l'ho vista giocare in questi giorni e non è questo il Lazio che conosciamo, al che abbiamo momento visto. non riesce a esprimere la propria identità, senza una squadra, occhi qua. Forse c'era un fallo a rete, ma l'azione va avanti. Sì, ha toccato la parte esterna al nastro, per cui... Ed è una palla appoggiata nel campo del Lazio, c'è un attacco da posto 2 che viene murato, ancora possibilità del Veneto di chiudere l'azione, è una palla appoggiata da parte della Giacomello, attacco da seconda linea del Lazio, azione lunga ed è va appunto la Bardaro da posto 4 dopo un'azione molto lunga. Qualche palla appoggiata in più a seguito di alzate staccate da rete, buona la fase di difesa delle due formazioni. A Simonetta non resta che chiedere ancora time out. Proviamo un attimino ancora, no? Chiaramente lei è tecnico di grande esperienza, di grande equilibrio, di grande capacità, le prova un po' tutte per rimediare a questa situazione di stallo, no? Una squadra che non è ancora partita, ancora i blocchi di partenza, sta subendo oltremisura il Veneto, che indubbiamente sta facendo molto bene, però ha vita un po' troppo facile, per adesso non le sono state create grandi difficoltà. In questo momento i punti totali le palle messe a terra dalla Riccato sono 7, della Pulero sono 6, sono loro le top scorer da parte del Veneto, mentre si ferma a quota 2 la Catania per il Lazio. Anche questo sono due dati di riferimento che fanno capire quale sia la distanza siderale in questo momento tra le due formazioni in campo. Riparte il Veneto al servizio con la Giacomello, un attacco okay. Mani out della Ribecchi. Ribecchi è un punto di riferimento, non il solo chiaramente del Lazio, però possiamo dire che lei ha molta importanza in questa squadra. Adesso se riesce a fare qualcosa lei, vediamo al servizio, sempre spin, ok, bella palla in servizio, spinto, brava, tenuto bene, il palleggiatore gioca la palla di secondo tocco, viene chiamato un'infrazione a muro della Polesello, che in qualche modo non è d'accordo con la decisione arbitrale. La palla era attaccata a rete, la palleggiatrice del Veneto ha giocato la palla di secondo tocco, ma il Lazio non è riuscito a tenere la palla in gioco. Siamo 15-7 per il Veneto, che va quindi ora al servizio con la Viscioni. Viene tenuta la palla in difesa, ancora il palleggiatore cerca la palla di secondo tocco, ricostruzione con attacco di seconda linea della Ribecchi che viene tenuto, e qui con un pallone buono scambio questo, tecnicamente interessante per le tecniche evidenziate, per i tempi. Sì. Giacomello sta facendo veramente bene, Giacomello, buona prestazione. Ma Giacomello in questo momento sta sicuramente facendo la differenza tra le sue compagne di squadra del Veneto. 17-6 in questo secondo set della finale per il primo e secondo posto, e finisce dentro l'attacco della Prati. Un gran bel punto, si portano a 8 cambi
Cambio nelle fila del Lazio, esce Polesello ed entra la Ungaro. Servizio del Lazio ed è un servizio fuori, cambio in battuta e errore. 17-8, viene rieffettuato il cambio tra le due giocatrici. Al servizio Riccato per la formazione del Veneto. Buona la ricezione, attacco da posto 4, ma prende l'asta l'attacco della Bellia e quindi è punto per il Veneto, ed è proprio lei che esce, torna in campo la Cicola che era partita nel titolare nel primo set e fa rientro in campo. Out. Ok. Sì, c'è questa fase per il Veneto, continua a dare pressione al servizio, però con meno qualità rispetto al set precedente. Questo servizio del Riccato è out, sì. Ora il Lazio che va al servizio con la Prati, sono in 9 punti per il Lazio, 18 per il Veneto. Una battuta che va direttamente a punto, viene centrata la Piovesan che non riesce nella fase di ricezione attacco, punto diretto. Nonostante che, come dire, debba gestire uno spazio relativo, la giocatrice romana è riuscita a centrare l'Anna. Ancora su di lei il servizio. Okay. Veneto, il Lazio che va in attacco ed è la Cicola si mostra veramente abile, veramente sveglia contro un muro molto alto piazzato, sì, riesce a farlo fuori. Ok. Ancora appunto quindi per il Lazio sono i 2 punti che ha messo a segno, quindi 18-11. Al servizio ancora la Prati che va a cercare sempre la Piovesan, ma il servizio è out. Il servizio esce e quindi si va al cambio con del Federico che va al servizio. Vediamo quali saranno le scelte compiute dal Lazio per poter uscire da questa situazione. Ricezione sul libero e viene chiamata una fast. Ok. Messa a terra dalla Catania. Differenza tecnica per ora che si evidenzia circa l'attacco dal centro tra le due formazioni, che il Veneto ha attaccato molto sul centro ma solo con palloni davanti al palleggiatore. Ora invece il Lazio ha provato a uscire da questa situazione provando a sorprendere con una fast. Ecco, Catania ancora si propone. Viene murata alla Eccola Ribecchi. qua servita, e questa volta non passa. Ancora Giacomello a muro. Diciamo che il muro del Veneto è comunque un muro tra virgolette importante, visto, no? Le altezze delle giocatrici. Beh, Giacomello 1,90 m. Quindi bisognerà cercare in qualche modo di velocizzare il gioco per cercare di non far arrivare il centro al raddoppio del muro, e forse questa è anche alla base della scelta di queste fast che per questo momento non hanno trovato non hanno sortito effetto su quest'ultimo attacco. Servizio il Veneto, attacco da posto 4 della Ribecchi, palla che esce di un soffio, si era cercata la parallela. Ribecchi non riesce a trovare il campo, è così, per adesso è così. 21-12 intanto il punteggio in questo secondo set. Al servizio il Veneto con la chiappetta ed è out.
ragazze del Lazio cercano di darsi coraggio. Sì, Chiappetta ancora su Piovesan. Vediamo quale sarà la scelta della Catania al servizio. Cercherà come bersaglio. E il bersaglio era la Bardaro, quindi un mezzo punto in battuta, palla che viene tenuta e non passa. Okay. Veneto in difficoltà in questa fase di muro difesa. Con Chiappetta in campo il Veneto ritorna ad assumere una dinamica di ricezione più equilibrata, no? Per cui Chiappetta gestisce anche lei uno spazio, diciamo, piuttosto ampio di ricezione. Ancora sulla Bardaro la ricezione, sì. Giocano probabilmente sull'atleta più giovane, quella che ha più difficoltà in questo caso. Ma il Lazio non riesce ad approfittare del mezzo punto che si era costruito con il servizio. Cade la palla in una fase di difesa con una palla appoggiata in palleggio. Questo dimostra forse che c'è proprio grossa difficoltà del Lazio. Era una palla semplice da poter ricostruire, ma palla che cade comunque a terra. Siamo a punteggio di 22-14 e ancora grossa difficoltà, Oscar, sulla ricezione. Sì, non ci sono i presupposti di serenità e di tranquillità per poter gestire, realizzare le tecniche. Hanno la testa ovattata, come si dice. Servizio ancora del Veneto. Niente, non ci siamo nella fase di ricezione. Il Veneto però non riesce a approfittare di mettere la palla a terra. Della Giacomello che prova la situazione di attacco. Anche la Ribecchi viene difesa ed è out l'attacco, la risposta, scusate, del muro del Lazio, e siamo sul set ball, sul punteggio di 24-14 con la Puliero in battuta. Ed è la ricezione della Ribecchi, c'è la Ribecchi che fa un money out e blocca, quindi toglie questo primo set ball al Veneto. Va al servizio la Orlandi. Linea di ricezione molto arretrata, batterà spin probabilmente Orlandi. Eccola qua. Ok. Viene il palleggiatore del Veneto in attacco. Ok. Libera la sua rabbia e la sua forza da posto 4. Manuela Ribecchi. Un attacco anche, possiamo dire, di rabbia, di frustrazione. Sì. Ovviamente quando sei così compressa un attacco può così aiutarti a liberarti un po' da questa situazione. Ancora una palla da rigiocare, ma è doppio tocco. Il centrale in questo momento del Lazio non ha saputo approfittare di questa palla che stava ritornando verso il proprio campo. Si chiude anche il secondo set sul punteggio di 25-16. Troppo timidi i segnali che ha messo in campo Lazio in questo secondo set. Ci sarebbero più cose da dover rimettere a posto, no, Oscar, per poter dare una scossa a questa squadra che comunque è dotata di ottime potenzialità, ottime individualità. Come ricordavi tu prima, forse manca un elemento di amalgama, ma è una cosa un po' strana, perché anche a vederla giocare nel cammino che le ha portate in finale, insomma, è vero che dipende anche dalla qualità delle squadre avversarie, ma si era sempre dimostrata Lazio una squadra compatta, ottima in tutte quante le fasi. Invece sarà la stanchezza, non so quali altri elementi possiamo trovare a giustificare questa prestazione. Sta di fatto che sicuramente il Lazio è sotto le aspettative.
Sì, sì, non sta facendo prestazione sotto nessun tipo sotto nessun profilo. È proprio molto compressa, in grande difficoltà, no? Dal punto di vista emotivo e di conseguenza dal punto di vista tecnico. Mi sembra anche di vedere che nessuno si prenda delle responsabilità, no? Tutti aspettano. Al momento non c'è nessuno che ha dato la scintilla, forse l'attacco dalla Ribecchi in questa ultima fase del set. Speriamo che la gara possa proseguire diciamo con un confronto maggiore, no? tra le due squadre. Indubbiamente il Veneto è un rullo compressore, nel senso che continua ad esprimersi con un numero relativo di errori, forse un po' più di errori al servizio in questa seconda fase, però la pressione è stata esercitata in maniera costante sulla ricezione avversaria, grande sagacia dal punto di vista tattico, sia nel rapporto muro-difesa, sia nelle scelte d'attacco del palleggiatore. Alcune atlete tipo la Giacomello in buona condizione sia a muro che in attacco, per cui una serie di situazioni a favore del Veneto, però chiaramente il Lazio adesso deve ripartire. Vediamo il sestetto che Simonetta mette in campo, riparte diciamo così col sestetto base. Ecco, dando un occhio alle statistiche vediamo una Bardaro con un 62% di positività in ricezione, 37% di efficacia, e la Pulero con il 46% di positività e il 19% di efficienza. Questo per quanto riguarda la ricezione del Veneto. Per quanto riguarda l'attacco, anche qui abbiamo un Aricato che è al 71% di efficienza in attacco. I colpi totali, i punti totali messi a segno dal Veneto sono 31 contro i 16 del Lazio, insomma la metà, quindi anche questo è un dato da tenere in considerazione. Partiamo quindi terzo set, ricordiamo. Sì, il Lazio non è riuscito a esprimere attacco, diciamo ha giocato in difesa in queste prime due frazioni, sostanzialmente in difesa. Parte il terzo set con un attacco, finalmente riesce ad andare a punto diretto a Ribecchi, quindi 1-0, cercata subito la Ribecchi in attacco dalla propria palleggiatrice Orlandi, che ora va al servizio. Battuta che esce però sulla linea di fondo. 1-1. Puliero sulla linea dei 9 metri per la battuta. Palla in rete. E sono 2 su 3 gli errori dalla linea di battuta nelle ultime 3 azioni. Ora è il turno della Ribecchi, della capitana del Lazio, che va al servizio. È un servizio che viene ricevuto bene dal Veneto, alzata del libro del Veneto con la Giacomello che non mette la palla a terra. C'è un appoggio in pallonetto, ancora la Giacomello che attacca, di costruzione da parte del Lazio. Ancora Giacomello viene cercata costantemente dal proprio palleggiatore ed è la palla a terra, una palla appoggiata dalla Prato. Buono scambio, brave. Si sono viste buone cose. Lazio che dall'inizio della partita per la prima volta si trova in vantaggio, 2 punti di vantaggio, 3-1 sul Veneto. Continua a tenere la battuta Ribecchi.
buono il servizio, ancora Giacomello da posto 2, viene difesa, ricostruzione con una palla troppo spunta, commette un fallo di doppio la palleggiatrice del Lazio nel tentativo di spingere la palla in banda per aprire il gioco. Errore tecnico e siamo sul 3-2 per il Lazio con il servizio del Veneto. Viene compiuto un errore appunto da parte del libero, da parte della Giada Di Mario. Sì, Giacomello continua nel suo trend estremamente positivo in tutte le fasi del gioco, in tutte le tecniche, ora anche al servizio. Sicuramente è la giocatrice che si sta distinguendo in questo match. Una diagonale strettissima. Bellia si libera e gioca, un ottimo colpo. Una diagonale molto stretta che il Veneto non riesce a difendere. 4-3 Lazio con la Polesello che va al servizio. Un attacco abbastanza scontato da posto 4 ed è il muro della Catania che ferma l'attacco della Bardaro. Lazio ancora avanti 5-3 in questo terzo set della finalissima. Polesello cercherà ancora Anna. Ok, eccola qua. Eccola lì. Ed è mani fuori. Brava Anna Bardaro. Anna Bardaro gioca un mani e fuori, mani out. E va direttamente lei al servizio su un perfetto palleggio del libero della Marcon. Ricezione della Bellia che cerca di mettere la palla a terra, bloccata dalla difesa del Lazio, ma è sempre lei che fa male da posto 1. Sempre Giacomello. Giacomello. Tra l'altro molto interessante il suo colpo d'attacco, non chiude, tira sempre lungo nell'ultimo metro di campo e questo rende la sua scelta pressoché vincente. Perfetta parità, 5-5. Ancora un attacco da posto 4 della Bellia che viene tenuta ma tocca il soffitto e si affida alla Bellia Lazio per cercare di portarsi avanti in questo set. Sta facendo prestazione in questa fase iniziale il Lazio. Alla battuta Prati. C'è una difficoltà nello schieramento di ricezione del Veneto, un attimo di confusione. Ancora la Giacomello da posto 2, viene difesa. Attacco in pipe che va a segno. Attacco di Ribecchi. Con la Ribecchi che gioca una pipe. 2 punti di vantaggio del Veneto. Prati ancora al servizio. Vediamo i suggerimenti della Simonetta Valle verso il suo battitore, suggerimenti tattici per indirizzare questo colpo di battuta della giocatrice mancina e sono suggerimenti ottimi, la palla va direttamente a terra nella zona di conflitto. Sì, nel tentativo di mettere Anna in uno spazio contenuto, il libero deve assumere maggiore responsabilità e questo ovviamente. Ed è sempre lì sulla Marcon il servizio, appoggio in pallonetto della Giacomella, ricostruzione della Bellia, non riesce a mettere la palla a terra, una pipe con un colpo astuto in pallonetto da parte della Bardaro che va ad appoggiare il pallonetto dalla parte del raddoppio del muro e trova il varco per mettere a terra la palla del 6. Sì, Bardaro sta in campo con grande scioltezza, in modo disinvolto.
intelligenza tattica anche nella scelta dei colpi, Oscar. Indubbiamente. Sagace. Però un attacco da posto 4 della Bellia, che però si schianta contro il muro del Veneto. Veneto che si rifà sotto in questo terzo set. Sono 7 i punti per il Veneto, quindi 8-7. Al servizio Anna Riccato. Ancora un attacco da posto 4 con un appoggio in pallonetro tra posto 2 e 3. Mette la palla a terra la Sera Bellia, che si incarica anche di andare al servizio. Vedremo se giocherà sull'attaccante ricevitore questo servizio. Punteggio di 9-7, ed è proprio lì che va la palla sulla Piovesan, ma è ancora lei, la Giacomello, che è giornata Giacomello oggi. È proprio la sua giornata. Vediamo anche cosa dice la statistica in attacco. Beh, in effetti è proprio lei la giocatrice più servita da parte del Veneto. Si va avanti con l'azione, un attacco in centro che viene toccato dal muro. Cambio palla, 10-8 per il Lazio, che continua a mantenere un discreto vantaggio sulle avversarie. Catania al servizio. Direi che ne è uscito in una certa misura quel torpore dei primi 2 set il Lazio, almeno in questi primi momenti del terzo. Difficoltà in ricezione la Marcon, non si capiscono le giocatrici del Veneto, che lasciano cadere una palla facile, una palla che poteva essere almeno appoggiata nel campo avversario. 11-8 per il Lazio. Come ricordavi tu, Oscar, c'è il libero che praticamente si prende metà campo da solo. Sembra di vedere i 2 giocatori americani della Kira Liettimos in ricezione a 2. Ed è ancora punto diretto in attacco della Ribecchi. Giovanni ferma il gioco. Ferma il gioco, siamo massimo vantaggio del Lazio, sono 4 le lunghezze che il Lazio in questo momento ha sul Veneto, punteggio di 12-8. Adesso si sono invertite le situazioni, è il Veneto che comincia ad avere difficoltà in ricezione, quindi palla staccata in attacco e un po' più semplice la ricostruzione da parte del Lazio. Sì, il Lazio ha ritrovato un po' di servizio, un po' di efficacia, e indubbiamente il Veneto, come tutte le realtà di questa categoria, soffre questa scelta, no? Questa dinamica, per cui sta perdendo un po' di certezze. Sarà mica la sindrome dell'ultimo miglio? Speriamo di no, ma credo che adesso lo capiremo dai suggerimenti tattici, tecnici e anche motivazionali dati dal tecnico del Veneto. Vedremo se sortiranno in qualche modo effetto. Sempre in prima linea, sempre l'anno, no? Che è un po' l'equilibrio, lo squilibrio di ricezione. Guarda dove si mette. Esattamente. Marcon. Bardaro occupa, ed è su di lei la palla in servizio. Ancora ricostruzione da seconda linea della Bardaro, spinta la palla in posto 4 ed è punto del mani out Veneto. di Ribecchi. Palla complicata, palla complicata, però come tutti le attaccanti di razza, come dire, ha saputo gestirla. Ha saputo gestire una situazione di difficoltà, che è la cosa che contraddistingue poi l'efficacia da parte delle bande. Saper gestire le palle difficili, qui ne abbiamo avuto una dimostrazione pratica. Esce però il servizio della Catania. Sì, però e siamo 13-9. deve provare a spingere il colpo,
13-9 compie un cambio il Veneto, Sì, sì. esce la Piovesan, entra la Pasa. Ed ora in ricezione il Lazio, palla che va direttamente nel campo avversario ed è il centrale del Veneto, la Puliero, che mette la palla a terra e approfitta di questa difficoltà nel tenere la palla del Lazio. Siamo 13-10 per il Lazio, servizio Veneto. Ancora palla lontana da rete, la Bellia prova a mettere la palla a terra ed è il muro della Orlandi che blocca il tentativo di attacco della Bardaro da posto 4. Siamo sul 14-10. Giulio Orlandi al servizio. Credo di poter dire che sceglierà ancora Spin. Già una palla però che si ferma in mezzo alla rete. La scelta di provare almeno una battuta corta, ma che non è riuscita a passare, si è fermata proprio nel mezzo della rete. 14-11 il punteggio. Puliero dalla linea dei 9 metri. Sceglie di battere sul libero del Lazio, palla ancora attaccata a rete, in qualche modo la palla riesce a essere messa dall'altra parte dalla Ribecchi, ricostruzione ancora ed è sempre la Ribecchi che appoggia, difesa la palla dal Veneto, ancora una palla appoggiata dalla Giacomello, ricostruzione ancora ed è un'azione che si prolunga con un attacco ancora dalla Giacomello, difesa alzata sempre verso posto 4 nel tentativo di mettere la palla a terra e ancora si rigioca un'azione molto lunga ed è sempre lei che chiude questa azione. Ribecchi di forza, mani out. Buono scambio, Super lavoro per le difese nel tenere la palla in gioco. 15-11 il punteggio per il Lazio, con la Ribecchi che si occupa del servizio. Anche la sua palla si ferma sulla rete. Un lancio non estremamente positivo, così ha messo nei guai Manuela. La Puliero, scusate, la Giacomello che va al servizio, un attacco dal centro della Polesello. Sì, Ceccato in questa situazione non è stata sufficientemente invadente a muro e per cui l'attacco di Giulia Polesello è stato efficace. Doppio cambio del Veneto per avere 3 attaccanti. Giulia Viscioni, l'opposto, e Giada Guerra a palleggio. Il secondo palleggio, quindi doppio cambio per avere 3 attaccanti in prima linea. Ancora ricezione del libero che un'alzata troppo spinta fuori asta. Il Veneto non riesce ad attaccare questa palla, prende il largo il Lazio. Sono 5 in questo momento i punti di vantaggio del Lazio, che conduce 17-12 in questo set. Ricordiamo i primi 2 set vinti abbastanza agevolmente dalla formazione giallo-rossa del Veneto. La domanda che ci si pone in queste situazioni è abbastanza ricorrente, no? Nei primi 2 set è stato tutto merito del Veneto o demerito del Lazio o viceversa adesso, no? Un po' il gioco delle parti. C'è, come dire, i primi 2 set sono stati squilibrati chiaramente a sfavore del Lazio e viceversa in quest'altra situazione.
dove la componente psicologica per ragioni diverse diciamo la sta facendo un attimino da padrona. D'altro canto, non è una partita punto a punto. d'altro canto sotto 2-7 il Lazio deve inventarsi qualcosa per riprendere la partita in mano. Ora mai più. Ora mai più, esattamente. E c'è ancora Viscioni, fallo d'attacco. Un fallo d'attacco. Tocca la rete, tocca la rete. Esattamente, la Viscioni quindi compie questo errore che porta la formazione del Lazio a quota 18. È netto l'errore in attacco. Out il servizio. Out il servizio del Lazio. E ora è la Bardaro che va ad iniziare il gioco. Siamo 18-13 per il Lazio. Difficoltà nella ricezione, una free ball per il Veneto. Vediamo la scelta del palleggiatore, che è quella di dare la palla al centro. Abellia non riesce a chiudere la situazione, ancora palla a lei ed è una diagonale stretta tenuta dal Veneto. Scambio molto lungo, palla della Prati ancora difesa dalla formazione veneta. Un errore nella distribuzione del gioco, una palla troppo attaccata a rete, il posto 2 non riesce a togliere la palla dalle mani del muro ed è punto per il Lazio. 19-13. Ancora un cambio per la formazione del Veneto, è entrata Chiappetta. Massimo vantaggio del Lazio, sono 6 le lunghezze di distanza tra le due formazioni. Difficoltà in ricezione da parte della Marcon. Sì, ora il servizio del Lazio ha preso fiducia, ha preso maggiore sicurezza e di conseguenza maggiore continuità. Vacilla la ricezione veneta. Ancora il servizio il Lazio con la Prati che va a cercare sempre il libero. Ricostruzione dal centro, viene svirgolata la palla dalla Catania, quindi la palla si ferma nel campo laziale ed è il 14° punto per il Veneto, che va al servizio con la Riccato. Difficoltà nella fase di ricezione del Lazio, palla in appoggio alla Guerra e va a segno la Viscioni, posto 2. Grande attacco di Giulia. Gran bella palla non tenuta dalla difesa della selezione del Lazio. Si prosegue sul punteggio di 15 per il Lazio, quindi 20-15. Ancora in difficoltà il libero del Lazio e non riesce a superare il muro la Bellia. Break di 3 punti del Lazio che ora si porta a 16, si riduce il divario, sono solo 4 le distanze che separano il Veneto dal Lazio. Ancora la battuta della Riccato che va a cercare la Bellia, in difficoltà in ricezione, tira una buona diagonale che viene difesa, ma è finalmente ottimo scambio, Sì, la Catania trova il varco per mettere giù questa palla da posto 3, ben servita dalla sua palleggiatrice. Servizio della Bellia. Attacco ancora da posto
Da posto 2 della Viscioni che mette giù un'altra bellissima palla. Sono due attacchi molto buoni, gli ultimi due compiuti dalla Viscioni, che ora esce per dare spazio di nuovo al doppio cambio e ritrovarsi nella buon ingresso situazione. della Giulia Viscioni, bravissima. Esattamente, due attacchi veramente molto efficaci, due palloni molto potenti che è riuscita a mettere a terra mettendo in difficoltà il Lazio. Servizio il Veneto. Palla spinta verso posto 4, non si riesce a mettere la palla a terra con la Ribecchi ed è il Veneto che va in attacco, chiedono cerca un le man mani out che non c'è però. Cerca le mani ma non le trova. 22-17 in questo terzo set con la Catania al servizio. La linea di ricezione molto, diciamo, attrezzata quella del Veneto ora. Viene chiamato un fallo nonostante tutto la battuta di Greta Catania mette nei pasticci la linea di ricezione Veneto. Linea veneta di ricezione, vediamo molto allargata con la Marcon. È sempre la Giacomello che viene incaricata dell'attacco ed è in numero di Manuela, rimedia a una situazione complicatissima. Attacco di pugno e siamo sul set ball 24-17, è affidato alla Catania la palla del set ball di questo terzo set. Buona la ricezione della Marcon, Giacomel va verso posto 6 ma viene difesa, ancora una palla troppo attaccata a rete per la Ribecchi che non riesce a superare il muro del Veneto che quindi conquista un punto e siamo 24-18, quindi perso il primo set ball. Veneto al servizio, palla lunga può essere appoggiata solo dal libero del Lazio, ricostruzione verso la chiaramente appoggiata Giacomello sulla Giacomello che non, implacabile, non spreca. Vediamo, ed è time out giustamente da parte di Simonetta Valle che vuole cercare di gestire almeno questo vantaggio. Oscar deve fermare il gioco Simonetta per vedere un attimo il da farsi. In questo momento due tecnici a confronto con le rispettive squadre per dare suggerimenti. Siamo sul 24-19. Sì, Giovanni cercherà di mettere a punto una strategia di battuta muro difesa per cercare fase break, per contenere l'attacco avversario. Vediamo un po' quali saranno le linee, no? Vediamo Ribecchi credo che possa palleggiatore in P2 assumersi del Lazio. Servizio, allora sì, credo che sia su Ribecchi, probabilmente su Ribecchi, servizio Veneto. Vediamo se così sarà. Questa doveva essere l'intenzione, no? Quella è la direzione, però ci fermiamo qua. Allora, dicevamo, no, all'inizio della partita, Lazio che è un diesel, lo sta dimostrando, no? Si è ripresa nel terzo set, ribaltando la situazione. Facciamo un ragionamento, un commento tecnico su questo terza frazione di questa partita. Sì, il Lazio è riuscita sin da subito del terzo set a cacciare qualche fantasma, non tutti, perché non vedo ancora completamente risolte certe tensioni nel campo laziale. Comunque, come ti dicevo, è riuscito a cacciare qualche fantasma, a fare un po' più prestazioni, soprattutto riferito al servizio, maggiore incisività,
che ha creato mal di pancia alla linea di ricezione del Veneto, che, come dire, prima ho usato così un eufemismo, la sindrome dell'ultimo miglio, cioè tenere alta l'attenzione, la concentrazione per un tempo lungo al termine di una manifestazione così incalzante, così costosa dal punto di vista energetico, è una cosa molto complicata, no? Forse il Veneto ha pagato anche in termini energetici, tant'è che il tecnico veneto Giovanni ha dato fiato un attimino ad alcuni atleti facendo delle scelte, doppio cambio che non era mai stato usato in precedenza. Questo dal campo veneto, però vorrei parlare un po' di più su circa quello che si è visto nel campo laziale, no? Innanzitutto maggiore è rimasto in campo sostanzialmente sesteto base, la fiducia è stata confermata a questi atleti, a queste giocatrici che hanno pienamente ripagato il tecnico di questa fiducia. Dicevo pressione imbattuta, adesso si è visto nella fase finale del terzo, appunto Catania al servizio ha un po' sconquassato la linea di ricezione veneta, pur se costituita da vere specialiste. Questa è stata secondo me un'arma vincente, maggiore lucidità anche da parte di Giulia Orlandi in regia, con scelte più ponderate, più misurate, più equilibrate. Ribecchi finalmente riapparsa in attacco dopo che è stata assente per i primi due parziali. Bellia anche lei non con valori importanti sotto questo profilo, cioè l'attacco, però sicuramente meglio rispetto a prima. Per cui una sorta di risveglio da questo torpore iniziale che ha riaperto i giochi. Adesso partita aperta. E lo dicono anche le statistiche, perché vediamo in questo terzo set la positività del Veneto è stata del 24% rispetto al 45% del Lazio, quindi si sono ribaltate le situazioni rispetto a quelle che sono state quelle del primo set, con un'efficienza della Ribecchi del 45%, quindi un'ottima prestazione da parte sua nella fase di ricezione, e che appunto è stato l'elemento che rispetto agli altri due set ha fatto la differenza, ha consentito al palleggiatore quindi del Lazio di poter servire in maniera più efficace. Tieni conto che Ribecchi, vado a memoria, fino a ieri aveva un'efficienza oltre il 50% dall'inizio della manifestazione appunto a ieri, per cui era più sorprendente i suoi dati di inizio gare piuttosto che questi secondo me sono i dati suoi consueti. E riprende intanto il match, siamo nel quarto set del Veneto che ha conquistato il primo punto e ora si porta al servizio con la Giacomello che trova un ace, cecchinata la Di Mario in ricezione, ed è punto diretto che sfugge dalle sue braccia e va verso le tribune, quindi 2-0 in questo quarto set, 2-0 a favore del Veneto. Ancora la Giacomello in servizio, cerca sempre il libero del Lazio e va a punto la Ribecchi. Sì, Ribecchi è uscita da questo terzo set come dicevamo prima con valori importanti, è ripartita, per cui per il Veneto sarà complicato contenerla, gestirla. Lei che si occupa del servizio, un ottimo servizio tenuto dalla ricezione del Veneto. Ancora un attacco della Bellia. La palla troppo esterna per la Prati, che in qualche modo cerca di mettere la palla nell'altro campo, l'altra parte del campo, ma trova l'asticella nel suo percorso, quindi un errore, punto. Siamo 3-1 per il Veneto che
ingrana subito la quarta e si porta avanti di 2 lunghezze. Va in attacco la Bellia, non passa, riprova la seconda palla e nemmeno quella, e quando su 2 palloni di fila non si riesce a passare da posto 4, Oscar, è un po' complicato. Sì, stavo riflettendo, secondo me la qualità della prestazione del Lazio passerà soprattutto dalla Bellia piuttosto che dalla Ribecchi, perché la Ribecchi farà, credo di poter dire, quello che si è abituato a fare. La differenza la farà sicuramente Bellia. Purtroppo in questo momento però lo sta facendo anche in senso negativo, perché il terzo attacco, questo è fuori, gli 2 murati. In questo momento c'è un po' di blackout da parte sua, infatti Simonetta le dà respiro portandola in panchina. Siamo 5-1. Veneto quindi al servizio della Bardaro, ancora sulla Di Mario. La Cicola ha cercato di superare il muro ma non c'è stato verso. Il Lazio deve prendersi dei rischi. Simonetta immediatamente ferma la gara. 6-1, quindi 5 le distanze di lunghezza. Non possono controllare il gioco, devono forzare, devono rischiare, devono avere più coraggio. È tornata la difficoltà però in ricezione, no? Con palle scontate verso il posto 4, anche molto alte, che trovano il muro molto alto e piazzato da parte del Veneto. Questa gara ci ha fatto vedere circa il servizio una cosa, cioè che il Veneto ha un livello di servizio piuttosto alto, esteso, penso di poter dire al sestetto, mentre invece il Lazio ha un livello qualitativo importante, però riferito soprattutto ad alcuni atleti, no? Questo crea meno pressione sull'avversario. Invece qui è incessante, Bardaro è una spina in un fianco. È lei, proprio lei che va al servizio. Non sbaglia, ace di nuovo. Conflitto, il libero non si assume tutte le sue responsabilità e valuta male, palla cade. Diciamo che molto cercato il libero. Sì. Quindi la Di Mario in ricezione molto cercata dalle battitrici del Veneto. Infatti ancora varia verso il colpo, bravissima. Prova la Cicola ma non è efficace nella sua azione di attacco. Ancora per lei la palla, trova il muro, alzata da parte del centrale Murato al Veneto, ma ancora si gioca ancora la palla. Ancora la Cicola, bellissima, mano calda la Cicola. Ok, riesce a superare Polesello. Giulia deve dare pressione alla ricezione avversaria. Vediamo quale sarà la sua scelta nel servizio. Palleggio di secondo tocco, una diagonale stretta da parte della Piovesan, un'infrazione a rete, un po' di confusione nel campo del Lazio. Qualche incomprensione di troppo tra le ragazze bianco-blu. Siamo 8-2, massimo vantaggio del Veneto, che forza la battuta. Sì, fuori misura il servizio di Cecconi. Prati al servizio. Ok. E fase 3 per il Veneto. Difficoltà nella ricezione, una palla che viene comunque spedita nel campo avversario, in qualche modo cerca l'attacco la Catania ma non ce la fa, ed è sempre lei che mette la palla a terra, è sempre lei la Cicola
che si è caricata sulle spalle la propria squadra da posto 4 nel tentativo di mettere a segno punti. E prova, Cicola senza timori sta giocando, bravissima. Veramente molto molto brava ad affrontare con disinvoltura il muro molto alto del Veneto. Viene chiamata una palla doppia. Palla doppia fischiata dall'arbitro in ricezione, cosa che non viene condivisa dal sestetto. Sì, c'è un po' di perplessità, un po' tanta da parte del sestetto del Veneto. Conviene in queste situazioni non dar peso a questa cosa, no? Le giocatrici non devono pensare a giocare, l'arbitro si ha il diritto di sbagliare. Certo. Si nervosisce un po' il Veneto, sì. E il Lazio ha recuperato 3 punti, adesso siamo sul punteggio di 8-6 per il Veneto. Le proteste a volte creano alibi e gli alibi nel gioco sono Hai perfettamente ragione. un grande problema. Hai perfettamente ragione. Adesso il Veneto deve cercare di uscire da questa situazione, ancora difficoltà in ricezione, palla data in posto 4. Della Cicola che cerca di mettere la palla a terra, non ce la fa, ancora lei, la palla va in diagonale ed è una diagonale che va a terra e la Cicola dal suo ingresso in campo ha fatto la differenza. Sicuramente sì. Terzo punto d'attacco, 2 parallele e una diagonale. E quindi si riduce. Anche ieri è stata determinante. Si riduce quindi il vantaggio del Veneto, adesso è solo una lunghezza. Attacco da posto 1 della Giacomello che non cade però. Palla sotto rete viene chiamata doppia dall'arbitro. Fa mezzo punto anche in questo caso Giacomello. Certo, ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Sono 9-7 per il Veneto. Carica del servizio adesso muro altissimo da parte del Federico per il Veneto, eluderlo, superarlo non sarà semplice. Vediamo la Cicola se farà uno dei suoi colpi, si gioca una pipe. Ok, muro a 3 però Ribecchi non si fa intimorire da un muro a 3, assolutamente, e con una pipe spiazza la difesa del Veneto. siamo ad una incollatura, un punto solo tra le due formazioni in questo quarto set della finalissima della 36esima edizione delle Kinderiadi. Eccolo il punto della Greta non ha pienamente sfruttato un'opportunità e poi Ribecchi è ritornata. Ribecchi è tra noi di nuovo, dai. Vediamo se saranno le due bande, quindi l'arma in più per il Lazio per venire fuori da questa partita. Prova un servizio tattico, Cicola. Sempre fuori a cercare la Piovesan. Della Piovesan che va al servizio. Punteggio di perfetta parità, 10-10. Cicola in ricezione, si cerca una fast che non passa, grossa indecisione tra la Cicola e la Prati che si guardano e la palla che cade in mezzo alle due atlete. Vantaggio Veneto 11-10 con la Piovesan ancora al servizio. Lo indirizza verso il libero che è ancora in difficoltà nella fase di ricezione. Anche la palla alzata verso posto 4, una palla troppo difficile e c'è un fallo a rete. Okay. Cambio. Simonetta prova
a rinforzare la linea di ricezione. Vediamo con Sara Bellia. Torna la Bellia in campo, però chiude il cambio in questa maniera, poi Cicola chiaramente non potrà più rientrare. ed è proprio su di lei che va la palla in ricezione, non è assolutamente rigiocabile. Non regge. Tatticamente la Piovesan ha scelto la giocatrice appena rientrata in campo, la Bellia, che mette in difficoltà la sua squadra. Vediamo che ci sono proteste da parte della panchina del Veneto. Sì, sembra che manchi un punto al Veneto, così sostengono. 13-10 Veneto al servizio. Ancora un attimo di nervosismo da parte del Veneto. Il secondo arbitro va a dare un occhio al tavolo del segnapunti, è tutto ok, e quindi si riparte sul punteggio di 13-10 per il Veneto, con la Piovesan sempre al servizio. Ed è out. Questa interruzione prolungata probabilmente ha un po' danneggiato Anna in questo senso. Vabbè. Si riprende con la Catania al servizio per la formazione laziale, che si trova sotto 2-7-1. Buonissima battuta ed è punto per il Lazio, che quindi adesso si trova a -1 dalle avversarie. Incessante la pressione del Lazio sulla linea di ricezione nel punto di Piovesan. Punto di ricezione Piovesan, continuano a spingere lì. Eccola qua. Ed eccola lì, perfettamente prevista da te, Oscar, quella che poteva essere la scelta tecnica, e così è stato. Sono 2 punti diretti della Catania Catania servizio. Anche sul finire del precedente set Catania ha fatto un break in servizio. Ok. Quindi la Piovesan esce, sì. ed entra il numero 7 Chiappetta per dare manforte alla ricezione del Veneto. Siamo in parità 13-13 con Catania ancora al servizio. Ed è proprio sulla nuova entrata che va la palla, tiene molto bene la palleggiatrice il pallone che stava scappando, ma non c'è possibilità di passare da posto 2. Giacomello chiude il colpo e si schianta sul muro. Sì. Ed è time out Veneto. Giacomello deve riflettere dove far passare la palla, perché Polesello è una dei best scorer a muro della manifestazione, per cui dovrà cambiare traiettoria. Sì, deve tener conto di questa cosa. Ecco, questa osservazione, come dire, che ho fatto, è importante che le ragazze così comincino a abituarsi a riflettere, a giocare con lucidità, no? Ed è una cosa chiaramente che viene nel tempo, non è una cosa che si acquisisce certamente un rapidamente, suggerimento no? molto valido il e tuo. qui il ruolo del tecnico ha un grande significato, no? 14-13 Lazio, il quarto servizio, quello che sta compiendo in questo istante a Catania, che va a cercare a Marcon. Okay. Questa volta brava, ok, passata sull'anello più debole del muro, sui ribecchi. Sembra quasi che abbia ascoltato il tuo suggerimento che hai dato prima mentre stavamo parlando. Un'ottima atleta. Parità 14-14, Puliero al servizio. Ok, marcano Polesello.
Niente, il muro blocca sia il primo tentativo di attacco da parte della Polesello sia della Ribecchi, addirittura Polesello muro 3 al centro, si è palla trovata. attaccata con giocatrici di questa struttura è un pasticcio, venire fuori. Sicuramente Lì bisognerebbe provare a rigiocare più che attaccare, però 15-14 Veneto. Difficoltà nella ricezione avversaria, la palla viene appoggiata nel campo del Veneto, palla alla Giacomel che viene però difesa, attacco della Ribecchi, chiude Manuela, chiude il colpo, sì, chiude sì. troppo il colpo che proprio non passa. Adesso il Veneto che si porta avanti, il cambio nelle file del Ribaltiamo la Lazio. stessa osservazione, di là Ceccato, anche lei buon scorer muro, è una manifestazione, per cui Manuela deve riflettere. Cambio in regia per il Lazio, entrata Brandi, troppo lunga la palla in servizio Ok, adesso si gioca punto a punto, e adesso la partita si è aperta, si è liberata, per cui dopo le tensioni iniziali per il Lazio e successive per il Veneto, la partita adesso è aperta. servizio Lazio, Bellas, battuta ficcante che mette in difficoltà la ricostruzione, confusione in centro, una palla che poteva essere facilmente rigiocata. Adesso Qui non attacca nessuno, sono due palle appoggiate di fila, pallonetto dal centro della Polesello che non riesce a chiudere, ne approfitta il Veneto. Peccato, c'erano due possibilità per chiudere l'azione da entrambe le squadre con due palle appoggiate, nessuna delle due ha approfittato, lo scambio si è prolungato, l'azione è andata a favore del Veneto e chiede Simonetta Valle il time out per la squadra del Lazio. sì, l'azione finale giocata in un fazzoletto di campo e bravissima Riccato a riproporsi e attaccare. Due punti che separano le due squadre, il Veneto è avanti 17-15 in questo quarto set. Si incarica di andare in battuta la Giacomello. Che sceglie una battuta lunga sul libero, non riesce a passare la Ribecchi, palla ancora nella sua direzione, altra palla stoppata dal muro che viene rigiocata dalla Bardaro che trova un lungo linea in posto 1 a punto ed è un +3. Sì, bravissime Bardaro Ceccato a contenere l'attacco di Ribecchi. Siamo +3 del Veneto con la Giacomello ancora al servizio, cerca ancora il libero, il Lazio può solo appoggiare la palla nel campo avversario ed è la Giacomello che prova e trova una palla in diagonale lunga verso posto 1. Siamo a 4 punti di distacco tra le due formazioni. Vediamo anche nel replay questa palla data alla Giacomello. Grande continuità di Giacomello, una prestazione maiuscola. Bisognerà tenere d'occhio anche chi potrà essere valutato come MVP della gara di quest'oggi. Niente, non c'è niente da fare per la Prati che non trova il campo da posto 4 e adesso sono 5 i punti, sono 5 punti a favore del Veneto. Questo quarto set della finalissima, Giacomello ancora in servizio,
Bravissima, ha variato il colpo. Ok. Aiutata anche dalla rete. Sì, sì. La Prati trova un varco in mezzo al muro e anche il punto per la sua squadra. Ribecchi forzerà sicuramente, è costretta. La capitana dovrà forzare il colpo di battuta e così fa, ed infatti la palla va nel campo avversario. Lazio non riesce a chiudere la palla, ma ci pensa la Prati, che gioca tranquillamente contro il muro del Lazio. 17-20, 17 per il Lazio, ancora la capitana Ribecchi al servizio. Prima ha effettuato un'ottima battuta, il nastro smorza un po' l'attacco, Giacomello appoggia una palla, ma viene chiamata in infrazione di un doppio tocco. Sì, sì. Intervento difensivo. Perfetta la scelta arbitrale. Condivisibile. Una nota sugli arbitri: le partite che ho osservato hanno mostrato grande equilibrio, grande sensatezza da parte loro nel giudicare, nel gestire anche situazioni a volte non semplici. Bravi i Dadi. Arbitri tra loro a loro volta giudicati, perché questo trofeo delle regioni anche per loro è un test. Bloccata al centro, il Polesello non passa. Sono 22 i punti per il Veneto. E cambia il palleggio Simonetta, vediamo. Con la Bardaro al servizio, va a cercare la Bellia, che si incarica anche dell'attacco, che però viene bloccato, ed è il muro, della Polesello. Polesello si conferma. Si conferma nel muro al centro la Polesello, che blocca il tentativo di fuga da parte del Veneto. 22-18 in questo quarto set. È il momento, adesso bisogna spingere, trovare energie, lucidità, coraggio. Vediamo cosa sceglierà di fare Martina Ungaro. Scelta sul posto 4, ed è proprio lei, la Piovesan, che mette la palla a punto. Nuovamente cambio nelle file del Lazio. Ok. Siamo Seccato, nella parte calda del set. 23-18. Anche sul libero, vediamo. Vediamo se sarà sulla Di Mario il servizio compiuto dal Veneto. Proprio lì Bellia non trova la Giacomello. E lei sulla Giacomello, palla difesa ancora, palla, Bellia ancora da posto 4, tenuto, ricostruzione, Bardaro, ok. palla spinta, ma a giudizio dell'arbitro c'è l'asta toccata in attacco dalla Bellia, e siamo al match ball nelle mani della Riccato al servizio. 24-18 in questo quarto set. Vediamo match ball. Esce il servizio della Riccato. 24-19, battuta nelle mani della Prati. Momento difficile questo, Momento difficile per entrambe le squadre, per ragioni diverse ma complicate. Regge Bardaro. Palla che va verso Giacomello, è lei che chiude. ed il Veneto si laurea campione nel trofeo delle regioni, strappa il titolo al Lazio con il punteggio di 3-1, strappa quindi
il trofeo delle regioni dalle mani del Lazio e lo porta in Veneto in questa finalissima della 36esima edizione del trofeo delle regioni Kinderjedi che si sta svolgendo a Lignano Sabbiadoro. Oscar, facciamo un commento generale di questa come è andato questo set di questa partita. Sì, ha speso molto il Lazio per venire fuori da quella buca scavata nei primi due set, ha speso molto, è riuscito nel terzo set a tirar fuori la testa, l'orgoglio, il coraggio. Nel quarto set però il vento è ripartito immediatamente attraverso un servizio sagace, oculato, misurato, tatticamente ineccepibile, e questo ha rigettato, diciamo, la squadra laziale nei pasticci. C'è stata la fase centrale del set, come abbiamo detto, gestito punto a punto, la partita si era un po' liberata, però ancora una volta il servizio, come dire, ha aperto le distanze tra le due squadre, con Ceccato in battuta che ha fatto un break e ha fermato la squadra laziale in una situazione di punteggio assolutamente inferiore rispetto al Veneto. Merito al Veneto, un grande percorso, un grande trofeo in crescita, ok? Il Lazio sì, già ieri avevamo notato qualche problematica che si era poi così avevano saputo medicare, però ricordo il primo set 20-13 con l'Emilia dietro, anche quello probabilmente è un costo che ha forse pesato anche su questa gara, perché poi i tempi di recupero non sono così ampi da una gara all'altra, no? Le temperature negli impianti, le tensioni, non di secondo livello, la fine stagione, tutte queste cose qua, no? Però insomma direi che, così mi permetto di dire, che la classifica, diciamo, come sempre è il campo che decide i valori, gli equilibri, e in questo caso il Veneto è stato più bravo il Veneto, bravissime il team laziale, bravissimi tutti gli altri. Ecco, andando a vedere le individualità, sicuramente per il Veneto la Giacomello ha fatto la differenza. Sì, vedrete, ieri sera abbiamo riflettuto con lo staff, abbiamo riflettuto a lungo su quali erano le individualità più che da premiare e da segnalare, non dimenticandoci mai che il nostro è uno sport di squadra dove queste individualità emergono grazie alla squadra, grazie al gruppo, grazie a tutti, però insomma è necessario e anche giusto per certi versi indicare alcune eccellenze. Vorrei sottolineare questo, che le eccellenze che andremo ad indicare sono come dire, state soppesate, sono state una riflessione che è durata molto a lungo, fatta con grande equilibrio, con grande obiettività, io credo di poter dire, no? E in questa riflessione sono stati tenuti conto anche i numeri che la struttura che ha gestito dal punto di vista statistico la manifestazione, che ringrazio, un lavoro sicuramente importante, sicuramente utile, però noi abbiamo voluto andare un po' oltre quelli che sono i numeri, no? Cercando di dare anche chiamiamoli dei riconoscimenti alle prestazioni, alla futuribilità, per cui non è solo non abbiamo premiato chi ha fatto più punti, non abbiamo premiato chi ha fatto più ricezioni doppio più, la nostra così ha l'ambizione di voler essere un riconoscimento a 360 gradi. Anche perché queste ragazze giovani diventa anche uno stimolo, no? Per poter aggrapparsi a qualcosa, per vedere una prospettiva futura che le faccia ancora crescere in questo loro percorso di maturazione. Ricordiamo, sono ragazze giovani, molto giovani, under 15, quindi uno stimolo in più diventa anche la molla che può far scattare quel qualcosa in più che magari è rimasto ancora, non diciamo inespresso, ma poco espresso. Sì, ovviamente un riconoscimento è utile, può far piacere, può essere significativo, però
dato che mi permetto di fare questa riflessione, la faccio con te che so che sei una persona molto equilibrata e attenta alle dinamiche giovanili. Io è molti anni che opero in questo contesto e credo di poter dire questo, cioè che chi oggi è riconosciuto o chi non è riconosciuto oggi sicuramente domani potrà far comunque bene, perché le porte dell'attività nazionale sono sempre aperte. Ci sono moltissimi esempi, no? Te ne faccio uno che è un esempio che tutti conoscono perché è un esempio estremamente attuale. La Sara Farr fece con noi parte dell'attività di qualificazione, di preparazione alla prima, lei alla Wave che si svolse appunto in Spagna come ti dicevo prima, e lei fu tagliata l'ultimo giorno. Fu tagliata l'ultimo giorno e non venne con noi, e Sara Farr è Sara Farr adesso. E l'ho incontrata recentemente al centro Pavesi e così parlando di quell'esperienza lei ci ringrazia per quell'esperienza e lei mi disse: guarda, avete fatto bene a non portarmi, non ero ancora pronta. E qui ci sono molte ragazze che non sono ancora pronte, ci sono molte ragazze che non sono pronte ma che lo saranno domani. Devono continuare ad operare con grande intensità, con grande forza, credendo in se stesse, perché sono inserite mediamente in club molto importanti. Qui colgo ancora l'occasione per ringraziare tutti i colleghi che operano nei club, nei contesti giovanili, che stanno facendo veramente un lavoro estremamente importante, estremamente utile, estremamente significativo per il nostro movimento. Ecco, lo ricordava anche il presidente Cattaneo qualche giorno fa. Il Trofeo delle Regioni è una manifestazione che viene copiata molto spesso, copiata per la grande importanza sicuramente sotto profilo tecnico, ma vediamo anche dal colpo d'occhio anche una bella festa della pallavolo, una pallavolo che sta dimostrando anno dopo anno di recuperare punti rispetto agli altri sport, è diventato il secondo sport per numero di tesserati. E per voi staff della nazionale diventa un ottimo banco di prova per vedere quelle ragazze che durante l'anno comunque andate a vedere nelle varie regioni e qui le vedete all'opera, quindi per voi diventa un banco di prova per vederle giocare e capire se l'idea che vi eravate fatti durante l'anno era un'idea corretta o meno. Sì, parlavo prima di sistema, no? Sì, è proprio così. Il sistema che noi abbiamo messo a punto in tutti questi anni, che tutte le persone che hanno contribuito, non solo quelle che operano adesso ma quelle che hanno anche operato in passato, io ho la fortuna, e qui mi permetto ancora di ringraziare la federazione che in tutti questi anni ha avuto la pazienza di sopportarmi, mi ha dato la possibilità in tutti questi anni. Io, come ti dicevo, opero dal 92 in questo settore, no? E opero dal 92 solo in questo settore, per cui dicevo che la nostra struttura ha un sistema che comprende, come dire, una fase di conoscenza a livello territoriale, regionale, e poi ci sono una serie di interventi estremamente qualitativi, diciamo metti in gioco il tuo talento, adesso si chiama così questa dinamica regionale, no? Ma oltre a questo noi, come dire, ci preoccupiamo di rivedere le atlete in uno stage, di rivedere. Allora, chiedo scusa perché dovrebbe esserci nel nel salottino vedo pronto, dovrebbe esserci, ecco, diamo la linea al salottino per le interviste a bordo campo, poi ritorniamo qui. Buongiorno a tutti, siamo qui a Lignano Sabbiadoro per il trofeo delle regioni della Federazione Italiana Pallavolo. Abbiamo appena assistito alla finale femminile Under 15 vinta dal Veneto per 3-1 e siamo in attesa ora della finale maschile tra i pugliesi e ancora il Veneto, che ha centrato la finale con tutte e due le squadre. Abbiamo il piacere di essere qui con Bruno Cattaneo, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, e a lui chiediamo cosa rappresenta il trofeo delle regioni per la nostra federazione. Grazie Franco, il trofeo delle regioni per la Federazione Italiana Pallavolo è fondamentalmente una festa. È chiaro che ci sono anche dei contenuti tecnici, perché
le varie rappresentative arrivano durante un processo di selezione che dura più o meno tutto l'anno. Quindi qua abbiamo a livello di maschi under 16 e femminile under 15 un po' il meglio di quello che viene espresso nelle varie regioni. Però è soprattutto una festa, è il modo con il quale le varie regioni dal punto di vista pallavolistico si incontrano e si confrontano, vedono come sono loro, come sono gli altri, hanno un'idea di quella che è la pallavolo del paese, perché essendo ragazzi e ragazze molto giovani, magari tranne quei pochi che possono essere nel giro delle nazionali giovanili, non hanno modo di confrontarsi con le altre realtà. E quindi è un momento molto bello vedere questo palazzetto, peraltro magnifico, qua al villaggio Bella Italia di Lignano, così pieno di gente, così pieno di gioventù, è veramente il significato che è una festa e che è un grande successo. Quindi dalla Federazione Italiana Pallavolo siamo molto contenti. Ricordo che questa è la 36esima edizione e che molte altre federazioni hanno cercato di imitarlo ma non ci sono mai riusciti. Il Trofeo delle Regioni è una cosa della pallavolo. Grazie Bruno. Senti, volevo chiedere a proposito del colpaccio di mercato, come si direbbe, che hai fatto come presidente, che ha fatto la Federazione Italiana Pallavolo, proprio guardando i maschi qui davanti a noi che si stanno riscaldando per la finale. Bruno Cattaneo, la Federazione Italiana Pallavolo, ha raggiunto un accordo importantissimo con Giulio Velasco, che diventerà appunto direttore della gestione delle squadre nazionali italiane giovanili maschili. Da dove è partita questa idea e qual è l'obiettivo di un investimento su una delle persone migliori della pallavolo mondiale, che è partito dall'Italia, rispetto a questo accordo che tra l'altro sarà presentato dal punto di vista dei progetti la prossima settimana a Roma, proprio in federazione, il 4 di luglio. Beh, è un motivo di grandissima soddisfazione. Giulio Velasco non è soltanto una delle figure più rappresentative di tutta questa pallavolo, almeno degli ultimi 30 anni, ma è sicuramente un uomo che ha ancora tanto entusiasmo, ha tanta voglia di fare. La proposta che gli abbiamo fatto di essere cioè responsabile di tutta l'attività giovanile maschile in Italia ha suscitato in lui un grandissimo interesse. Si è già messo al lavoro, è partito già a 1000 e noi siamo sicuri che ci darà un contributo che non è solo di esperienza, che peraltro è un'esperienza enorme, incommensurabile, ma è anche un momento di entusiasmo, un momento di voglia di fare, un momento di lavorare che a noi farà molto bene, farà soprattutto molto bene a tutto il nostro movimento pallavolistico giovanile italiano. Voi sapete che la federazione tiene moltissimo le proprie nazionali. Io ho sempre dimostrato in tutte le occasioni un grande rispetto, un grande apprezzamento per quello che fanno le nostre squadre di club maschili e femminili di alto livello, che quest'anno, ricordo, hanno vinto qualcosa come 5 delle 6 coppe europee. Però la nazionale è la nazionale è di tutti, la nazionale è anche la vetrina, è anche lo specchio di quello che è la pallavolo del paese che rappresenta. E noi siamo fortemente interessati non solo, ma anche indirizzati a far sì che tutto questo venga e si ripresenti ancora nel migliore dei modi. Ricordo che noi avremo alle 2 prime settimane di agosto 2 importantissimi momenti, che saranno le 2 qualificazioni delle Olimpiadi. Cominceranno le ragazze a Catania il primo fine settimana di agosto, e a seguire poi ci saranno i maschi. Con i risultati che abbiamo avuto anche con l'ultimo campionato del mondo maschile organizzato in Italia e anche con quello femminile in Giappone, abbiamo avuto risultati di audience televisiva straordinari. La nazionale italiana di pallavolo maschile e femminile piace alla gente, piace per il modo con cui giocano, piace per il messaggio che sono in grado di trasmettere. E noi cercheremo di fare, questo Consiglio federale cercherà di fare tutto il possibile perché tutto questo immenso patrimonio che abbiamo accumulato in questi anni
con il contributo di tutti possa essere mantenuto e, se possibile, ulteriormente migliorato. L'accordo con Giulio Velasco rientra anche in questo indirizzo, in questo programma che noi ci siamo posti. Grazie Bruno, grazie di essere stato qui con noi, buon divertimento per la finale maschile che sta per iniziare. Ripetiamo agli amici che ci guardano, telespettatori, che tra una ventina di minuti circa inizierà appunto la finale tra il Veneto e la Puglia, una partita sicuramente di massimo livello per quel che riguarda il livello giovanile maschile italiano. Intanto ci ha raggiunto Massimo Castiglia, rappresentante della Kinder Più Sport, che crede in questa bellissima manifestazione. Ricordiamo che qui ci sono 42 squadre di tutta Italia, 500 atleti, 250 maschi, 250 femmine, quindi un evento veramente bello qui a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia. E quello che chiediamo a Massimo Castiglia è un po' il perché Kinder Più Sport crede in questa manifestazione della Federazione Italiana Pallavolo. Beh, intanto grazie, è sempre un onore e soprattutto un piacere partecipare a questa manifestazione e soprattutto a queste battute finali. Questa manifestazione nasce tanti anni, ma ormai diciamo che metà della storia di questa manifestazione è targata Kinderiadi, per cui siamo ormai come azienda, come Ferrero, parte di questa storia e nello spirito del progetto Kinder Più Sport, che ha l'obiettivo di promuovere l'attività sportiva soprattutto a livello giovanile come sano modello e stile di vita. Ma al di là di questo è la tipologia di evento, la qualità che risulta ogni anno sorprendente e a altissimi livelli, dove nonostante degli aspetti, devo dire, tecnici che ovviamente non competono a noi ma competono al mondo della pallavolo, di altissimo profilo, è un campionato nazionale per regioni, con un livello anche di gioco da parte soprattutto dei finalisti molto elevato. Tuttavia devo dire, quello che devo rimarcare è lo spirito di gioia, goliardico, amichevole, e anche di quel senso, non ha perso quel senso di promozione e di aspetto di piacere dello sport. Credo che alcuni di questi ragazzi, per questo evento, per alcuni di questi ragazzi sarà una vetrina per proseguire magari in un percorso pallavolistico, ma credo che la maggior parte di questi ragazzi continuerà a giocare a pallavolo per tutta la vita, proprio come un'attitudine, una mentalità di piacere, di stare con gli altri e di condividere un'attività fisica, e che questo è poi un po' l'essenza, insomma, dell'obiettivo del nostro progetto. Per cui ringraziamo la FIPA, soprattutto la federazione, e devo dire anche il comitato che ci ha accolto in questa sorprendente struttura. Devo dire, l'Italia sa sorprenderci a livello organizzativo con degli impianti di altissimo livello, capaci di accogliere tanti ragazzi con un livello qualitativo che è pari a manifestazioni a livello di mondiali, europei, quindi con delle strutture di grande eccellenza. Grazie davvero, felicissimi come Ferrero di essere qua con voi. Vorrei farti un'altra domanda, perché hai parlato di qualcosa in cui crediamo tanto, proprio lo spirito di queste manifestazioni, la bellezza per questi ragazzi di tutta Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, che si incontrano, si conoscono, e quello che li unisce è la grandissima passione della pallavolo. Ecco, tu rappresenti uno sponsor, credi nella federazione, le Kinderiadi sono diventate un'istituzione. Se tu dovessi dire lo spirito, i valori della pallavolo come gioco di squadra, qual è la parte che è più importante, bella di questo, secondo me, magnifico sport? Io lo amo, ma
visto da fuori, tu che vedi tanti altri sport, quali valori intravedi nella pallavolo? Sicuramente la pallavolo ha un'unicità nello sport di squadra in questo paese, che ha possiamo dire, insomma, di moda la parità di genere, anzi con una prevalenza al femminile, nel senso veramente le generazioni maschili e femminili sono uniti da questa passione. Secondo aspetto, sicuramente il gesto atletico, che però vuol dire l'attività sportiva si svolge, non è lo sport solo delle grandi città, ma è uno sport molto popolare, che tra l'altro nasce e anche vive nella scuola, quindi forse è uno degli sport scolastici d'eccellenza, uno sport che viene praticato nelle scuole e fuori dalle scuole, con una capillarità sul territorio che esalta forse anche le qualità del nostro paese, la forza della provincia, dei piccoli centri, con un aspetto anche solidaristico, genuino, e un po' un coacervo di valori che devo dire forse rappresenta proprio la parte migliore della gioventù italiana e del nostro paese. E questi valori sono immutati da sempre, nonostante poi, devo dire, a livello di nazionali ci si difende ormai da una storia infinita ad altissimi livelli. Ma nonostante questo rimane questa impronta genuina, spontanea, di sport popolare. Questa è la sua forza. Grazie Massimo per essere stato con noi e ci auguriamo che tu possa veramente essere con noi Federazione Italiana Pallavolo per tanti altri anni insieme a questi ragazzi, perché come tutti sappiamo le risorse sono fondamentali per muovere un così grande movimento di giovani. Grazie mille, buona giornata. Ah, sì? Assolutamente, è un must e posso confermare che ci vedremo, non so ancora dove, per le prossime Kinderiyadi. Questo è un impegno. Grazie mille, buona giornata, buona finale. Grazie. E adesso parliamo di attualità, parliamo della partita appena finita, che il Veneto femminile ha vinto contro il Lazio, ha vinto la partita per 3-1. Buongiorno a Giovanni Galesso, una partita vinta che sembrava, innanzitutto complimenti per essere campioni d'Italia, la miglior regione a queste Kinderiyadi, il Veneto, e con il suo mister io ho visto la partita, era partita che sembrava facile, anche se facile non è mai nulla. Poi, come a volte succede nella pallavolo, un calo mentale, tecnico, psicofisico. Com'è andata questa partita? Un calo mentale al terzo, ma dato sicuramente dal valore dell'avversario, che è considerevole. La partita è andata benissimo, nel senso che siamo riusciti a fare quello che ci eravamo proposti in modo molto, molto determinato, e non è facile affrontare un avversario del genere e metterlo sotto così, con delle giocatrici di livello nazionale e anche qualcosa di più, insomma. Grazie Giovanni. E dal punto di vista, diciamo, della crescita dei nostri atleti, il Veneto è una regione leader, perché comunque anche qui stiamo aspettando a minuti e il Veneto sarà di nuovo in finale con la squadra maschile. C'è un segreto nel lavoro, nella formazione, nel reclutamento di questi giovani nella regione Veneto, che puoi svelare a tutta Italia perché gli altri possano, come dire, crescere, essere bravi come il Veneto? Hai un'idea del tipo di lavoro che porta a risultati così belli, così grandi, così di eccellenza? No, non c'è il segreto, ci sono diverse società che stanno da anni ormai facendo un ottimo lavoro, ci sono altre società che stanno iniziando a farlo, e secondo me io prevedo che ci sia un crescendo anche, magari non nella quantità di atlete, ma nella provenienza geografica delle atlete, perché ci sono varie società che stanno iniziando a lavorare bene anche al di là di quelle
che già lo facevano gli anni scorsi, insomma, stanno iniziando adesso e secondo me c'è un bel interesse, insomma, riguardo al giovanile. Ho visto società investire, chiamare allenatori capaci e soprattutto organizzare società in modo da far crescere le ragazze giovani, che non bastano gli allenatori, insomma serve una grande organizzazione, la cosa più importante a mio parere. Grazie, aggiungerei anche, non so come dire, la scuola, la cultura, quello che c'è in una regione come c'è in Italia. Per fortuna nostra abbiamo una scuola che viene da tanti anni passati, una scuola di livello tecnico, come hai detto tu, una scuola di livello reclutamento, infatti stiamo anche bombardati, ma abbiamo 4 occhi. E quindi la cultura sicuramente che c'è sul nostro territorio è fondamentale. Momenti come questi delle Kinderiadi, dove tutte le regioni si vedono, tutti i tecnici sono qui e quindi avete la possibilità, come dire, di contaminarvi, no? Di vedere i segreti. E secondo te essere qui a una Kinderiade dal punto di vista della crescita dei tecnici come te, cosa rappresenta? Che spunti ti può dare? È un'occasione importantissima e oltre a un onore perché si rappresenta la propria regione, anche un'occasione difficilmente uguagliabile, insomma non è come fare un campionato di alto livello, è un'altra cosa. Aggiungo a quello che ho detto prima che da qualche anno c'è un grande interesse da parte degli allenatori della nazionale, che sono sempre presenti non solo a queste manifestazioni ma anche in manifestazioni magari meno importanti e che ci condividono con noi moltissimo le direttive, dei ragionamenti, delle nuove tendenze e questo si vede, nel senso che guardando il modo di giocare negli ultimi 2-3 anni sta cambiando radicalmente e sta andando in quella direzione. C'è gran disponibilità e c'è gran volontà di condividere con tutti, non solo con quelli che magari hanno la possibilità di fare questa esperienza, ma con tutti i tecnici, anche quelli che fanno società di base. Bene, grazie Giovanni, grazie di essere stato qui con noi e in bocca al lupo per la tua carriera da coach per il futuro, che questo titolo ti sostenga nel meglio che desideri. Buona fortuna. Bene, noi attendiamo sempre l'inizio, ricordiamo ai telespettatori che si stanno scaldando la Puglia e il Veneto per la finale maschile, mentre ci raggiunge qui il presidente del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto qui oggi è l'organizzatore, l'anima, il cuore, lo spirito di questa grandissima manifestazione che mette a dura prova una regione gli faccio i complimenti per essersi preso questo impegno ad Alessandro, perché portare qui 500 atleti più gli staff allenatori più tutti i dirigenti, insomma ci vuole veramente un grande lavoro. Quindi al di là dei complimenti, cosa rappresenta per te, per il Friuli Venezia Giulia, avere qui tutta la pallavolo italiana migliore di tutte le regioni d'Italia? Guarda, sicuramente rappresenta innanzitutto un grande onore perché la nostra regione che come tu ben sai, essendo friulano, quindi di questa terra, noi siamo un po' diciamo, nell'estremo nord-est, quindi riuscire ad avere e concentrare qui tutti i numeri che dicevi. Noi siamo riusciti probabilmente a portare qua quasi 2000 persone, considerando anche genitori e tifosi appassionati al seguito. È la manifestazione che dà sicuramente più valore al nostro movimento, perché è la manifestazione dei giovani, è la manifestazione che dimostra il lavoro che si sta facendo. Sicuramente per qualche territorio come il nostro c'è ancora tanto da fare, ma questo è un magnifico esempio, vedendo anche queste finali, di dove i giovani, di dove le ragazze, di dove i ragazzi possono arrivare a livello qualitativo già a questa età. Sì, è vero, ed è vero anche, Alessandro Micheli è umile in questo, che avere
come dire, una regione come il Friuli Venezia Giulia, un presidente che si prende un impegno del genere, io credo che veramente, io sono friulano di Udine, quindi qui c'è bisogno di contaminare la regione sulla passione della pallavolo. Il livello è buono, arriviamo fino in A2 sia con maschile e femminile, però abbiamo tanto da fare. Secondo te che cosa porta una manifestazione così, diciamo, nella crescita sia tecnica per la regione Friuli Venezia Giulia, sia magari anche del reclutamento, di conoscere meglio questo magnifico sport che è la pallavolo, che in Friuli è conosciuto ma in parte, e abbiamo ancora tanto da fare? Hai detto bene che c'è tanto da fare, soprattutto diciamo che nei nostri territori, come magari anche in qualche altro, c'è bisogno di lavorare non solamente, voglio dire, come vivere, no? Ognuno a casa propria, no? Nella propria un po' così casetta, magari abbiamo la possibilità di vivere, io dico, in qualche villetta, no? Attaccata vicino ad altri, dove si lavora, dove si collabora, fare un lavoro, no, di equipe, perché abbiamo le punte. Noi in questo momento abbiamo la fortuna di avere gli esempi, ma non abbiamo, volevo dire, abbiamo ancora troppo poco, soprattutto a livello maschile, di base che lavori. E una cosa che mi sento di dire è quella di aver forse visto troppo pochi allenatori delle giovanili presenti. Spero che siano stati, no, sugli spalti di altri campi. Io ho vissuto principalmente questo impianto qua, dove avevamo 2 campi, e il campo di Lignano, perché da questi incontri, da queste rappresentative, si poteva vedere tanto lavoro che c'è alle spalle, sia del maschile che del femminile. Grazie mille Alessandro, buon lavoro per... Se mi permetti, guarda, solo una cosa, un grandissimo riconoscimento a tutti i volontari che non sono stati tanti, però che veramente hanno dato tutto e ancora molto di più. Grazie, giustissima la tua attenzione. Noi ci avviamo a guardare questa finale tra Veneto e Puglia. Grazie ad Alessandro, complimenti ancora per l'organizzazione di questo evento, e ci vediamo tra poco per l'inizio della partita. Bene, grazie Franco, noi torniamo qui per salutare il nostro ospite che è stato con noi durante questa partita. Ricordiamo Oscar Maghella, responsabile della nazionale Under 16 femminile. Oscar, a te per salutare. Grazie per questa opportunità, è stata per me un'esperienza molto significativa. Faccio i complimenti al presidente del CR Friuli per questa sapiente organizzazione ed auguro a tutti buona pallavolo. Un abbraccio. Grazie Oscar, sei stato preziosissimo in questa commento, e adesso ci fermiamo per l'inno nazionale. Ed eccoci quindi di nuovo sul posto per partire con il commento di questa seconda gara in programma della finale maschile
di questa 36esima edizione delle Kinderiadi, in campo Puglia e Veneto. Cambiamo persona che mi sta accanto per il commento tecnico, è da Oscar Maghella che ci ha accompagnato con la femminile. Adesso accanto a me c'è una leggenda storica della pallavolo italiana e friulana. Abbiamo con noi Franco Bertoli che ci aiuterà nel commento tecnico di questa partita, che vede di nuovo una formazione veneta in campo per questa finale del primo e secondo posto. Allora, innanzitutto grazie Franco per essere qui con noi quest'oggi. Buongiorno a tutti gli amici telespettatori, è un piacere, un onore, poi nella mia terra, io sono di Udine, quindi mi fa molto piacere commentare questa finale tra il meglio della pallavolo italiana maschile, tra le due regioni appunto Puglia e Veneto, che si sono conquistate nella qualificazione che è partita lunedì per arrivare questa mattina alla finale assoluta. Quindi una bellissima manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, le Kinderiadi, dove sono presenti tutte le 21 regioni italiane con una rappresentativa maschile e una femminile, quindi ci apprestiamo veramente a vedere il meglio del meglio dopo quasi una settimana di partite. Ecco, ricordiamo appunto il Veneto che arriva in questa partita di finale dopo aver compiuto un percorso che l'ha fatta partire dalla Pool B e quindi l'ha portata pian piano a salire la classifica fino ad arrivare allo scontro ieri contro l'Emilia, scontro vinto con il punteggio di 2-0. Dall'altra parte invece abbiamo la Puglia che ieri è arrivata appunto alla finale battendo il Trentino per 2-1 in una partita veramente molto tirata. Ricordavamo adesso in campo due formazioni che sicuramente daranno molto spettacolo e molta battaglia. In questo momento viene presentato lo starting six della formazione della Puglia. Dobbiamo dire che anche ieri nelle due semifinali, appunto quelle che abbiamo raccontato, Puglia Trentino e Veneto Emilia, il livello è molto alto. Il livello di questo settore maschile, seppure è un under 16, non so se hai avuto modo di vederlo, ma mi pare che sia un livello molto alto di gioco. Sì, ho avuto modo di vedere, devo dire che, torno a dire, qui c'è il meglio del meglio della pallavolo italiana, e noi come Italia in generale in tutte le regioni abbiamo un'ottima cultura sportiva dal punto di vista della formazione dei nostri atleti, quindi bravissimi allenatori, bravissimi dirigenti, società che si impegnano, che sanno lavorare, che lavorano da tanti anni, perché la nostra storia ci porta oggi a essere quello che siamo, e quindi formare dal punto di vista tecnico, fisico e mentale degli atleti che già a 16 anni dimostrano tanto delle loro qualità. Kinderiadi che poi possono diventare un trampolino di lancio per alcuni di loro, perché non dimentichiamo che qui a vedere questi incontri ci sono gli staff tecnici delle nazionali che quindi visionano da vicino gli atleti in campo per poi magari segnalarli al settore di riferimento per le varie nazionali. Tutto è pronto e quindi si parte in questo primo set con il Veneto al servizio con Boninfante. Ricostruzione ancora da parte del Veneto che non riesce ancora a mettere la palla a terra, il palleggiatore pugliese, il numero 6 Fanizza, che non riesce ad indirizzare la palla verso il posto 4 per la ricostruzione della propria squadra, e quindi primo punto di questa finalissima per il primo e secondo posto delle Kinderiadi di Lignano a favore del Veneto, che continua alla battuta con Boninfante. Ed è un money out, quello del giocatore col numero 11 della squadra pugliese Riccardo Milano. Un buon mani fuori che porta la Puglia al servizio con il giocatore numero 13 Alessandro Bellomare. Difficoltà nella ricezione
palla appoggiata nel campo avversario. C'è ancora un tentativo di money out di Riccardo Milano, palla a punto in questo primi scambi. Che sensazioni ci sono, Franco? Sensazioni di nervosismo di Braccino, giustamente i ragazzi sono giovani, quindi emotivamente agitati, non riescono, infatti hanno fatto alcuni errori di alzata, però lasciamo che si sciolgano, diciamo così, è solo l'inizio. Io credo che il medio si vedrà tra qualche punto, anche se già in attacco si vedono, ecco qua, dei bei colpi. È chiaro che alla lunga quello che pagherà più di tutto sarà l'organizzazione del gioco, e organizzazione si intende quindi la correlazione soprattutto tra muro e difesa sul campo delle due rappresentative. È sempre una finale, quindi tensione è normale che ci sia in campo, una tensione che vedremo probabilmente si scioglierà dopo 5-6 azioni. Bisogna un attimo capire, impianto diverso rispetto a quelli dove hanno giocato fino adesso, e anche questo magari c'è qualcosina da mettere un attimo a punto per loro. Sì, ma al di là dell'impianto, che secondo me è splendido e gli permette di, è proprio, ecco qua, abbiamo visto due errori, uno vicino all'altro, uno in ricezione e uno in battuta. Nella pallavolo i due fondamentali dove paghi l'agitazione e soprattutto la battuta e la ricezione, perché lì devi essere molto calmo, tranquillo e lucido, e non è facile esserlo nelle prime battute di una finale, che questi ragazzi è una delle prime che giocano sicuramente nella loro vita. Grande muro da parte del Veneto, l'attacco della Puglia si schianta sul muro di Nicola Mazzon e il Veneto incomincia a prendere il largo. Siamo 5-2 nella prima frazione di questa finale. Si reca al servizio Riccardo Gatto per il Veneto. Ancora un po' di difficoltà in ricezione, palla staccata da rete, un attacco da seconda linea che non viene tenuto dal Veneto. La Puglia conquista quindi diritto al servizio, che verrà effettuato da Federico Guadagnini. Punteggio di 5-3, Guadagnini al servizio, palla filo rete. Viene rigiocata una palla da posto 4 difesa dalla Puglia. Un bellissimo mani e fuori di Riccardo Milano. Attacco vincente della Puglia, che quindi riduce le distanze dal Veneto, si fa sotto, manca una lunghezza. Siamo 5-4 a favore del Veneto, ancora al servizio Guadagnini. Palla che viene difesa ancora filo rete, si gioca sotto rete, un contrasto ad altezze molto elevate, Franco, nonostante... Sì, è stato molto bravo Balestra ad andare a prendere la palla molto alta, e l'ha presa in anticipo e sopra il muro avversario, mettendo una bella palla ficcante e imprendibile in mezzo al campo. Ancora difficoltà in ricezione per la squadra veneta, che si limita a ributtare la palla in bagger in campo avversario. Grandissimo attacco di Cosimo Balestra da posto 1, che pianta un chiodo a terra, e in questo momento la Puglia sorpassa e va avanti. Sì, bell'attacco da zona 3 al centro, con un attacco intesa, perché in primo tempo si attacca vicino al palleggiatore o lontano. Bravissimo Balestra, ma bravissimo anche il suo alzatore Fanizza a servirgli veramente una palla perfetta. Ecco Franco, magari si è visto nel Veneto adesso in questa parte un po' di difficoltà in ricezione, che ha costretto a giocare palla alta verso posto 4. La Puglia sta spingendo un po' il servizio. Sì, è il primo attacco, il servizio, e quindi è fondamentale mettere in difficoltà l'avversario. È chiaro che con la palla vicino a rete tutte e due le squadre innescano l'arma della combinazione in attacco, e soprattutto innescano il primo tempo, l'attacco dal centro della rete, che è l'attacco più veloce, ma è possibile farlo solo con buone ricezioni. E allora adesso si incarica Cosimo Balestra di andare al servizio con un jump float.
Palla spinta verso posto 4, ma è out l'attacco di Boninfante. Ancora punto della Puglia, che quindi conduce in questo momento per 8-6 questo primo set della finale, primo e secondo posto del settore maschile del trofeo delle regioni Kinderiadi. Esce il servizio di Balestra e quindi ora si va al cambio dai 9 metri. Gabriele Trevisan. Ancora un attacco verso posto 2, una potentissima schiacciata compiuta dall'attaccante di posto 1. Puglia avanti ancora di 2 lunghezze, 9-7, ed è al servizio il capitano della squadra pugliese, che va a cercare una battuta tattica verso posto 1-2 e trova un ace, quindi punto sì, diretto. questa è una traiettoria veramente velenosa, nel senso, infatti viene chiamato time out dal coach Rotary del Veneto, che vede i suoi ragazzi leggermente in difficoltà. Vabbè, su questo ace poco ne poteva la ricezione, perché era veramente una traiettoria quasi imprendibile, però qualche sfumatura, evidentemente il mister ha già qualcosa da comunicare ai suoi ragazzi, vede una partenza lenta rispetto alle loro possibilità, mentre invece stiamo vedendo che la Puglia si sta sciogliendo sempre di più. Approfitto di questo momento proprio per dire il piacere della Federazione Italiana di portare qui tutte queste squadre, tutte le regioni, tutte le rappresentative, perché è un momento veramente unico dell'anno, una nostra piccola Olimpiade, si può dire, giovanile, grazie anche alla Kinder più Sport, appunto questo trofeo delle regioni sono le Kinderiadi, quindi c'è un gruppo, una squadra di dirigenti, tecnici, tanti che credono in questa manifestazione, che in effetti merita tanto. Intanto ricominciamo da dove abbiamo finito. È stato chiamato il time out per problemi in ricezione, i problemi in ricezione continuano sul campo del Veneto, un altro punto subito da quel fondamentale che per ora zoppica. Esattamente così, Franco, perché anche in questo caso vediamo palla staccata con palla quindi solo appoggiata da parte del Veneto, e quindi diventa un po' più semplice la fase difesa contrattacco da parte della Puglia, che anche qui mette giù una ottima palla da posto 2. Sì, bella la palla, però guardate il replay, proprio grazie alla regia che ci dà puntuale questa bella immagine. Di nuovo Fanizza, l'alzatore, ha veramente due belle mani, ha cambiato il gioco, come si dice, spostando l'alzata dove non c'era ben piazzato il muro veneto. Ancora Veneto all'attacco, Fanizza che sceglie di alzare verso posto 4 in direzione di Carta che quindi mette ancora in difficoltà la difesa del Veneto con una palla che si alza sulle mani del muro veneto e la difesa che non riesce a ricostruire. Veneto che quindi in questo momento sceglie di fare un cambio, esce il numero 8 Trevisan ed entra il numero 7 Cunial, e si riparte ancora con il servizio del capitano Alessandro Fanizza, palleggiatore. Ancora un ottimo servizio che porta la palla direttamente nel campo della Puglia. Attacco di Leonardo Carta, ma l'attacco è out. Si passa vicino al muro, chiede all'inizio poco convinto una toccata, poi ammette la palla non è fuori di molto, non era mal giocata, ma fuori. Si riparte sul punteggio di 13-8 per la Puglia, un pallonetto appoggiato difeso dalla squadra veneta, ed è in campo questa diagonale stretta giocato da Mattia Boninfante verso posto 1.
stato bravo Boninfante perché l'alzata era staccata da rete, non era comoda, ha scoperto un bell'angolo, una bella diagonale stretta, imprendibile per la difesa pugliese. Ancora ricezione la Puglia, alzata verso posto 2, palla toccata dal muro, ancora uno scambio lungo, tenuto ancora la palla con Carta che cerca il punto nel campo avversario ed è però Riccardo Milano che chiude questa serie di scambi tra le due squadre. Sì, merito sicuramente di Milano in questo attacco, però vedete anche demerito un po' dell'organizzazione a muro, perché la palla filtra lì in mezzo alle mani del muro che non è propriamente compatto, quindi di nuovo l'organizzazione muro-difesa molto importante. Va molto lungo questo servizio nel tentativo di mettere in difficoltà la squadra veneta, la palla esce di molto, siamo sul punteggio di 14-10 per la Puglia, il servizio viene affidato al numero 5 Mattia Boninfante. La ricezione che va direttamente in campo avversario, pronto il centrale Riccardo Gatto che chiude la situazione mettendo la palla a terra. Eh sì, gli serve con la ricezione, praticamente gli dà una palla perfetta e invitante per chiudere in attacco. Un primo tempo quasi servito. Sì. Ancora una bordata in attacco, ma ecco un errore gratuito. Sì. Bravo Capitan Fanizza a recuperare questa brutta ricezione, a mettere comunque lì una palla giocabile. Certo. Poi era anche senza muro, schiaccia però a metà rete e questa non è buona cosa, anche perché Guadagnini in quell'occasione non aveva proprio la possibilità di fare punto. Se avesse avuto qualche anno in più l'avrebbe giocata con più esperienza, senza cercare il punto diretto e aspettando l'avversario. E qua viene fuori tutta l'esperienza Sì. pallavolistica di Franco Bertoli nel suo commento. Continuiamo ad andare avanti con la Puglia che si piglia una murata su attacco da posto 2. Momento di difficoltà della Puglia che ha preso un break di 4 punti e vediamo che si rifà sotto, e per questa ragione il tecnico della Puglia vuole un attimo fermare questo recupero portato avanti dalla squadra del Veneto. Ricordiamo siamo 14-13 per la Puglia, quindi solo una distanza tra le due formazioni. In questo momento, Franco, diciamo che la ricezione non sta giocando a favore della Puglia. No, perché un po' è costretta, non ci sono errori diretti a parte uno, ma soprattutto non riesce a dare una buona palla al suo regista Fanizza per giocare il primo tempo, e nelle alzate palla alta bisogna dire e dare anche il merito al Veneto, perché per 2 volte li ha, come dire, stampati con un muro vincente, notevole, quindi bravo il Veneto a muro. D'altronde la Puglia con quelle ricezioni non può fare altro che dare la palla alta, avvantaggiando un po' il Veneto che, come hai detto tu, è in chiara rimonta, oramai siamo pari 14-13. Ed è ottima la ricezione che consente di alzare una palla verso Gaudenzi, ancora a lui affidato l'attacco e al secondo tentativo la palla va a terra e la Puglia si riporta leggermente in vantaggio 15-13 in questo primo set, con Bellomare che va al servizio. Abbiamo detto sul punteggio di 15-13. Va alla ricerca del libero del Veneto, la palla appoggiata solamente in bagger nel campo della Puglia, ed è qui un altro errore abbastanza grossolano in attacco di Cosimo Balestra, che prova a chiudere il colpo, lo chiude troppo, non passa la rete. Sì, anche qui Fanizza ha forzato il gioco, come si dice, non era una palla eccellente, però gli aveva dato una palla non male, ma il livello di difficoltà in questa giocata era alto
Balestra ha cercato una soluzione molto difficile, però vediamo che la Puglia, Fanizza soprattutto con Balestra, che è uno dei migliori attaccanti dal centro, cerca di servirlo anche se a volte non ha la ricezione o l'appoggio perfetto. Fanizza quindi coraggioso anche nelle sue scelte tattiche. Allora, servizio della Puglia, un attacco staccato da rete compiuto da Zavonello. Ancora una grande palla servita da Fanizza nei confronti del suo giocatore di Milano. Eccola qua, Bagher all'indietro, preciso, ottima l'esecuzione in attacco. La Puglia ha un'ottima scuola pallavolistica, sono veramente bravissimi in quella regione a crescere i ragazzi. È un centro, soprattutto Castellana Grotte, che è uno dei più importanti del sud Italia, e anche qui viene fuori proprio la cultura, la storia, la capacità di quella regione, di quei dirigenti di far crescere dei ragazzi in gamba, preparati, tecnici, e di farli arrivare qui in finale per esempio, ma anche di avere una squadra in Serie A2 con tante risorse del territorio, del posto. Quindi la Puglia veramente è una delle migliori regioni italiane nel reclutamento, nell'educazione e formazione di tanti atleti che poi ci auguriamo noi, io da consigliere federale, che possano arrivare nelle nazionali maggiori. Intanto si procede in questo primo set di questa finale, un attacco compiuto dal centro, dalla formazione veneta, che cade a terra. Veneto che in questo momento si trova indietro di una sola lunghezza, siamo 18-17 per la Puglia. Va al servizio il capitano della squadra veneta, Nicola Mazzon. Buona la ricezione da parte della Puglia e immarcabile in questo momento Balestra, mette giù una bellissima palla presa, colpita ad un'altezza molto elevata. Sì, infatti si vede, ottimo replay, molto bello, quindi Balestra sia fisicità, adesso viene sostituito in seconda linea, sia fisicità perché salta bene molto, e anche una buona frustata, un buon colpo sulla palla. E con un'ottima intesa con il suo palleggiatore Fanizza. Sì. D'altronde i centrali dipendono sempre tanto dai registi a tutti i livelli. Si prosegue con la Puglia che è andata al servizio, una palla appoggiata dal Veneto sul campo avversario con un ottimo attacco, ecco un rigore che non viene sfruttato, palla di nuovo data in posto 4 con una palla no look da parte di Boninfante, che trova una parallela verso posto 1. Era stato bravo Carta a difendere sulla diagonale, veramente una gran botta, a tenere in campo il primo attacco Veneto, poi i veneti invece sul secondo attacco hanno trovato il punto. Stiamo giocando punto a punto, quindi nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, buon segno, vuol dire il livello è buono in entrambe le formazioni. Parte adesso il Veneto al servizio con Zanovello, palla data verso posto 4 a Carta, che però non riesce a passare contro il muro del Veneto, e siamo parità 19-19. Primo set della finale tra Puglia e Veneto della 36esima edizione delle Kinderie di Lignano Sabbiadoro. Al servizio Zanovello, ricostruzione da parte della Puglia con Carta, la palla appoggiata, difesa ancora da Carta, che va verso posto 1, ottimo il mani e fuori di Riccardo Milano. Riccardo Milano è sicuramente il terminale preferito su palla alta da Fanizza, dalla squadra pugliese. Devo dire che il Veneto nelle ultime fasi in realtà la parte migliore ce l'ha fatta vedere proprio a muro, fermando gli attaccanti pugliesi.
è fuori il servizio del capitano, il palleggiatore Alessandro Fanizza, va fuori di poco. 20 pari, una battuta Andrea Pegoraro, ancora verso posto 4, ma in copertura non c'è Carta, che guarda il pallone cadere davanti ai suoi piedi, con i compagni che si infervorano leggermente per una palla facilmente rigiocabile. Sì, è vero, un altro muro vincente, ma come giustamente hai detto tu, qui c'è una mancanza in copertura. Un altro muro vincente. Ancora, come ricordavi tu Franco, ultimamente è il muro che sta facendo la differenza per il Veneto in questo momento. Sì, o il muro per il Veneto, l'attacco per la Puglia, la pallavolo come tutti i giochi, insomma spesso è difficile capire dove inizia il merito e finisce il demerito, però il muro Veneto in questa fase sta funzionando veramente bene. E i ragazzi pugliesi non riescono a trovare alternative, che come si dice in gergo, uscire dal muro in diagonale, in parallela, oppure giocare la palla sopra il muro sporcata con dei tempi diversi. Stanno subendo delle murate dirette e questo lo pagano nel punteggio e anche dal punto di vista psicologico, perché comunque subire delle murate è uno dei fondamentali che ti dà più fastidio. Emotivamente ti scarica, sicuramente. Come si suol dire, no? Allora vediamo se i suggerimenti dati nel time out torneranno utili per la formazione pugliese, che in questo momento rincorre dietro di 2 posizioni, sta cercando di recuperare palla. È un attacco in palleggio facile, ma nel tentativo di saltare a muro e bloccare è stato compiuto un errore di ingenuità. Un errore di ingenuità molto grave, perché la palla mi sembra fosse finita fuori, quindi era veramente un break molto importante per il Veneto, un po' sprecato. In realtà il punteggio adesso è pari. Quando giochi su questi punteggi è chiaro che basta una palla per fare la differenza nel risultato finale. Servizio affidato nelle mani di Leonardo Carta. Siamo 22-21 per il Veneto. Attacco da posto 2, palla appoggiata sulla diagonale stretta che viene tenuto dal palleggiatore, che alza una palla però troppo fuori campo, e anche qua un'altra ingenuità compiuta dalla Puglia, che appoggiando una palla è andata oltre l'asta. Oltre l'asta, in realtà sono 2, perché già l'alzata era andata molto fuori dall'asta e non era una palla attaccabile. Cioè, il compagno di squadra, invece di aggiustare, come si dice, l'imprecisione del compagno, non ha fatto passare la palla tra le 2 aste sopra la rete, ma fuori asta, fuori banda, quindi palla al Veneto sul 23-25. Potrebbe essere un errore che costa caro alla formazione pugliese, ma invece è in rete il servizio Veneto e quindi siamo sul 23-22, cambio nelle file giallorosse. Esce il numero 10 Massafelli ed entra il numero 4 Mazzon. Anche Diego Vannicola, il coach pugliese, ha messo in campo Ciardo Federico per il servizio. Vediamo se ha già indovinato la mossa. Mazzata al centro, un'ottima intesa tra palleggiatore centrale, è stata un'ottima palla. Sì, bell'attacco, veramente ottimo l'attacco di Gatto Riccardo al centro, ha chiuso una palla nei 3 metri, eccolo qua l'ottimo replay, vedete che la palla è assolutamente imprendibile. Ed è set ball, vediamo quali saranno le scelte compiute dalla Puglia per contrastare, ed è invece un attacco, un servizio scusate, che va direttamente out. Sì. 24-23, emozionante questa parte finale di set, stiamo giocando punto a punto e sarà Riccardo Milano ad occuparsi di questo scottante servizio su questa parte finale del set, ed è una palla che viene chiamata out e quindi si chiude. Avrei qui. chiamato il check, era una palla molto vicino alla riga, però gli arbitri l'hanno vista fuori, out, e quindi
finisce il set in grande equilibrio, come hai detto tu, una partita che si è giocata. Eccolo qua, vediamo a vedere. La palla forse veramente sbuccia la riga, forse, ma tanto ormai palla è qua. dentro o fuori hanno a deciso seconda di come decidono gli arbitri. Questo denota comunque il bel equilibrio che c'è in campo, c'è veramente una differenza minima tra le due squadre che lottano veramente palla su palla. Credo che il Veneto abbia trovato il break, abbia trovato la positività grazie al proprio muro, ha infilato una serie di muri vincenti che hanno messo in difficoltà la Puglia, non è riuscita ad organizzare l'attacco, ha anche battuto bene senza dare la possibilità a Fanizza di organizzarsi per il gioco al centro, e questo gli ha portato un minimissimo vantaggio, quindi siamo sull'1-0 per il Veneto, ma la partita è assolutamente aperta. Molto molto aperta questa partita, forse nella parte finale del set qualche ingenuità di troppo ha creato la differenza tra le due squadre, però d'altro canto queste sono squadre formate da ragazzi sì giovani ma che hanno comunque maturato una buona esperienza in campo di club, e non dimentichiamo, Franco, l'importanza di queste manifestazioni anche per gli staff tecnici della nazionale che sono qui per puntare gli occhi su questi ragazzi che sicuramente già conoscono, ma vederli giocare un conto, vederli in allenamento in un altro, ed è un buon banco di prova per il settore nazionale per capire poi chi portare nelle squadre, nelle varie rappresentative nazionali che andranno a svolgere anche i campionati recenti. I prossimi sono gli europei. Assolutamente, questo è uno di quegli eventi dove puoi, come dire, fare l'osservatore di come i ragazzi crescono, perché questi ragazzi qui sono già dentro le liste dei tecnici delle nazionali, però i ragazzi a quest'età migliorano a volte molto in fretta, bisogna sempre tenerli monitorati, andarli a vedere quanto crescono dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista dell'altezza, perché a volte cambiano veramente la loro fisicità, e quindi è bene osservare come reagiscono, anche come reagiscono in campo, perché indubbiamente la capacità di certi atleti di diventare forte è legata alla loro capacità di gestire mentalmente certe finali, certi momenti difficili, vedere, come dire, il carattere, perché poi da un carattere di un ragazzo anche di soli 15-16 anni si può già vedere l'impostazione di come potrà essere, come potrà arrivare, e noi come federazione, qui ci sono, come hai detto tu, tutti i tecnici, siamo molto molto attenti alla crescita, al cambiamento di questi nostri atleti che sono la crema, il meglio della pallavolo italiana, maschile in questa partita e femminile abbiamo visto nell'altra prima, ma anche chi è arrivato terzo, quarto, per esempio la terza squadra è stata il Trentino ieri, che ha veramente sfiorato questa finale, quindi era praticamente al livello di queste due squadre. Poi si sa, lo sport è fatto di differenze minime, ma importante a quest'età avere tanti ragazzi, tante squadre che siano a un livello più alto possibile. Ricordavi tu ieri la semifinale tra la Puglia e il Trentino, anche lì ottime individualità nella squadra del Trentino. Sì, è un'altra scuola importantissima. Prima ho parlato di Castellana Grotte, se parliamo di Trentino Volley parliamo di una realtà che oltre ad avere la Serie A ed essere in assoluto tra le migliori società italiane, ma la Trentino Volley è bravissima da tanti anni anche nella gestione, nel curare il proprio settore giovanile, che è di livello altissimo, e ci sono alcuni atleti della Trentino Volley, altri, quindi la regione Trentino capitanata dal grande presidente Massimo Dalfovo, capitanata da Mosna nella Trentino Volley, poi c'è Rovereto, poi insomma è un'area dove, come hai detto tu, ieri abbiamo visto degli atleti veramente di grandissima qualità. Intanto ha preso via il secondo set, ci troviamo sul punteggio di 1-1, abbiamo visto una grande muro e una palla fuori in attacco. Adesso va al servizio il Veneto con Zanovello.
il palleggiatore si affida alla sua banda per cercare di chiudere l'azione, una palla che viene murata e non viene poi ricostruita in fase di copertura dal libero Laurenzano della Puglia. Punteggio di 2-1 per il Veneto, ancora Zanovello al servizio. Da una gran botta dai 9 metri che viene però ricevuta perfettamente, e ancora il Veneto a muro che blocca il tentativo di attacco da parte di Riccardo Milano. 3-1 per il Veneto, e qui il muro dimostra tutta la sua forza e la sua graniticità, non riesce ad essere perforato dagli attacchi della Puglia. Esatto, inizia questo secondo set come è finito il primo, continua la superiorità soprattutto a muro, e poi vedete che anche la ricezione fa fatica e non si può che giocare palla alta. Giocando palla alta si favorisce il muro avversario. Ancora andiamo sull'attacco da posto 2 e non c'è il campo per Riccardo Milano, che si arrabbia per non essere riuscito a tenere la palla nel quadrato di gioco, e il tecnico della Puglia chiama time out sotto di 3 lunghezze, 4-1. C'è ancora qualcosa da registrare, Franco? Sì, c'è ancora da registrare, ma questo errore è figlio dell'azione precedente, perché lo stesso attaccante subisce una murata, la palla dopo la gioca con un po' di paura, cerca un angolo difficilissimo, ha cercato una diagonale stretta, schiacci fuori. Quindi, come dicevo prima, una squadra che ti mura tante volte è chiaro che ti mette in difficoltà e poi ti fa fare anche degli errori, come abbiamo visto adesso, conseguenti a quello che è successo prima, perché dal punto di vista psicologico mentale subire dei muri, insomma, bisogna essere forti. Qui siamo ancora davanti a ragazzini di 16 anni che magari non hanno la freddezza, la lucidità di fregarsene, tra virgolette, della palla precedente. E va in rete il servizio del numero 5 del Veneto, Boninfante. Siamo 4-2 per il Veneto, e in questo momento per la Puglia invece si occupa del servizio Leonardo Carta. Servizio che va direttamente, appunto, si ferma sulle mani del libero di Rubinaccio, che non riesce a spingere la palla verso il palleggiatore, palla che cade a terra, e quindi punto per la Puglia, che in questo momento si trova indietro di una lunghezza. Siamo 4-3 per il Veneto in questo secondo set della finale. Andiamo in ricostruzione, si occupa libero di alzare una palla che viene schiacciata, ma viene toccata dal muro, in particolare dal giocatore numero 13 Alessandro Bellomare. Quindi una palla sbucciata dal muro, cercata sulle mani alte della Puglia, e quindi il Veneto che trova così un punto. 5-3. Inizia che spinge una palla verso posto 2, ancora al muro del Veneto, e si schianta sul muro l'attacco di Riccardo Milano, che non riesce a trovare lo spazio per poter mettere la palla a terra. Muro ancora determinante per i ragazzi giallorossi del Veneto che va ancora in servizio. Colpito in testa il giocatore del Leonardo Carta, che non riesce a spostarsi per far uscire la palla, una palla molto forte. Sì, molto forte, più che non, cioè, è proprio un errore, ha deciso troppo tardi cosa fare, ha aspettato fino all'ultimo, non era sicuro se lasciarla o no. Quando ha deciso di lasciarla, che peraltro la palla era fuori, troppo tardi la palla l'ha colpito sulla spalla, dando il punto all'avversario. E anche qui il palleggiatore cerca una delle soluzioni più difficili in questo momento per la propria squadra, ed è proprio una scelta errata che ha portato il tecnico a dare un attimo di respiro
al palleggiatore nonché capitano della formazione della Puglia. Un cambio in regia che vediamo se porterà a qualche cambiamento anche all'interno nelle scelte tecniche e tattiche della squadra pugliese, che in questo momento si trova sotto di 5 punti, Veneto avanti 8-3. In questo secondo set continua la riga positiva di servizi di Boninfante che forza ora, scusate, non di Boninfante ma di Guardavascio, che attacca, batte molto lungo, la palla esce. Puglia al servizio con Bellomare che centra in pieno il libero Rubinaccio del Veneto, che non riesce a tenere la palla, praticamente gli muore quasi tra le braccia e schizza via, con l'impossibilità da parte del palleggiatore di poter effettuare un'alzata. Ancora Bellomare al servizio e cerca costantemente il libero Veneto, una palla che viene solamente appoggiata dalla parte avversaria. Bellissima la scelta compiuta dal palleggiatore della Puglia, che riesce a smarcare completamente l'attaccante di posto 2. Sì, molto bravo, bello replay, si vede perché poi la palla era molto sopra il nastro della rete, stava quasi andando nell'altro campo, quindi non è facile azionarla con le dita, con i polpastrelli, non fare fallo e dare un bel passaggio al compagno di squadra. In questo momento in difficoltà il libero della formazione del Veneto, che non riesce ad avvicinare la palla verso posto 2, ed infatti adesso c'è il cambio, entra il secondo libero a dare un po' di respiro al compagno. È entrato Spanò al posto di Rubinaccio ed è verso di lui che si indirizza la battuta e va nella zona di conflitto tra Spanò e Zanovello, e in questo momento situazione di perfetta parità. Sì, la partita, a parte quel piccolo break, probabilmente insomma, ha subito la sconfitta del primo set la Puglia, ma si sono subito ripresi e la partita, come nel primo set, è molto bella, molto equilibrata, si gioca punto su punto. Ricordiamo che ha vinto il Veneto di 2 punti soltanto, adesso siamo sull'8 pari, quindi una partita molto equilibrata. Il Veneto è preparato, ma lo è altrettanto la Puglia. Il Veneto è una regione che lavora molto bene da tanto tempo. Oggi qui proprio con le 2 finali ha vinto già con la sua rappresentativa femminile, e qui con la maschile che sta lottando vince un 7-0, quindi il movimento Veneto presieduto da Roberto Maso, presidente che crede e investe tantissimo nelle giovanili, e sicuramente gli sta dando soddisfazione con queste 2 finali, una vinta e una in grande equilibrio. E rientriamo nella cronaca della partita con una money out da posto 2 di Riccardo Milano. La Puglia adesso passa in vantaggio dopo essere stata sotto 9-8, una riga di battute compiute in questo momento da Bellomare, ha compiuto, se non sbaglio, 5 servizi, questo è il 6º, ancora in direzione del libero della squadra veneta, con Mazzon che non riesce a mettere la palla in campo avversario, e adesso conduce la Puglia di 2 lunghezze sul Veneto. Siamo sul punteggio di 10-8, ancora saldamente Bellomare al suo turno di servizio. Cecchinato il libero della squadra veneta, ricostruzione con attacco di posto 4, palla a terra. Adesso vediamo le imperfezioni, il muro ha girato molto bene ed è stata ricompensata al Veneto da punti importanti. Gli ultimi muri, la palla è filtrata di nuovo in mezzo alle mani, muro disordinato, e bravi i ragazzi pugliesi ad approfittarne subito e a continuare ad attaccare con grande decisione. Ancora difficoltà della ricezione veneta, con un attacco abbastanza scontato
da posto 4. Il palleggiatore della Puglia si affida al suo numero 11 Riccardo Milano. Sicuramente il bomber della squadra Milano, è veramente l'attaccante principale, e vedete anche con quale determinazione questo ragazzo va sulla palla e si prende la responsabilità di attaccare tanti palloni. Tutto frutto di una ricezione molto difficoltosa da parte del Veneto. E qua la fortuna aiuta gli audaci, come si suol dire. Esatto, no? esatto. Beh, la battuta non era male, una battuta tesa, fatta bene, poi la fortuna è stata complice, palla imprendibile, anche se gli alzatori forse con un po' di attenzione, in questo caso Boninfante, poteva forse recuperare quella palla. Prosegue il momento di difficoltà in ricezione del Veneto, palleggio in salto del palleggiatore, ma c'è un fallo a rete, almeno così l'ho viene visto fischiato dall'arbitro. anch'io dei balestra, vediamo dal Adesso replay, vediamo il non replay. ha spostato il braccio, ha colpito la palla, poi ha lasciato andare il braccio, vediamo il Eccolo replay, qua. vediamo la mano, eccola lì, sì. piena L'attaccante ha colpito in pieno la rete, e vedete come a volte i ragazzi neghino l'evidenza in questo caso. Infatti anche nella pallavolo maggiore c'è il premio fair play, perché comunque ammettere un'invasione, ammettere un errore mette tranquilli gli arbitri, mette tranquillo il pubblico, e l'errore l'hai fatto, l'invasione l'hai fatta, tanto vale alzare la mano, perché è parte del gioco fare qualche errore. Certamente, ci troviamo 13-10 per la Puglia, servizio Veneto, ed è un servizio che cade Lungo di poco al di poco. fuori della linea dell'out. È una bella battuta flottante che però muore al di là della riga di fondo campo, e quindi sul 14-10 si porta al servizio il bomber della squadra pugliese Riccardo Milano, che però sceglie di fare una battuta corta, che però non riesce a passare il proprio campo e si ferma poco prima del nastro. 14-11 con il capitano Nicola Mazzone al servizio. Ancora una battuta errata, indice questo che si sta cercando di spingere molto per mettere in difficoltà le due ricezioni, Franco. Assolutamente sì, anche perché ha pagato nel primo set le ricezioni difficoltose, magari non punti diretti, ha fatto sì che si giocasse solo palla alta, e nel set precedente poi il Veneto ha approfittato con un buon muro. Intanto adesso bellissimo attacco, veramente decisivo, forte, ben effettuato Da parte di Cunial, che mette giù questa palla. Siamo 15-12 per il Veneto, che va al servizio con lo stesso Edoardo Cunial nella fase centrale di questo secondo set. Ricordiamo il primo vinto dal Veneto per 25-23. La palla verso posto 2, non riesce Milano a tenerla in campo, era imprecisa l'alzata, l'ha attaccata da fuori campo, è stato bravino, l'ha attaccata abbastanza bene, è andata fuori veramente di poco la palla. Però equilibrio 15-13, le due squadre sono sempre molto vicine. ed ancora in difficoltà a ricezione, si affida sempre a lui per questa palla, sempre a Milano, che in qualche modo riesce Sì, a scardinare il la muro. palla del muro va fuori veramente di poco. Pegoraro aveva indovinato la direzione in diagonale, poi non gli riesce la chiusura, quindi punto per i pugliesi, che è un'altra regione che lavora veramente bene, tutti gli anni arriva molto vicino a tutte le finali. Anche lì c'è un presidente, Paolo Indiveri, che lavora veramente bene,
soprattutto a livello maschile e giovanile, sostenuto da Manfredi, che è il vicepresidente della federazione. Loro investono veramente tanto nel reclutamento e nel portare avanti la pallavolo maschile. Tra l'altro è un po' un'anomalia la Puglia, perché ha più maschi che femmine che giocano, perlomeno più qualità maschile rispetto alla qualità femminile, cosa che non avviene nel resto d'Italia, nel senso che noi abbiamo, come dire, la parità di genere nel nostro sport, perché giocano maschi e femmine, anzi siamo sicuramente sbilanciati nella pratica e anche un po' negli risultati. Ultimamente le nostre ragazze, il mondo femminile, sono di più e anche un pochino più brave rispetto appunto alla Puglia, che invece è più brava nel maschile. Ritorniamo quindi nella cronaca con la Puglia, che adesso è in vantaggio di un solo punto, 16-15, un'apertura di gioco verso posto 2, ma non si fa trovare impreparato il muro del Veneto, sul quale si stampa l'attacco di Riccardo Milano. Era stata una bella apertura di gioco, ma il muro non si è fatto sorprendere da questa scelta del palleggiatore. No, anzi è stato veramente un muro eccellente, perfettamente composto e chiuso, e adesso c'è l'Ace che porta in Veneto in vantaggio 17-16. C'è un cambio, esce Bellomare ed entra Stefano Pepe. Vannicola, il coach di Lecce, che appunto guida la sua regione in questa partita, ha provato alcune mosse, gli hanno dato anche abbastanza ragione. La partita è molto equilibrata e chiaramente per i pugliesi è molto importante questo set, perché nel caso di sconfitta vai sul 2-0, è molto diverso dall'essere uno pari, quindi è molto importante che la Puglia trovi il sestetto giusto. In questo momento siamo 17 pari, un servizio, un attacco che viene messo a terra da Boninfante con una ottima parallela verso posto 5, non ci arriva il libero della squadra pugliese. Stiamo procedendo testa a testa, siamo 18-17 per il Veneto. Una palla difficilissima da poter attaccare, viene ancora mantenuta in gioco. Ci arriva il centrale in alzata, non passa l'attacco del Veneto. Il guardavascio si ferma sul nastro, 18 pari. Adesso ogni punto perso o guadagnato potrebbe essere fondamentale nell'economia di questa frazione, Franco. Sicuramente ci avviciniamo al 20 come il set precedente, eravamo arrivati sul 20 pari, qui siamo 18 pari, le palle adesso pesano tanto perché comunque è il momento decisivo della partita, ma devo dire che questa partita, queste due squadre hanno giocato veramente su un grande equilibrio praticamente dalla prima all'ultima palla. Stiamo a vedere come gestiranno questi ultimi punti, perché sono decisivi. Il set precedente è stato vinto sul filo di lana dal Veneto per 2 punti, vediamo cosa riesce e come riesce a ribaltare la situazione la Puglia. Va in rete il servizio del Veneto di guardavascio, 19 pari. Cambi nelle fila della Puglia, torna in campo il centrale titolare. Ed è Alessandro Bellomare che prima ha fatto un filotto in battuta a compiere il servizio. Ed è un'ottima palla quella che viene data al centro a Riccardo Gatto, che mette a terra la palla e porta in avanti la sua squadra 20-19.
un'ottima distribuzione di gioco, un primo tempo che è andato direttamente a terra anche a seguito di una buona ricezione compiuta dal Veneto. Palla che gioca sul nastro ma viene tenuta in campo ed è Balestra, quindi uno scambio prima con attacco del centrale Veneto, ora con un attacco del centrale della Puglia. Siamo 20 pari. E abbiamo visto anche come i primi tempi sono veramente la giocata migliore che fanno le due squadre. Chiaramente riescono a farlo solo in una condizione eccellente di ricezione o di appoggio, lì diventano micidiali. Non viene tenuto dal libero questa schiacciata, ancora difficoltà per la ricostruzione da seconda linea e ancora una volta il muro che fa la differenza per il Veneto. Eh sì, bravo Zanovello con questo muro, perché non era facile trovare il tempo quando la palla è attaccata da distante rete, bisogna essere bravi ad aspettare, saltare, si dice, nel tempo giusto, perché poi uno non è che purtroppo sta per aria tanto tempo, deve essere proprio lì nel momento giusto, nel posto giusto. Una palla molto spinta dal palleggiatore verso il posto 4 della Puglia, dall'altra parte un attacco da posto 4 del giocatore Nicola Zanovello, che però si ferma sul muro vincente della Puglia, e ancora una volta perfetta parità. Adesso i palloni scottano, Franco. Scottano veramente, adesso vediamo la battuta, è fondamentale, delicato, perché può essere quello che fa la differenza. Stiamo a vedere, battuta ricezione, eccola qua, un ottimo servizio, ottimo. Sì. Ottimo, secondo me anche fortunoso, gli è venuto un po' corto, un po' col braccino, gli è rimasto un po' in mano, ma poi l'effetto è stata una battuta corta, veramente micidiale, imprendibile, chiama subito tempo Rotary Roberto, il coach del Veneto, per più che altro far respirare in questi momenti. Insomma, ci vuole soprattutto tranquillità, lucidità, concentrazione, presenza. Più si è sciolti, più si gioca bene, le squadre sono impostate, quindi è chiaro che un ace è un break, perché è una fase punto, quindi bisognerebbe non subirlo in quella fase, ma subirlo al limite solo nel cambio palla. Stiamo a vedere cosa succede. Siamo 22-21 in questo secondo set, la Puglia in vantaggio e va anche al servizio. Attacco da posto 2 che viene difeso dalla squadra pugliese e un tentativo di attacco da parte di Leonardo Carta, che deve fare un pallonetto. Il muro che ferma ancora l'attacco del Veneto, una palla molto staccata da rete, palla al centro che viene inchiodata a terra da Cosimo Balestra. Un ottimo primo tempo del giocatore pugliese, che lo rivediamo dal replay, la scelta di tempo perfetta, il muro in questo momento era scomposto, ottima scelta da parte del palleggiatore della Puglia, che porta quindi la sua formazione avanti in questo momento di 2 punti, 23-21. Difficoltà nella parte di ricezione. La palla rimane nel campo Veneto, ancora in attacco Boninfante, fallo a rete compiuto nella fase di muro. L'invasione, la rete si è mossa, l'attaccante era distante, qui ha perso un'occasione la Puglia, perché era riuscita a difendere bene anche questa palla. Con l'invasione a muro ha dato la possibilità al Veneto di fare un punto importante e di trovarsi sul 22-23. Vediamo se riesce ad approfittare di questa situazione Zanovello in battuta. Ed entra tanto Massafelli, probabilmente per alzare la fase di muro in prima linea. Palla verso posto 4 che viene tenuta dalla difesa, ancora costruzione da posto 2, cerca forse di strafare su questo colpo di attacco, d'altro canto c'era un muro molto alto, bisogna inventare qualcosa.
Eh sì, anche imprecisa l'alzata perché era veramente lontana dalla rete, poi come dici tu ha sbagliato un po' la scelta, doveva solo forse accontentarsi da quella difficile posizione di mettere una palla tranquilla in campo, ha voluto cercare il punto, non ha trovato il muro, era molto fuori ma l'atleta ha cercato di colpire il muro più che di trovare il campo. Ed è allora set ball da parte della Puglia. Una palla spinta verso il posto 5 che viene difesa dalla squadra pugliese, che va in attacco e chiude questa frazione con il suo attaccante Leonardo Carta, e quindi 25-22 la Puglia si conquista il set e quindi siamo in parità 1-1 in questa finale per il primo e secondo posto del Trofeo delle Regioni che si sta svolgendo a Lignano Sabbiadoro, la sua 36esima edizione, e che torna in Friuli Venezia Giulia dopo 10 anni. Era il 2009 infatti l'anno in cui questa regione ospitò per la prima volta questa manifestazione, e torna appunto quest'anno. Allora, perfetta parità 1-1, anche qui perfetto equilibrio, ci siamo trovati, sono stati 3-4 i palloni che hanno fatto la differenza, Franco, in chiusura di set, con qualche errore forse di troppo da parte del Veneto. Sì, c'è stato un bel equilibrio, ha trovato un buon gioco la Puglia, ha difeso dei bei palloni ed è stata brava a ricostruire bene ed eludere il muro veneto, che era il pericolo più grosso, e lì il Veneto non è riuscito ad arginare gli attacchi pugliesi che venivano da buone difese soprattutto, perché devo dire che è stata veramente ottima in questo set la fase muro-difesa, sono state anche ottime le scelte di Vannicola nel cambiare regista, nel trovare delle soluzioni che hanno dato un valore aggiunto alla sua squadra, e ha trovato questa importante parità, perché come abbiamo detto se fosse riuscito il Veneto ad andare sul 2-0 l'inerzia della partita sarebbe stata molto a favore dei veneti, così come hai detto tu ripartiamo dall'inizio, ma questo senza mai dimenticare che i set sono stati sempre in grandissimo equilibrio. Queste due squadre si può dire che si equivalgono e vanno sempre a giocarsi il risultato finale negli ultimi punti, e questo vuol dire spettacolo, vuol dire divertimento, vuol dire tensione bella sia per i ragazzi sia per il pubblico qui al palazzetto di Lignano Sabbiadoro sia a casa. Dando un occhio veloce ai tabellini, pare che il Veneto abbia compiuto qualche errore di troppo rispetto alla formazione pugliese, e che quindi in un modo o nell'altro abbia fatto tutto da solo in questa seconda frazione, che è andata invece a appannaggio della squadra pugliese. Insomma, ci sta nel voler tentare di forzare qualche colpo. Ricordiamo il Veneto era in vantaggio, ha vinto il primo set, quindi si è cercato di spingere un po' di più sull'acceleratore, ma appunto con però fortuna alterna. Prende il via il terzo set di questa finale per il primo e secondo posto, e vediamo le scelte che ecco, vediamo ad esempio Franco, è rimasto in panchina mi pare Fanizza. Esatto, il cambio più importante effettuato da Vannicola Diego, il primo allenatore, sicuramente il cambio del regista. Ha fatto uscire Fanizza Alessandro, che tra l'altro è il capitano, ha messo in campo Ciardo Federico, il quale evidentemente gli sta dando qualche cosa di più, anche il risultato sostiene la sua scelta, e quindi squadra che vince non si cambia. Imperfezione dalla seconda linea per una palla verso il posto 4 che va direttamente in campo del Veneto. Il Veneto ne approfitta e chiude il punto e si porta in vantaggio 1-0 in questo inizio di terzo set della finalissima del Trofeo delle Regioni. Va
va fuori il servizio compiuto dal numero 5 Mattia Boninfante, ed è ora il turno di Alessandro Bellomare. Una battuta jump float nella direzione del libero, il palleggiatore riesce ad arpionare la palla verso la palla Viene ben giocata da Cialdo Federico, che come abbiamo detto appena può cerca di sfruttare soprattutto Balestra dal centro, numero 12, che ha veramente un bel attacco, l'abbiamo visto dal bel replay che ci ha proposto la regia. 2-1 Puglia. Veneto che può solo appoggiare una free ball a favore della Puglia, con una palla che viene data al martellone Riccardo Milano, che mette a terra la palla. Un break di 2-0 porta avanti la Puglia. In questo momento si trova a condurre l'incontro con il punteggio di 3-1. E ancora Bellomare al servizio, trova il nastro, una palla difficile da attaccare per i veneti, e un altro chiodone messo a terra da Balestra. Cosimo, che è veramente ragazzo con delle qualità, l'abbiamo già detto più volte. Ne sentiremo parlare bello. di lui. È possibile, probabile, dipende da lui, dico io sempre, nel senso che i ragazzi hanno talento e hanno qualità come lui, poi quando uno scopre di avere il talento deve in gestirlo. realtà bisogna gestirlo e farsi un mazzo, così come si dice in gergo, perché quando hai un talento nello sport devi veramente lavorare tantissimo sul tuo talento per diventare un vero campione. Quindi i talenti a quest'età si vedono, si vede le loro qualità, vede i loro pregi, poi da lì in realtà inizia il lavoro, mentre invece il rischio che magari uno si veda già forte, pensi di essere uno dei più bravi, magari Balestra oggi qui si sente un po' fenomeno tra virgolette, e quindi se non dà il meglio di se stesso, se non si allena duramente, se non lo fa tutti i giorni, è difficile il percorso per diventare veramente un grande giocatore della nazionale, avere un sogno da perseguire. Quindi noi stiamo vedendo che ha il talento, che ha le qualità, ma questi ragazzi è importantissimo che appena scoprono questo loro talento poi si mettano in testa che c'è tantissimo lavoro da fare, tantissimo, che poi non è un vero lavoro, sacrificio. Io l'ho fatto nella mia vita. Quando hai la passione per il tuo gioco, per il tuo sport, è anche bello sudare in palestra. Andiamo avanti con la partita, ancora a servizio la Puglia, ma restituisce la palla con un altro attacco dal centro invece il Veneto, quindi adesso qui c'è una sfida tra i due giocatori di posto 3 ed è stato appunto il centrale veneto a mettere giù la palla, che ha portato a marcare il punto numero 2 sul tabellone elettronico. Esce il servizio di guardavascio, forse la Puglia un po' più sfrontata rispetto al Veneto in questo inizio di set, Franco. Sì, noto che anche nel secondo set la squadra che vince parte con più slancio, no? Anche il Veneto prima era partito meglio, i ragazzi quando vincono si caricano ad un livello e trovano, come dire, più serenità, tranquillità e slancio, come hai detto tu, e quindi partono meglio nel set seguente la vittoria. Stiamo a vedere se riescono a proseguire in questo loro stato d'animo positivo, che significa un buon gioco da tutti i punti di vista, mentre il Veneto ha patito un po' la sconfitta del set ed è partita decisamente a rilento rispetto al resto della partita. Molto contratta sicuramente, sì, in questa parte iniziale di set. Al servizio Milano, alzata verso il posto 4, che trova il muro ad impedire il passaggio. Ancora un muro che lascia la palla nel campo, 3 muri di fila
e ancora Balestra sta dimostrando le sue potenzialità non solo in attacco ma anche nel fondamentale di muro. Infatti ottimi muri della Puglia e difficoltà sul campo del Veneto, perché 3 attacchi consecutivi, tutti e 3 murati, significa anche, diciamo, non trovare soluzioni tattiche che riescano ad evitare il muro avversario. Si affida al centrale il palleggiatore del Veneto e fa bene perché Sì, dopo 3 murate sulla palla laterale ha detto certo. Aspetta un attimo che proviamo a cambiare gioco, e ha fatto bene, è stato premiato. Premiato benissimo con una palla a punto. Siamo su punteggio di 8-3 per la Puglia. Palla che era destinata all'out ma viene tenuta in gioco dal ricevitore. Non si capisce la seconda linea che fa cadere una palla abbastanza facile appoggiata in pallonetto dalla Puglia. C'è tensione, c'è nervosismo tra i ragazzi veneti. Sì, c'è, perché questa era quasi una free ball, vuol dire una palla appoggiata facile. C'è stato un errore di comunicazione, di chiamata della palla, 2 giocatori contemporaneamente si sono dati fastidio e hanno regalato il punto ai pugliesi. Passa sopra il muro l'attacco di Carta ma viene tenuto ancora. Si gioca filo rete con il palleggiatore di seconda che la mette nel campo avversario, ma viene tenuta la palla e trova un mani e fuori Nicola Mazzon. Sì, bravo il capitano Mazzon a giocare questa palla in parallela, che poi viene premiata ancora di più perché tocca la mano esterna, quindi un bel mano fuori che parte soprattutto da una sua scelta intelligente di schiacciare in quella zona. Si rifà sotto il Veneto, anche se ancora sotto per 9-4, ed ecco torna in cattedra il muro che era stato l'elemento che aveva fatto la differenza soprattutto nel primo set, e blocca il tentativo di attacco da parte della Puglia. Vediamo se questo muro torna come è stato nel primo set, perché è un fondamentale necessario per i veneti per tenere in equilibrio la partita. L'alzata del libero verso posto 2, viene tenuta la palla, è l'asta e infatti viene toccata palla, viene chiamata palla toccata dall'asta. No, secondo me qui in effetti c'è stato forse un errore arbitrale, perché l'asta, vediamo se abbiamo un replay, l'asta è stata toccata dal muro, non dalla palla. Vedi? La palla passa lontano dall'asta e il muro tocca l'asta. Se il muro tocca l'asta equivale ad una invasione. Vediamo se i 2 arbitri se hanno visto la stessa cosa oppure no. Hai perfettamente ragione, sì. Franco. Non è stata la palla a toccare l'asticella, ma è stato il muro del Veneto a muovere l'asticella. È ancora un buon occhio, Ari. No, sono stato fortunato, no, non lo so, però un po' l'intuito, l'esperienza. Mi accorgo in realtà che da quando c'è il check nella pallavolo, la pallavolo è veramente difficile da valutare nelle toccate. Devo dire che qui con i ragazzi è un po' più facile perché la palla va un po' più lenta. Ancora entriamo nella cronaca della partita, una palla molto semplice da attaccare da Cunial, una palla che era stata restituita dalla difesa della Puglia che non è riuscita a tenere nella propria metà campo, e quindi leggero recupero del Veneto, che però ancora indietro di 4 lunghezze. Siamo 10-6 in questo terzo set. Ricordiamo il primo parziale vinto dal Veneto per 25-23, pareggiato poi dalla Puglia nel secondo con il punteggio di 25-22. Ed ora è la Puglia al servizio. Palla tenuta in difesa, ricostruzione verso Milano, che però in questo momento cicca la palla che va fuori, e quindi punto al Veneto che va al servizio con Pegoraro.
continua questa parallela giocata da posto 2 verso posto 5 da parte di Leonardo Carta. La partita ancora non si sblocca, rimane la distanza tra le due formazioni. Leonardo Carta al servizio per la formazione pugliese. Bisogna dire che i centrali quando vengono serviti vanno quasi sempre a punto, Franco. Sì, giustissimo, quando c'è la ricezione perfetta, perché poi questi alzatori sono giovani appunto, quindi giocano il primo tempo quasi esclusivamente con palla perfetta vicino a rete, e quando hanno la palla perfetta vicino a rete riescono a servire bene il primo tempo, le percentuali di successo sono molto vicine al 100%. Ricezione della Puglia, un attacco molto largo di Guadagnini, alzata del libero in palleggio, e ancora lui, è ancora Riccardo Milano che toglie le castagne dal fuoco per la formazione pugliese, che adesso è avanti per 13-8. Sì, adesso sta mantenendo il vantaggio rispetto ai set precedenti. La Puglia è partita davanti e sta rimanendo davanti con un buon margine di vantaggio. Ecco, non sempre diventa facile la gestione del vantaggio, perché magari ci si lascia un po' andare proprio Sì, perché si è un po' avanti, ma in questo caso il Veneto ci mette del suo sparando un pallone molto lontano, e quindi il tecnico vediamo che chiama time out per riportare un po' di ordine. Sì, per dare un po' di ordine, dici bene, perché la squadra sta facendo una serie di non grandi errori anche in questa ultima azione, però la ricezione è lontano da rete, l'alzata è altrettanto lontana da rete, poi l'attaccante la schiaccia anche fuori, quindi la somma di piccole imprecisioni porta la squadra a subire punti, e vedremo se il Veneto riuscirà a reagire, se Rotary Roberto, il coach del Veneto, riuscirà a caricare la sua squadra, a trovare le giuste soluzioni in un momento di chiara difficoltà dei suoi ragazzi. Ecco, giusto dal tabellino gli errori messi a segno dalla Puglia è solamente uno, mentre sono 4 del Veneto, pesano molto in questo momento. Anche se guardiamo il punteggio si capisce anche lì quanto pesano gli errori in questo frangente, in questo terzo set. Intanto riprende il gioco con un attacco del Veneto da posto 4, risponde da posto 2 la Puglia, c'è un'invasione a rete. Sì, comunque Milano aveva fatto un bel pallonetto, il libero c'era arrivato ma non l'avrebbe recuperato, quindi c'è veramente un gioco di maggior qualità adesso sul campo degli azzurri pugliesi. Sono 7 le distanze, quindi 7 le lunghezze, si allunga il margine di vantaggio della Puglia, con il Veneto che sta cercando in qualche modo di superare, ma anche qui non ce la fa, e vediamo che il tecnico in questo momento chiama un doppio cambio per vedere se si riesce in qualche modo a dare una svolta e anche a dare animo un po' ai ragazzi del Veneto. Doppio cambio effettuato, in questo momento esce anche il capitano della squadra giallorossa, Nicola Mazzon. Siamo 16-8. Per la Puglia. Bellomare, come nel set precedente, anche in questo Bellomare sta mettendo un sacco in difficoltà la ricezione, è un turno lungo di battuta il suo, sì. Un'invasione sotto rete che non viene chiamata, ma si prosegue nell'azione. Palla spinta in posto 4 un po' troppo, anche una rincorsa un po' stretta rispetto a questa palla spinta. Sì, un misto anche qui, l'alzata non era perfetta, però non per questo andava attaccata sull'asta, e forse c'era una buona occasione di ricezione perfetta per dare la palla al centro a balestra.
e trova un ace il Veneto con il numero 8 Gabriele Trevisan, che va quindi a punto diretto sul sestetto della Puglia. Ancora lui che si occupa del servizio, un'altra battuta corta che mette in difficoltà la ricezione, attacco impallonetto della squadra pugliese, palla lontana da rete per un attacco efficace del Veneto, un'azione lunga chiusa in maniera perfetta dal giocatore Edoardo Cugnal del Veneto, che trova una diagonale in mezzo a un muro scomposto, trova un varco per poter mettere la palla a terra e portare la sua formazione sul punteggio di 11 per il Veneto, 16 per la Puglia in questo momento. Sì, mentre il coach Van Nicola toglie Guadagnini, che ha proprio fatto un attacco sull'asta, poi ha subito 2 ricezioni, quindi in un momento no, e prova ad inserire Cofano Gianluca al numero 9 per vedere se questo migliora la situazione, anche perché l'impressione che stia cambiando un po' l'inerzia. Il Veneto sta facendo proprio uno sforzo importante in questo momento della partita. È quello che si diceva prima, saper gestire il vantaggio. A Sì. volte c'è un calo di tensione, ma ecco, tutto quello che abbiamo detto in questo momento svanisce sull'ennesimo attacco punto di Riccardo Milano, che trova una ottima parallela da posto 2. Siamo 17-11 per la Puglia ed è lo stesso Milano che si incarica di andare alla servizio. Erroraccio, perché questa è una battuta piano, lenta e a metà rete. Se batti per trovare il punto e la palla ti va fuori di un po', va bene, hai preso un rischio, ci sta, ma quando batti piano così non puoi e non dovresti sbagliare. Eccolo qui il Cofano, appena chiamato dopo per il suo ingresso in campo, viene chiamato in attacco. È stato sfortunato perché gli non è stato uno dei migliori attacchi. E aveva anche una pallaccia da gestire. Certo. 17-13 per la Puglia, servizio il Veneto, con un'altra palla che gli viene data all'attaccante mancino della Puglia, ricostruzione da parte del Veneto su Massafeli, che non mette la palla a terra. Ancora lui in attacco, che è costretto solo una piazzata, viene fermato a muro, balestra, free ball, ricostruzione con una palla spinta, troppo spinta per il giocatore, per Cofano, difficoltà in palleggio per Ciardo. Ecco qua, ci sta il cambio. E ci sta, condivido, perché queste 2 alzate erano veramente fuori asta, imprecise, però bravo comunque numero 5, perché Ciardo Federico, perché è entrato molto bene in partita, adesso ha avuto un po' di flessione anche nelle scelte, aveva sempre la possibilità di giocare dei bei primi tempi con balestra al centro, invece ha cercato delle aperture che si sono anche rivelate imprecise, quindi ha sbagliato sia la scelta di dare la palla comunque al suo giocatore più forte, e sia poi nella scelta fatta di essere preciso nel servizio a compagno. Un'ottima scelta quella compiuta dal tecnico, che prima appunto ha fatto questo cambio, ed è stato anche un cambio decisivo, no? Nel set precedente. Sì, ha aiutato entrato, molto la sua squadra a crescere. Adesso torna Capitan Fanizza. Ricezione in difficoltà della Puglia. Bravo Milano sempre a togliere le castagne dal fuoco, perché qui da una bruttissima ricezione è stato bravo Fanizza a dare comunque una palla buona in bagher in qualche modo, e poi ancora più bravo Milano a portare a casa il punto. Siamo su 18-14 per la Puglia. Tiene la palla la difesa della squadra pugliese, una parallela
di Leonardo Carta che trova l'angolino di posto 1. Eh sì, una rasoiata, una palla proprio precisa, giocata molto bene tecnicamente. Bravo Carta. Molto bravo, molto bravo. 19-14 per la Puglia, con Cofano in battuta. La diagonale stretta del Veneto che viene però difesa. Non so se condividi, vedo palloni un pelino troppo spinti nel posto 4 con l'attaccante in difficoltà. Condivido, i palloni sono spinti e poi sono troppo lunghi, nel senso che la palla va sempre troppo laterale all'asta e gli attaccanti fanno decisamente fatica, forse o rallentare la velocità di palla o trovare una misura migliore. C'è una rincorsa un pelo più esterna perché è molto interna e quindi il pallone quasi scavalca, no? Sì, e vedi che in questo momento c'è un po' di sfiducia e il Veneto arriva perché 16-19, punto dopo punto, ha riacquistato sicurezza, tranquillità e adesso, come dicevi giustamente, c'è un vantaggio da gestire dalla Puglia che non è facile. E dai sto primo tempo, vai. Eccolo lì, preso un'altezza ha veramente avuto micidiale. tante occasioni sia Fanizza che il suo compagno, non capisco perché non danno la palla lì, perché in quegli errori che tu giustamente hai visto erano palloni dove si poteva giocare benissimo il primo tempo, che insomma è la palla migliore che ha la Puglia con Balestra. Infatti è stato importante anche questo punto per togliere quel buco di 2 punti, 3 punti subiti dalla Puglia. Veneto può solo appoggiare questa palla che era distante da rete, prova ancora Carta e ce la fa a mettere la palla a terra da posto 4 e siamo sul 21-16. E qui la situazione è decisamente favorevole, il Veneto si era avvicinato fino a 3 punti, adesso ha spinto bene la Puglia, 5 punti di vantaggio, a questo punto della partita sono importanti, continuano le difficoltà in ricezione del Veneto, vedete free ball, le stiamo a vedere, primo Vediamo dove tempo, va, no. no, niente, palla sul posto 4 per Carta. Tiene la palla la difesa pugliese che però è costretta solo ad appoggiare ed è punto del Veneto. Ecco, forse in questo momento, complice anche il vantaggio, potrebbe essere un po' più spregiudicato al centro. Probabilmente sì, ma comunque c'è tensione, vedi come le squadre una migliora, una peggiora in brevissimo tempo, comunque buona l'organizzazione dei pugliesi in campo, come buona quella dei veneti che comunque tengono duro e gli va dato merito, non lasciano andare via la Puglia che deve sempre trovare buone giocate altrimenti vengono fermati. E sulla situazione di 21-17 per la Puglia, il Veneto che va al servizio con il numero 9 Andrea Pegoraro. Un servizio che si piega le dita del ricevitore, anche qui da una situazione di difficoltà poi la Puglia riesce a venirne fuori a testa alta mettendo la palla a terra. Eh sì, da un errore in ricezione, un'alzata buona, un attacco sicuro, tranquillo, che ha trovato un altro bel punto. 22-17. Puglia in vantaggio ed è punto diretto con il servizio del capitano Alessandro Fanizza che trova il 5 anche da parte del suo tecnico ed è ancora lui che va in battuta. 23-17 e ricerca sempre lo stesso tipo di battuta sullo stesso ricevitore. Una sassata che viene presa dalla difesa, ricostruita. E questi sono i punti che smontano, vero? Sì, che pesano decisamente. Qui fai un attacco eccezionale, te lo difendono, contrattaccano e fanno punto.
ti cadono veramente le braccia e non Match c'è che ball. da pensare al prossimo set. Match ball, Set. set ball, sprecato da Fanizza che manda la palla leggermente out. 24-18, battuta nelle mani del Veneto. C'è un errore di formazione, infatti se ne accorge subito il secondo arbitro, perché non doveva essere in battuta Cunial, e se ne accorge dal tavolo e viene fischiato, e quindi Puglia avanti adesso nel conto dei set, 25-18, quindi Puglia avanti 2-7-1. Franco. È una partita in equilibrio ancora tutto sommato, anche se il bandolo della matassa l'ha trovato di più la squadra pugliese, che ha trovato un miglior gioco, una miglior organizzazione di gioco nel complesso, spreca di meno, difende qualcosa di più, non subisce più murate dal muro veneto che è il punto di forza di quella squadra. Hanno imparato i pugliesi a giocarla in un modo più intelligente, magari a volte non così decisivo, ma ha fatto la differenza. Quindi il buon gioco dell'attacco, del muro, mentre invece il Veneto deve cominciare soprattutto dalla ricezione, trovare una buona ricezione per poter giocare i suoi primi tempi e vedere anche tra i suoi uomini quali sono i migliori, perché ricordiamo che questi ragazzi hanno cominciato a giocare lunedì, hanno giocato molte partite in questa settimana, siamo a fine settimana, quindi anche un po' di turnover. C'è da vedere se nella rosa dei giocatori l'allenatore, soprattutto Veneto, perché ha fatto girare molto di più Vannicola, l'allenatore pugliese, i suoi giocatori, di quanto non abbia fatto Rotari Roberto con i veneti, abbia qualche carta da giocarsi per provare a trovare nuova energia, a trovare uno spirito di squadra che sia uno spirito che permette ai suoi di lottare come ha fatto nei primi due set, un pochino di meno in questo terzo. Quindi diciamo delle scelte da parte del palleggiatore meno azzardate, più ragionieristiche, se vogliamo dire, un gioco più ordinato, sì, più razionale, poi è però chiaro efficace. che il gioco d'attacco dipende tanto dalla ricezione, quindi lì è il punto di inizio di tutto il gioco d'attacco. Il Veneto sta subendo in quel fondamentale, non riesce poi a trasformare un buon gioco, ma comunque c'è equilibrio. Poi, come dicevamo, sono ragazzi giovani, quindi mi aspetto che ci possano essere dei cambiamenti e stiamo a vedere. La partita merita, sono i ragazzi più bravi che abbiamo in Italia, nati nel 2003, quindi stiamo parlando di sedicenni in linea di massima, sono ancora molto giovani, anche dal punto di vista fisico sono immaturi, diciamo, non hanno masse muscolari, hanno lavorato relativamente poco sulla forza, anche il fatto di essere alti, molto alti, perché anche per giocare a pallavolo ed essere eccellente, a parte il ruolo del libero, negli altri ruoli conta l'altezza, quindi sono ragazzi che hanno tanto davanti a loro per migliorarsi. Ecco, Franco, ricordavi nella intervista con il presidente Cattaneo il colpo grosso che ha fatto la federazione ingaggiando Julio Velasco come responsabile del settore giovanile maschile. Anche da lì adesso occhi puntati su di lui per vedere che cosa uscirà da questo progetto. Sì, bisogna, allora, prima cosa è un grande passo della Federazione Italiana Pallavolo, voluta da Cattaneo e da tutto il Consiglio federale compatto. Anche la fortuna che Giulio Velasco quest'anno abbia deciso di smettere di allenare, infatti noi lo vogliamo come dirigente, come direttore, come hai detto tu, del settore giovanile maschile italiano, e però ci vuole anche pazienza, perché il nostro mondo secondo me ha tante qualità
ma è anche tanto grande. L'Italia bisogna un po' conoscerla, quindi bisogna dare a Velasco il tempo di osservare, studiare, guardare, seguire durante quest'estate, e credo che il lavoro suo insieme al Consiglio federale, alle politiche, diciamo, insieme alle scelte tecniche possano essere quelle che fanno la differenza, ma anche credo abbia portato una bella energia, ottimismo, positività a un mondo, quello maschile, che è un po' in difficoltà. Non tanto, io sono ottimista e vedo veramente tante qualità nel nostro mondo maschile pallavolista italiano. Certo che bisogna spingere, bisogna crescere, bisogna far giocare i nostri giovani. Anche quest'estate abbiamo visto giovani che non sono giovani, però abbiamo la nostra nazionale maschile che sta giocando l'ultimo torneo della VNL per qualificarsi alla Final Six in Brasile, a Brasilia. Giocherà con il Canada, con la Francia e col Brasile. I ragazzi sono tutti giovani, da Sbertoli 21 anni, Cavuto 22, Lavia 19, e questi ragazzi si stanno conquistando una Final Six, non so se ce la faranno o no in questi giorni, quindi è un bellissimo segnale, perché poi i giocatori, diciamo, più navigati, da Zaitsev a Wantoregna, sono a casa, hanno iniziato la preparazione adesso, ma questa parte di ragazzi ci stanno dando buonissimi segnali. Noi quest'anno siamo focalizzati su Bari 9-11 di agosto, dove ci giocheremo la qualificazione olimpica per Tokyo 2020. Avremo un girone di 3 squadre, dove c'è Camerun, Australia, ma soprattutto la Serbia, che è il nostro vero grande avversario. Però giochiamo in casa, ce la siamo conquistata anche politicamente questa finale in casa, pensando di avere un vantaggio dal pubblico barese, che sicuramente sarà presente e sosterrà la nostra squadra, quindi quello sarà un momento topico per il mondo maschile della pallavolo italiana, perché se non si passa in Puglia poi ci sarebbe un torneo di qualificazione a gennaio, non più in Italia, molto molto più complicato, quindi non dobbiamo pensare a un dopo, bravo, dobbiamo pensare che la Serbia è una squadra forte. 7-8 mesi fa purtroppo ci ha dato una grossa lezione a Torino ai mondiali, dove abbiamo perso da loro 3-0 quando stavamo per entrare nelle prime 4. È passato un anno, vediamo come l'abbiamo digerita e come saremo bravi in questa qualificazione olimpica, senza naturalmente non rispettare la squadra africana e l'Australia. E allora rientriamo nella cronaca della partita. Nel frattempo ci troviamo sul punteggio di 4-2 per il Veneto che sta conducendo in questa prima parte del quarto set. Quarto set importante, determinante per il Veneto se vuole restare in partita, vista la situazione che vede la Puglia avanti 2-7-1 in questa finale per il primo e secondo posto. E ancora una palla messa a terra dal centrale Cosimo Balestra della Puglia. Siamo 4-3. Dicevamo set di estrema importanza per il Veneto se vuole restare aggrappato a questa finalissima della 36esima edizione delle Kinderia di Trofeo delle Regioni. In attacco con il Veneto, una ottima schiacciata viene tenuta dal libero della Puglia, non altrettanto bene per il Veneto, una free ball per la Puglia che viene data ancora al centrale ed ancora una palla a terra di Cosimo Balestra che porta la situazione in parità. Sì, la Puglia ha deciso di confermare Fanizza, il capitano regista, in campo, era stato fuori quasi 2 set. Vediamo. Attacco per il Veneto con il suo numero 4 Nicola Mazzon, che riesce a passare in mezzo alle maglie del muro pugliese e a mettere a terra questa palla che vi porta quindi in vantaggio 5-4.
Tiene il muro la palla della... Eccolo, è ancora lui. Riesce, ma si blocca il tentativo di spingere poi la palla nuovamente nel campo della Puglia. E quindi siamo in perfetta parità, 5-5 in questo terzo set. Ricordiamo Puglia avanti 2-7-1. Buono l'attacco di Boninfante tenuto però dalla difesa, ed eccolo il muro del centrale di Andrea Pegoraro che blocca il tentativo di allungo da parte della Puglia. Il Veneto adesso che è in vantaggio 6-5 e va al servizio con Boninfante. Carambola tra i giocatori di seconda linea e punto da parte del Veneto. Veneto che reagisce bene dopo la sconfitta nel terzo set, è partito veramente determinato, sta giocando in un modo diverso, con un approccio mentale molto aggressivo. Questa cosa gli sta dando ragione. Lonetto appoggiato ed è una palla spinta verso posto 5 che viene presa dalla difesa della Puglia. Ricostruzione ancora da parte del Veneto, una palla ancora tenuta in difesa dalla Puglia. Azione lunga con una serie di palle appoggiate. Ora una palla di Cunial tenuta ancora dalla Puglia. Palla affidata al posto 2 che tira una grossa bordata. Boninfante, la Puglia non riesce a tenere la palla, è stato uno scambio lungo con una serie di attacchi un po' lontani da rete, quindi sì, non era la possibilità di attaccarli molto violenti, comunque hanno attaccato sempre bene, sono stati bravi, attenti a non sbagliare, infatti alla fine nessun errore, l'ultima azione è finita sulla qualità di una giocata e non su un errore, quindi un buon gioco, perché poi quando l'azione nella pallavolo si prolunga bisogna essere molto attenti e lucidi, perché è sempre più difficile mantenere la lucidità tattica soprattutto. Ed è Carta che spedisce fuori un attacco di posto 4, allunga la formazione veneta, siamo 9-5 e ovviamente in questa situazione il tecnico pugliese richiama all'ordine i suoi ragazzi. Vediamo che sta cercando di dare in maniera anche un po' animata delle indicazioni, forse c'è bisogno anche di una scrollata, no? In questo momento, Franco. Beh sì, gli allenatori di solito alternano, no? Ci sono momenti dove gli dai una scrollata, come hai detto tu, dove cerchi di caricarli, momenti magari dove punti l'attenzione su qualche tema tattico della partita, la ricezione, l'attacco, la battuta, o magari dove cerchi di portare tranquillità. Credo che abbia fatto bene Van Nicola in questo frangente a dare una scrollata, perché i suoi, invece di partire, come dire, determinati dopo aver vinto il terzo set, quindi andare in vantaggio sul 2-1, è come se si fossero un po' seduti. Invece è ottima la partenza del Veneto, che ha detto adesso diamo tutto, e sono premiati, infatti hanno 4 punti di vantaggio già sul 9-5. Si riprende la partita con un attacco dal centro di Balestra che non manca al bersaglio, ancora una volta mette giù la palla del 9-6, una buona positività in centro da parte di questo giovane attaccante pugliese, il quale si incarica anche di andare al servizio, un servizio che è fuori ma è veramente a filo riga. Sì, vicino, ma in effetti sembra più fuori che dentro. La palla va piano, quindi sicuramente il primo arbitro ha avuto il tempo per valutarla al meglio.
Veneto al servizio, palla che viene data a Milano, che però non riesce in questo momento a scardinare un muro tecnicamente ben composto e che non dava particolari varchi. Sì, non lasciava spazio. L'equilibrio è un po' presto per dirlo, ma l'inerzia di questo set sembra portarci verso l'equilibrio, e quindi stiamo a vedere se riesce la Puglia a trovare il gioco, ma i veneti sembrano decisamente in questa fase molto più determinati, attenti e concentrati, e questa cosa li sta premiando, mentre invece si è spenta un po' la verve della Puglia, dei pugliesi. Certo. Riccardo Gatto, un bel attacco in centro che consente di avere un +6 in questo momento del Veneto. Ricostruzione da parte della Puglia, ma trova ancora il muro del Veneto. Free ball in questo momento, vediamo quale sarà la scelta del palleggiatore, che dà una palla in centro, un appoggio in pallonetto dietro al muro, e ancora lui, Riccardo Gatto, che trova un punto per la sua squadra, che va sul 13-6. Secondo time out fa bene a chiamarlo subito, perché o riesce a riprendersi adesso la Puglia, oppure il set gli scappa via, quindi il coach li richiama subito all'attenzione. Anche stavolta li sta, non dico rimproverando, non è la parola giusta, però sta cercando di farli reagire da questa bulia, da questo modo di stare in campo perdente, mi viene da dire in questo momento. Hanno gli occhi assenti, un po' fissi, così è un momento, forse il momento più basso della partita da parte loro, complice anche l'ottimo momento dei veneti e forse l'attesa, il pensiero già al fatidico decisivo tie break, che sarebbe quello che sanzionerebbe i campioni d'Italia del trofeo delle regioni Kinderia di 2019. Ecco, non dimentichiamo che anche la Puglia nel secondo set era sotto, poi è riuscita a girare la partita a suo favore, quindi non è detto che la situazione non possa cambiare. In questo momento si trova al punto per uscire da questa situazione di difficoltà, perché eravamo arrivati a questo +6 che segnava un solco tra le due formazioni. Adesso la palla è in mano al palleggiatore che va al servizio. Palla data spinta verso posto 4, che si ferma però sul muro. Cambio dalla parte opposta ed è Boninfante che riesce a trovare un varco sulla mano sinistra del giocatore di posto 4 e mette giù la palla. 14-7 per il Veneto, ed è lo stesso Boninfante che si incarica di compiere il servizio. Ricostruzione ancora del palleggiatore della Puglia, riesce a tenere alta la palla, non muore, i giocatori si danno da fare in difesa. Una palla molto spinta verso posto 4, ottima la difesa del libero. Viene chiamata una palla che forse non era invasione di piede ma di petto sulla parte bassa del nastro. Ma mi sa che l'arbitro ha visto bene, vediamo la regia. Il piede non era tutto il piede di là. No. Però insomma è un episodio di questa partita. È fuori, è il primo attacco fuori dal centro di Bellomare. Qua come dici tu, può sempre succedere di tutto, questo nella pallavolo l'ho visto e succederà sempre. È uno sport come il tennis molto mentale, sembra che la partita vada in un senso, poi improvvisamente cambia tutto, però insomma, l'inerzia, l'impostazione, quello che vediamo qui dal campo e cerchiamo di trasmettervi a casa, è proprio un momento positivo della squadra veneta e una difficoltà pugliese. Vediamo se riesce ad uscirne. È chiaro che i
punti diventano sempre di più, 8, ed è complicato rimontarli, ma non impossibile. Si riprende con una palla che non viene tenuta dalla ricezione, va a filo rete e ci pensa Alessandro Bellomare a chiudere con un muro, chiudere quindi con un muro il pallone che ritorna verso il suo campo. 16-9 a favore del Veneto. Leonardo Carta al servizio. La palla leggermente bassa per il giocatore centrale del Veneto, Riccardo Gatto, che comunque riesce a uscire da questa situazione di difficoltà e appoggiare una palla corta in centro che non viene tenuta dalla difesa della squadra pugliese. 17-9 per la formazione veneta, che spinge veramente molto sull'acceleratore. Parte centrale del set forse determinata da qualche errore di troppo, quindi punti diretti con errori da parte della Puglia. Ancora servizio Veneto, si fa trovare sul posto il libero sull'attacco della Puglia. Palla restituita, rimessa una free ball nel campo veneto, palla sul muro, ci arriva però il libero. Difesa il da libero parte sta facendo veramente i miracoli. È un giocoliere azione. in questo momento. E si chiude qui l'azione, però da sottolineare Gabriele Laurenzano, che veramente ha fatto di tutto. Questa azione è stato fantastico, infatti è lì che prende fiato a, direi, almeno 3 difese di grande difficoltà, ha recuperato 3 palloni eccezionali, veramente bravo, complimenti. Segno però che la squadra pugliese c'è, non ha mollato. No, è presente a sprazzi, sta aspettando di trovare il meglio, stiamo a vedere. La palla, la partita ha anche rallentato il ritmo. Adesso si cerca di recuperare un po' di fiato, trovando il punto del campo dove portare un po' l'asciugatura. Un po' di furbizia. Qui dentro c'è anche un po' caldo, sono giornate caldissime, quindi il sudore bagna il campo bagnato è pericoloso, si scivola. Cunial, battuta molto potente, riesce a tenerla, sembrava fosse riuscito a riportarla di qua dell'asta. Non lo so, da questa posizione vediamo la palla aveva aiuta. una traiettoria molto sopra l'asta, quindi mi sento che gli arbitri possano avere deciso per il meglio. Vediamo cosa ci dice la regia. Vediamo se si vede. Primo vedete che la palla deve passare esternamente, quindi alla sinistra dell'asticella. In realtà è passata molto vicina sopra, e quello che conta poi è quello che vediamo in campo, e di nuovo il Veneto mette un gran bel ace. Siamo 20-9, veramente mai successo dall'inizio della partita che ci fossero 10 punti di vantaggio. E continua la sua riga leggermente fuori di pochissimo, molto però poco. un bel servizio. Questo è l'errore che vale la pena fare quando uno cerca il punto, perché per pochi centimetri non riusciva a trovare un punto a trovare il punto Zanovello. Allora Bellomare al servizio, in difficoltà il Veneto in ricezione, che deve solo appoggiare la palla. Ricostruzione, si affida di nuovo al centrale, a Cosimo Balestra, che mette giù un'altra palla, l'ennesima palla da posto 3. Il divario è veramente tanto tra le due squadre, ma la Puglia non è mai doma.
brutto errore però adesso di Bello Mare in una fase di tentativo di rientrare in gara, una palla che si ferma sulla rete. 21-11 in questo quarto set, 2-1 per la Puglia. Ancora un errore al servizio, un momento di vuoto delle due squadre. Ah sì, perché un po' è scontato il risultato, quindi tutte e due le squadre stanno pensando al prossimo set, al tie break, quindi c'è un po' di stanca, due errori clamorosi perché hanno battuto sotto la metà della rete. Di fatto si cerca battute eccezionali perché potrebbero essere quelle che ti fanno fare una rimonta, però poi di fatto è un po' una ricerca disperata di una soluzione, di recuperare un set che è decisamente segnato. A servizio Luca Susco, scusate, Nicola Zanovello, scusate, lui al servizio, riesce a tenere la palla col palleggio ad una mano Fanizza, la palla che era indirizzata verso l'altro campo riesce a bloccarla con un palleggio in sospensione ad una mano. Ci troviamo 22-13. Spinta una palla verso posto 4, Boninfante non riesce a metterla a terra. Ci prova Milano ma anche lui non va. Ed è il centro, ancora una palla in centro di Fanizza che si affida al suo compagno di squadra, al centrale Cosimo Balestra, che mette giù la palla del 22-14. Ace. Perché poi le partite non finiscono da sole, cioè bisogna arrivarci al vincerle, 25, bisogna arrivarci, non è che si basta per il Veneto anche se hai 11 punti di vantaggio, ma un errore che si fa anche ad alto livello. A volte quando sei avanti dici vabbè adesso finirà in qualche modo, invece a pallavolo non è così come a tennis. Non sono giochi a tempo come magari succede nel basket e nel calcio, fai un po' di melina, rallenti il gioco, aspetti, se sei in vantaggio la partita finisce e vinci. Nel nostro sport bisogna farli i punti, quindi ci vuole attenzione, concentrazione anche quando sei nettamente avanti. Ecco una fase attendista potremmo dire del Veneto che sta aspettando l'errore dell'avversario che però in questo momento non arriva. Perché comunque i pugliesi non stanno regalando il set. Ed è ancora al servizio la Puglia con Luca Paglialunga. Altro errore in ricezione del Veneto, un break di 4 punti della Puglia che si porta quindi a -6, sempre Paglialunga a servizio. Buono adesso la ricezione, una palla spinta verso posto 4 ed un muro che cade in campo. 22-17. Il Veneto non riesce a trovare la zampata decisiva per andare in battuta e uscire da questo momento di blackout del quarto set, nonostante il vantaggio. Ed eccolo qui il punto, la palla messa a terra da Massafeli che dà il 23esimo punto al Veneto e sblocca una situazione per i giallorossi che incominciava a farsi un pelino pesante nonostante il vantaggio accumulato fino ad ora. Adesso per Massafeli che va al servizio, palla che si arrampica sul nastro e cade nel campo pugliese. E siamo quindi al 24-17, set ball per la formazione veneta con Massafeli che
va al servizio, Jean Flot per lui. Veneto che ha la possibilità di chiudere il set, ma ancora non ce la fa. Un appoggio bruttissimo e in questo momento veramente peccato che l'azione si sia chiusa in questo modo. Franco, 2 set pari e adesso si decide tutto in questo quinto e decisivo set. Non ci poteva essere modo migliore di chiudere questa finale per il primo e secondo posto con una partita molto combattuta. Molto combattuta, molto equilibrata. Arriviamo dopo una settimana di torneo, le due squadre si giocano tutto in un quarto d'ora, perché è un tie break a 15, chiaramente velocissimo, però è meritato per quello che vediamo sul campo. Abbiamo visto due squadre, a parte qualche momento, adesso la Puglia dopo un po' ha mollato, però sono due squadre che si equivalgono, quindi sono curioso di scoprire quale squadra porterà a casa il titolo delle Kinderiadi qui in Friuli Venezia Giulia del 2019 in questo momento. E chiaramente c'è un po' di stanchezza, però credo che la motivazione, la volontà di raggiungere questo obiettivo ci sia su tutti e due i campi, e quello che fa vincere le squadre sono le qualità, quindi le qualità del Veneto. Vediamo se riuscirà a ritrovare il suo muro, che secondo me è stato sempre la sua qualità maggiore. Dall'altra la Puglia, soprattutto nelle buone difese, nel contrattacco, ha fatto vedere il meglio di sé, quindi stiamo a vedere. Poi ci vorrà tutto, perché la battuta, la ricezione, tutto quanto, e poi vedere anche il tema delle scelte degli allenatori su chi vorranno puntare. Però è chiaro che se arrivi a un tie break come questo punti al meglio del meglio che hai nella tua rosa. C'è da dire anche, Franco, che la Puglia, nonostante fosse in svantaggio, è voluta rimanere aggrappata alla partita in modo tale che immagino possa partire col piede giusto nel quinto set, perché non c'è cosa peggiore che essere in svantaggio e lasciarsi andare, e invece sono voluti restare in partita proprio per prepararsi alla via di questo quinto e decisivo set che assegnerà il titolo alla squadra che saprà essere più coraggiosa e più sfrontata appunto in questa fase finale. Sì, hai ragione, quegli ultimi punti della Puglia gli hanno ridato fiducia, gli hanno ridato presenza, quindi credo che partano veramente alla pari, e sono d'accordo con te che vincerà la squadra con più coraggio, con più mentalità, con più determinazione, con più sfrontatezza, nel senso sono giovani, il tema è che chiaramente sentono la pressione anche loro, e la pressione a 16 anni la senti tanto, quindi vedremo come verrà fuori il loro coraggio, la loro volontà, scelta di dare il meglio di sé, che c'è sicuramente, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il farlo sul campo, e non è semplice per nessuno a nessun livello. Ecco il fischio. Ecco le squadre che quindi rientrano in campo per questo quinto e decisivo set della finale primo e secondo posto della 36esima edizione delle Kinderiadi Trofeo delle Regioni, in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro, ma ricordiamo anche gli altri campi di gara durante il torneo, che sono stati quello di Latisana, Rivignano, Teor e San Giorgio di Nogaro, soprattutto nella giornata di ieri. Trofeo delle Regioni che appunto abbiamo detto è tornato in Friuli Venezia Giulia dopo 10 anni di nuovo a Lignano, e anche questo significa aver premiato nuovamente questo territorio dove la pallavolo sta crescendo molto, sul quale vengono puntati gli occhi anche della federazione regionale. Assolutamente sì, è stata una scelta coraggiosa quella del Friuli Venezia Giulia, di Alessandro Michelli, di candidarsi per l'organizzazione di questo evento non facile, perché 500 atleti tra maschi e femmine presenti qui in Friuli Venezia Giulia a Lignano Sabbiadoro hanno giocato su 4 palazzetti, 2 a Lignano e 2 fuori a Latisana e Rivignano Teor, quindi è
è stata premiata, tra l'altro sono arrivate più di 2000 persone, quindi un valore anche turistico per certo. la nostra regione, perché io sono friulano di Udine, e poi anche una contaminazione nel nostro territorio in Friuli, affinché sempre più ragazzi si appassionino allo sport della pallavolo. Abbiamo una buona qualità di pallavolo in Friuli Venezia Giulia, con una squadra maschile e femminile in A2, quindi un buon livello. Potremmo lavorare proprio sui numeri, come ne parlava prima il presidente Alessandro, sulla quantità, sul reclutamento. Ci saranno anche gli europei under 16 a Trieste tra un po', quindi una regione attiva nelle politiche, nel portare qui degli eventi che ci auguriamo tutti possano servire a far crescere le società, a far crescere il territorio. Sicuramente questo è stato un evento eccezionale portato in Friuli e credo che insomma, il risultato sia ottimo e la federazione è contenta di come sono andate le cose. Poi si poteva fare alcune cose meglio, però Si può qui sempre fare gli meglio, eventi però, sono, certo. cioè i palazzetti, anche questo palazzetto, anche avere tutti i ragazzi a dormire, insomma ci sono tanti valori in una bellissima regione come il Friuli Venezia Giulia. Allora rientriamo nella cronaca di questo quinto set, siamo sul punteggio di 2-1 per il Veneto, un attacco dal centro dell'implacabile Balestra che mette giù la palla che porta alla parità tra le due squadre 2-2 in questa quinta e decisiva frazione che vede di fronte Puglia e Veneto per la finale primo e secondo posto del trofeo delle regioni. Va in rete il servizio del numero 11 Riccardo Milano della formazione pugliese e ora cambio di direzione della battuta con il numero 7 Edoardo Cunial, palla che si ferma sul nastro e poi va nel campo avversario. Ricostruzione della formazione veneta con una palla data in posto 4, viene fischiato una invasione a rete da parte dell'attaccante del Veneto e quindi 3-3. Sì. Tra l'altro nel campo veneto proprio Paglialunga che va a battere, ha sostituito Carta che secondo me forse ha qualche problema perché aveva giocato bene, è stata una scelta del suo coach di mettere in campo, adesso trova un ace. Devo dire che ha cambiato molto di più Van Nicola Diego, il coach pugliese, di quanto non abbia fatto Rotary Roberto, il coach veneto. Stiamo a vedere se questo lo premierà. Allora 4-3, la palla data in centro molto alta che viene presa dalla difesa, ecco manca la palla in attacco Balestra, non c'è intesa con il suo palleggiatore. Ma in effetti è un'eccezione perché loro due hanno fatto vedere le cose migliori. È stato un errore un po' strano, non saprei neanche a chi imputarlo perché tutte e due ci hanno messo del loro. D'altro canto avevamo detto Franco, qui probabilmente vince chi osa di più e sì. Si è usato, purtroppo in questa fase non è andato a buon fine. Però ha fatto bene. Io sono dell'idea che si debba usare, quindi se hai un punto di forza, anche se è un po' più complicato, è giusto spingere sulle proprie qualità. Errore al servizio del Veneto che porta la Puglia a siglare il quinto punto, quindi 5-5 si va avanti testa a testa in questa parte iniziale del quinto e decisivo set che ricordiamo si gioca al 15. Palla che viaggia verso il campo avversario, la Puglia non riesce a approfittare di questo regalo. Il Veneto è sfortunato perché la palla tocca il nastro, allunga la traiettoria e manda la palla fuori di pochi centimetri. Vedete, non era giocata male la diagonale, ma aver toccato era proprio sotto l'arbitro, quindi veramente fuori di poco, anche un po' sfortunata. Cosimo Balestra al servizio, palla data verso posto 4 a Boninfante, va ancora la Puglia,
si affida il palleggiatore veneto al posto 4 Nicola Mazzon, che viene però bloccato dal muro, e quindi 7-5 si ribalta la situazione. La Puglia è in vantaggio in questa parte centrale del set. Tra l'altro un tema che è strano, ma in effetti si fa poche volte, è il tema tattico della scelta di giocare con due alzatori, perché il Veneto gioca con Boninfante alzatore quando è in seconda linea e con Guardavascio quando è in seconda linea, quindi i due alzatori fanno anche gli attaccanti. Si vede che, perché poi a quest'età dipende dalla selezione, quindi cerchi di fare i migliori atleti. È una scelta un po' anomala dal punto di vista tattico, però è una scelta che funziona. Il Veneto sta giocando così da un po', evidentemente è il meglio che hanno in questa annata, perché poi questi tornei si fanno sull'anno di nascita, però particolare questa scelta di giocare col modulo a due alzatori. E nella palla, una palla presa molto alta dall'attaccante numero 9 del Veneto, che riesce comunque, Andrea Pegoraro, a mettere la palla dall'altra parte in maniera un po' fortunosa e cade. Siamo 7-6 per la Puglia. Puglia che va in attacco con uno dei suoi migliori attaccanti, Riccardo Milano. Si va al cambio campo sul punteggio di 8-6 per la Puglia. Mini break quindi della formazione azzurra, e adesso si entra nel vivo di questa parte finale del quinto e decisivo set, che assegnerà il titolo di regione campione d'Italia alle Kinderriadi, e si ripartirà con la Puglia al servizio, con palla che viene affidata da Alessandro Fanizza. Palla spinta verso posto 2, la palla si infila tra i due giocatori a muro, c'era un piccolo spazio ed è proprio lì che la palla è andata a finire. Vediamo anche dal replay, muro aperto, il centrale Bellomare non è riuscito a stringere verso posto 4, il pallone è passato proprio in mezzo ai due giocatori. De Boninfante che va al servizio. Ancora punto di Milano. Il bomber è veramente quello che ha attaccato più di tutti in questa partita, e anche adesso Fanizza nelle palle dubbie si sta affidando a lui moltissimo. Stiamo arrivando ai momenti decisivi, vediamo come reagiranno questi ragazzi. Palla tenuta dal Veneto in ricezione, alzata verso posto 4, un po' staccata da rete, una palla staccata sulla quale poco può fare l'attaccante Zanovello, e quindi così si affida a un cambio il tecnico del Veneto. Siamo 7-10, 17 a favore della Puglia. Al servizio con Leonardo Carta. Palla lunga che trova quasi impreparato la ricezione del Veneto. Palla smorzata dal muro. Sono ancora i muri che fanno la differenza in questo momento, che riescono a contenere gli attacchi degli avversari, ed è sul muro che si ferma l'attacco da posto 2.
3 attacchi, 3 palle murate, di cui la terza però in campo. Sì, sta giocando meglio la Puglia in questa fase, proprio nella fase riesce a difendere, a limitare, a rigiocare tante volte, dalla fine ha ragione. 4 punti di vantaggio, 7-11, arrivare a 15 è un bel vantaggio, non è tanto perché può esserci sicuramente un ritorno di fiamma del Veneto, però un buon momento per la Puglia, vediamo se riesce ad approfittarne oppure se riesce il Veneto ad avere un colpo di reni per riportarsi in vantaggio e per riuscire a portare a casa questo titolo delle Kinderia di Alignano Sabbiadoro. E allora si rientra in campo dopo il time out chiamato dal tecnico veneto. Siamo sul punteggio di 11-7 per la Puglia, che va ancora al servizio con Leonardo Carta. Una palla che viene giocata sulle mani del centrale Alessandro Bellomare, che non riesce in questo momento a trattenere la palla, quindi mani fuori, giocato dal Veneto. Gli vale l'8° punto di questo quinto set. Ed è la Puglia che ha la palla del 12 che va a filo riga. Sì, questa è una bella azione, bravo Fanizza ad aprire il gioco, sta cercando Milano fondamentalmente, il terminale offensivo pugliese, lui lo ha liberato abbastanza bene, infatti si arrabbia al coach veneto perché voleva che il suo muro andasse già lì, perché un po' si legge il gioco. Bisogna andare un po' in opzione in questo Sì. caso sull'attacco. Ed eccolo lì il muro di Cosimo Balestra che Sfrutta allunga i tutta suoi la sua artigli. altezza, esatto, i suoi artigli arrivano là in cielo ad arpionare questa palla, a fermare questo pallonetto. Siamo 13-8. 13-8 ed è Bellomare che va al servizio. Ancora verso posto 2 l'attacco che viene tenuto. Finizia va verso il posto 4 con l'attacco che viene portato dalla banda da Luca Paglialunga e siamo... Paglialunga è entrato nel quarto set e anche lui ha fatto la differenza, ha dato la sua spinta a porta alla squadra. Andiamo a vedere match ball. Primo match ball. Vediamo al servizio Alessandro Bellomare, palla molto lunga. Una palla molto agitata questa, non vorrei che avesse guardato il tabellone troppo e poi gli è scappato un colpo. Primo match ball che se ne va, adesso al servizio Matteo Boninfante. Vediamo che Finizza porta calma tra i suoi compagni. Boninfante al servizio, 14-9. C'è il secondo arbitro che parla con il tavolo, tutto è ok, parte il fischio dell'arbitro. Finizza, esagera nel tentativo di trovare il suo top scorer per dargli l'ultima palla, la palla va nel campo avversario e il Veneto il primo tocco a gioco facile e mette giù la palla. Prende un po' di tempo la Puglia chiamando formazione. Da segnalare questa battuta di Boninfante, battuta veramente efficace, senza tanta paura, sì, nonostante sì, il punteggio del tabellone. Time out intanto, ci si gioca tutte le carte. Adesso si gioca anche un po' sui nervi, no? Sicuramente. Questi sono proprio time out, un po' sui nervi, un po' sul dare tranquillità alla propria squadra, perché poi la paura di vincere è un qualcosa che l'abbiamo visto in quel servizio esageratamente sbagliato, in un'alzata che è andata a finire nell'altro campo.
errori che denotano insomma un momento delicato. Quando ti accorgi di avere la partita in mano, a volte ti viene un po' il braccino ed è proprio definita paura di vincere, per cui rischi un po' e quindi l'allenatore chiama subito un time out, e stavolta il time out è stato fatto col sorriso. Vediamo cosa esce dalle mani di Bonifante in questo servizio. Ancora un'ottima palla che viene bloccata da Cunial. Sì, una palla che stava andando dall'altra parte. Sì, bravo Boninfante, ma bravo anche Cunial, perché questa palla è arrivata velocissima verso la rete, è stato bravo con un tocco netto a colpirla bene senza toccare la rete, quindi un'altra chance per il Veneto per tenere aperta la partita. Veramente 3 botte in battuta, le ultime 3 palle di Mattia Boninfante, che senza timore reverenziale ha tirato a tutto braccio la palla al servizio. E lo fa anche adesso e trova un altro punto diretto. È veramente un finale grande, con grande emozione. Sì, bellissima, perché poi c'è molto merito devo dire, del Veneto, anche se Boninfante sta facendo veramente la differenza. Un altro time out e fa bene, perché comunque il time out è anche un momento per interrompere la serie del battitore, per togliergli un po' quel momento positivo che sta vivendo. È sempre più difficile tornare a battere bene dopo che ti hanno chiamato un time out. È sempre la fase delicata, no? Rientrare con il servizio in mano. Ha un significato proprio tecnico, nel senso è una interferenza che si cerca di mettere nella testa del battitore, perché se tu lo fermi un minuto lui si mette lì, pensa, e poi non è facile tornare sulla serie di prima. Vediamo se Boninfante avrà le qualità per farlo. Dopo 4 bordate vediamo che cosa decide di fare adesso Boninfante sulla quinta battuta. Va ancora a pieno braccio ed è ancora una palla che non viene sfruttata dal Veneto. Free ball, viene data in centro, si rigioca ancora, palla spinta verso posto 4, palla muro fuori e da -5 siamo arrivati a -1. Veramente un finale al cardiopalma in questo quinto set. Imprevedibile, bellissimo, questa partita ci ha regalato un sacco di emozioni, un sacco di momenti veramente belli ed emozionanti e di qualità tecnica. Adesso fino alla fine, perché non ci sono più time out, quindi si deve giocare fino alla fine. Palla che viene difesa e solo appoggiata dal Veneto. Free ball per la Puglia, che ha la palla in mano per chiudere il set. Una palla spinta ma che viene ancora rigiocata verso posto 2. Grande coraggio dalle due squadre. Ecco la palla ed è proprio lui, Matteo Balestra, che mette giù la palla del titolo per la Puglia. 15-13 si chiude questo quinto e decisivo set del trofeo delle regioni. Franco. Bellissima partita, complimenti ai pugliesi, bravi, hanno fatto qualcosa di più, ma grandissimi complimenti al Veneto, che hanno lottato fino all'ultima palla. C'è gioia da una parte, lacrime dall'altra, ma soprattutto emozioni, soprattutto bellezza di gioco, di tutto, che vanno, come dire, a mettere la ciliegina sulla torta di una bellissima Kingheria del trofeo delle regioni svolto quest'anno qui in Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo visto un ottimo livello tecnico, 500 ragazzi a giocare, 42 squadre, veramente una bellissima manifestazione che non poteva che finire in questo magnifico modo. Quindi grazie promosso a tutti. Friuli Venezia Giulia. Non dimentichiamo gli europei che adesso ci saranno. E adesso ci saranno gli europei femminili a Trieste, un'altra bellissima manifestazione che faremo insieme alla Croazia, quindi un altro momento dove la Federazione Italiana Centrale sarà presente insieme alla Federazione Territoriale del Friuli Venezia Giulia, quindi possiamo dire che la pallavolo che conta è bella anche perché giovanile, a mio modo di vedere, c'è qui in Friuli. Tra l'altro
grande sforzo organizzativo, ma bisogna dire che ci sono anche strutture di prim'ordine che consentono di avere manifestazioni di questo tipo. Non dimentichiamoci i mondiali del 2010 e del 2014 che si sono disputati entrambi in Friuli Venezia Giulia con alcuni gironi. No, l'impiantistica è eccellente, l'abbiamo vista qui a Lignano Sabbiadoro, ma anche Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia hanno impianti di qualità per giocare eventi come questi e soprattutto eventi giovanili che, come abbiamo detto, portano freschezza, portano questi ragazzi che Lignano non se la dimenticheranno più, perché sono momenti molto belli dell'adolescenza, ma anche i tantissimi genitori, perché più di 2000 persone sono venute per questo evento e probabilmente tantissime verranno per gli europei femminili di Trieste, quindi sono momenti che vale veramente la pena di organizzare. Alessandro Micheli, il presidente del Friuli Venezia Giulia, è stato bravo a cogliere l'opportunità di portare qui questi bei momenti. Intanto vediamo le lacrime di gioia dei ragazzi pugliesi che quindi si confermano come vittoriosi in questo torneo delle regioni, trofeo delle regioni Kinder Iadi, 36esima edizione. Una grande gioia, una grande esultanza di questi ragazzi che hanno lottato fino alla fine, anche se appunto abbiamo detto i veneti non si sono demoralizzati e li hanno portati quasi ad arrivare alla fine di questa partita senza lasciare nulla di scontato, e che hanno avuto nelle mani del palleggiatore di Mattia Boninfante, del loro numero 5, 5 palloni veramente spediti molto forti in un momento topico della partita. A ribaltare la partita perché ha battuto veramente in modo magnifico, era sul 14-9, quindi sembrava un set, una partita finita, invece l'ha portata fino al 14-13, solo lì è venuto fuori il guizzo ed è finito con la giocata di Balestra, che forse è il giocatore più decisivo, più importante. Poi è un centrale, non incide moltissimo, ma quando ha la palla fa veramente la differenza. Ma i giocatori buoni qui erano tanti, erano diversi, perché ha giocato bene anche Cunial del Veneto, anche Gatto mi è piaciuto, e poi anche questa formula Boninfante Guardavascio dei due palleggiatori ha funzionato bene, perché quando perdi 15-13 al quinto vuol dire che pareggi, diciamo, quindi esatto. La qualità di gioco alla fine stata due ottima. palloni che hanno fatto la differenza. Comunque Veneto che se ne esce con un primo posto nel settore femminile e un secondo posto nel settore maschile. Questo significa che anche in questa regione, che è a noi confinante, c'è un'ottima qualità e un ottimo lavoro tecnico. Sicuramente c'è scuola, c'è cultura, perché cultura vuol dire tecnici di qualità, tecnici capaci, che vengono da tutto quello che c'è stato, perché anche la Sisley a Treviso, che a suo tempo lavorò tanto sul settore giovanile, ha lasciato un'impronta sul territorio. Ci sono ottimi allenatori, anche Barbon, che adesso è nelle nostre nazionali giovanili, nasce da quell'area lì, anche le politiche territoriali, insomma il Veneto ha veramente una grandissima tradizione e grandissima qualità, e come dici tu si vede proprio nei risultati. Due squadre comunque, la femminile ha vinto, la maschile è arrivata seconda, quindi ha vinto lo stesso, grande qualità del Veneto. E intanto vediamo che si sta approssimando la cerimonia di premiazione, è stato sistemato il podio e in campo stanno entrando le squadre che verranno premiate. E quindi noi andiamo avanti con la diretta. Vediamo il podio, ecco, in questo momento è stato tirato fuori e stanno arrivando gli atleti che parteciperanno alla cerimonia di premiazione. Ricordiamo il Veneto che ha vinto contro il Lazio, finale primo e secondo posto in la finale femminile, mentre la Puglia, che in una partita molto spettacolare soprattutto nel quinto set ha avuto la meglio sulla formazione
del Veneto, appunto col punteggio di 3-2. Intanto vediamo anche il presidente federale Cattaneo che si sta apprestando ad andare verso la zona podio per la cerimonia di premiazione, sicuramente una cosa molto sentita anche per tutti questi ragazzi che per 5 giorni hanno trasferito armi e bagagli in quel di Lignano per partecipare a questa manifestazione. Ecco, vediamo ancora la gioia dei ragazzi pugliesi. Franco, ma tu li hai giocate in manifestazioni di questo tipo? Ai miei tempi non c'erano ancora. Io giocavo giochi della gioventù, giocavo altre manifestazioni belle, importanti, ma non c'erano ancora queste manifestazioni che sono cresciute veramente tanto nel tempo e sono una gran bella opportunità sia per i ragazzi ma anche per i tecnici, perché qua i tecnici possono assolutamente incontrarsi tra di loro, possono contaminarsi, possono, come dire, parlare di come migliorare la pallavolo sul loro territorio, quindi è un momento decisamente importante per tutti i territori. Quindi... Sicuramente, anche perché è un momento di crescita di questi ragazzi che si confrontano e quindi hanno la possibilità anche sotto il profilo umano di vivere 5 giorni stretti solo di pallavolo, quindi per loro è un'esperienza assolutamente importante e fondamentale. Ed è quindi adesso vediamo gli abbracci ancora in mezzo al campo tra l'allenatore e anche genitori, amici, parenti che hanno seguito e sono venuti da lontano per stare vicino ai propri figli e a sostenere questi ragazzi in questa pedalata, in questa maratona che li ha visti impegnati in 5 giornate di gare. Giornate di gare che abbiamo detto si sono svolte tra i palazzetti dello sport di Lignano. Questo che vedete adesso è stato allestito un campo unico, ma qui durante la gara erano stati messi due campi. Vediamo che ci sta raggiungendo, dovrebbe essere qui, eccolo qui, gli passiamo il microfono e cuffia al presidente della Puglia. Allora, una grandissima partita, una bellissima partita che dall'esito tutt'altro che scontato, lo abbiamo capito dal quinto set, quando praticamente era chiuso, il Veneto l'ha tenuta viva. C'è stata una grandissima soddisfazione da parte della Puglia alla fine portare a casa questo trofeo. Decisamente, intanto è il nostro secondo titolo e già per questo è una grandissima soddisfazione, seconda finale consecutiva. Sì, una partita interminabile, forse non bellissima tecnicamente ma dal pathos assoluto. 14-8 pensavamo di aver chiuso, invece si è dovuto soffrire fino alla fine. Questo è un progetto che parte da lontano, sono 2 anni che siamo partiti con questo progetto sul territorio, 2 anni con la Boy League, con 7-8 società del territorio che hanno formato questo gruppo. In questi 2 anni abbiamo lavorato e oggi raccogliamo i frutti, spero meritatamente almeno. Non solo ultimi 2 anni, ne parlavamo con Franco Bertoli, la Puglia è una buona scuola, un punto di riferimento a livello nazionale per tutto il movimento pallavolistico italiano. Si sta lavorando veramente molto bene e si sta scommettendo sul settore giovanile, che forse è la scommessa più difficile da fare. Decisamente, perché è quello che dà meno apparenza al dirigente di società in genere. È chiaro che noi abbiamo la fortuna di avere una società che da un po' di anni ha scommesso pesantemente, parlo della New Mater Volley Castellana, della Mater Domini Volley Castellana ovviamente, che ha voluto scommettere su questo settore giovanile. Noi abbiamo fatto del nostro con il CQR, indubbiamente Vincenzo Fanizza conta tanto per noi, il suo apporto è sempre stato fondamentale, oggi anche dall'esterno, quindi bene così, sono molto felice, veramente sono emozionatissimo. Presidente, dica la verità, se l'aspettava una finale così, con la Puglia di nuovo in finale e una partita così?
le dico la verità certo. assoluta, sapevamo di poterci meritare la finale e non pensavo che sarebbe stata così dura, francamente, la finale. Ma anche in semifinale è stata molto dura. Anche la con il semifinale Trentino è stata una dura bella perché partita. il Trentino ha giocato veramente bene, con delle potenzialità importanti assolutamente. Noi non abbiamo un grossissimo giocatore, abbiamo un gioco di squadra rispetto agli altri, forse abbiamo una panchina un pochino più lunga rispetto alle altre rappresentative, però insomma ecco, noi ci contavamo di arrivare in finale. Si sono viste delle buone individualità, però possono far ben sperare per il futuro. Sì, tra l'altro noi avevamo due ragazzi più piccoli di un anno titolari in formazione, tra cui il palleggiatore, un centrale, un laterale, 3 quindi. Sì, sono viste delle buone individualità da una parte e dall'altra. È un buon viatico per il futuro di questa federazione. Diciamo anche 2 parole sul femminile però. Sul femminile della Puglia? Certo. Noi abbiamo fatto un exploit eccezionale lo scorso anno arrivando quarti, perdendo una semifinale ai vantaggi contro il Piemonte. Quest'anno siamo un po' tornati al nostro alveo purtroppo naturale, non riusciamo, nonostante tanti numeri, non riusciamo a sviluppare qualità purtroppo, continuiamo a non farlo. Continuiamo, e io me ne faccio colpa, responsabilità, continuiamo a non trovare il perché di questo, continueremo a studiare, continueremo a cercare di far crescere il valore medio delle nostre rappresentative, delle nostre squadre, nella speranza che si possa tornare a giocare bene anche nel femminile. Allora Presidente, la lascio andare alla cerimonia di premiazione. Grazie a lei. Grazie. E passiamo dal Presidente della Puglia a quello del Veneto. Allora, Veneto che è arrivato in finale con ben 2 squadre, ci giriamo di là che abbiamo la camera a favore. Veneto che è arrivato in finale con 2 squadre, gioia per la femminile, non possiamo dire dolori per la maschile per come si è conclusa la partita. Comunque un grande livello di gioco da parte del Veneto che è riuscito a mettere in campo 2 squadre veramente, veramente eccezionali. Beh, sicuramente arrivare sia col maschile che col femminile alle finali è sempre un grande risultato, poi col femminile è andata benissimo, è andata bene anche col maschile perché insomma perdere al quinto set per 2 punti, siamo lì, siamo stati lì, onore ai vincitori, però non abbiamo demeritato anche noi e quindi siamo più che soddisfatti per l'esito di questo trofeo delle regioni. Ricordiamo che il maschile arrivava dal Pool B perché dopo i risultati dello scorso anno siamo partiti proprio direi quasi da zero e da zero siamo arrivati in finale. Siamo contentissimi. Quindi è come se fosse una vittoria. È come fosse una vittoria, quello sì. Ricordiamo anche il percorso della femminile che poi ha vinto il trofeo delle regioni. Lo scontro contro la Lombardia era una partita assolutamente non scritta, anzi forse i favori del pronostico andavano più verso la Lombardia. Qual è stato l'elemento fondamentale che vi ha consentito di portare a casa la vittoria e di arrivare poi in finale? Gli elementi sono tanti, però io credo, almeno dalle esperienze fatte negli ultimi anni, che quello che dà quel qualcosa in più è il gruppo, la squadra. Tante volte ci troviamo con atleti e atlete di livello, brave, ma giocano e pensano solo a giocare da sole. Qui abbiamo avuto 2 squadre, il maschile e il femminile, veramente squadra con la S maiuscola. E questo fa la grande differenza perché quando si è squadra si riesce ad ottenere tanti risultati. E se lo ha visto soprattutto nel Veneto che nella parte finale, nonostante fosse sotto di 5 punti in un tie break, è riuscito attraverso anche Bonifante a tenere questo è senz'altro l'esempio di squadra perché non hanno mollato fino alla fine e ci mancava poco, insomma. Faccio anche lei la domanda che ho fatto al suo collega presidente, se l'aspettava di poter arrivare a questo livello, forse non tanto con i maschi che erano partiti dalla Pool B ma con le donne. Ma pensavamo di fare bene, sinceramente poi non metti in previsione di arrivare alle finali perché è sempre, devi vedere un po' il percorso che viene fatto durante il trofeo, però eravamo fiduciosi di far bene, poi di arrivare alla finale, ripeto, questo no.
Bene, allora Presidente, lascio andare anche lei per la cerimonia di premiazioni. Grazie a grandi voi. Complimenti per entrambe le formazioni arrivate in finale. Grazie. Grazie Presidente. Allora andiamo a vedere, dovrebbe essere tutto pronto per la cerimonia di premiazione, vediamo che le autorità sono schierate in campo e mi pare che stiamo andando in quella direzione. Allora ricordiamo, adesso procederemo alle premiazioni delle prime 3 squadre del settore femminile, delle prime 3 del settore maschile. E cosa dire ancora? Bisogna dire che appunto qui vedremo in campo anche nella premiazione il Trentino, che ieri appunto è arrivata terza nella finale per il terzo e quarto posto contro l'Emilia Romagna, e quindi verrà premiato quest'oggi rispetto alle altre squadre dalla quarta alla 21esima che invece erano state premiate nel corso di una cerimonia che si era tenuta ieri sera. E per quanto riguarda il femminile, oltre alle 2 squadre che hanno giocato in questo momento la finale, ci sarà appunto anche la squadra della Lombardia che che verrà premiata come squadra terza classificata, quindi li vedremo fra poco in questa cerimonia di premiazione della 36esima edizione delle Kinderiadi, che ricordiamo si è voluta spalmare nel territorio che non ha visto solamente Lignano come campo centrale, ma ha visto anche altre zone del territorio coinvolte. Quindi parliamo di San Giorgio di Nogaro ieri per le finali del maschile e del femminile, ma anche i campi di Latisana e di Rivignano Teor. Questa palestra che appunto vedete voi in questo momento con un campo centrale era stata suddivisa in 2 campi, quindi qui c'era un doppio campo dove venivano disputate le gare tanto del maschile quanto del femminile, gare anche difficili da affrontare visto la temperatura veramente africana di questi ultimi giorni, soprattutto di ieri, ma comunque una manifestazione di altissimo livello che ha visto impegnati più di 500 atleti e altrettanti dirigenti, accompagnatori, staff tecnici, insomma hanno portato 1000 persone che a loro volta hanno portato un altro indotto di altrettante persone formate da genitori, amici e parenti al seguito dei ragazzi, quindi è stata anche un'occasione di promozione del territorio del Friuli Venezia Giulia e della località balneare di Lignano. Quindi un bellissimo colpo d'occhio sul nostro territorio, su questa regione che ha sempre dato molto alla pallavolo nazionale, sulla quale si sono concentrati gli occhi dei tecnici che per 5 giorni hanno seguito in presa diretta dagli spalti l'evoluzione delle varie partite. Ancora un attimo prima di poter dare il via alla premiazione. Vediamo che si stanno preparando, è stato dato modo anche alle ragazze di potersi preparare, ai maschi che hanno appena finito di giocare di poter prendere un attimo fiato prima di ripartire. Ecco, vediamo Pino Mazzon, che è colui che queste manifestazioni delle Kinderiadi le segue in prima persona ed è responsabile di questo trofeo delle regioni, anche Oscar Maghella che in precedenza insieme a me ha commentato la partita del settore femminile e che è allenatore della nazionale Under 16 femminile, tutti pronti in campo. Vediamo zona podio il presidente Cattaneo che insieme al presidente della Federazione Italiana Pallavolo del Friuli Venezia Giulia Alessandro Michelli stanno appunto scambiando le ultime parole prima di dare il via alla cerimonia vera e propria di premiazione
delle ragazze. Vediamo anche i trofei sullo sfondo nella zona podio. Ricordiamo appunto che questo trofeo, il trofeo delle regioni, non è nuovo in Friuli Venezia Giulia, perché proprio a Lignano, esattamente 10 anni fa, era il 2009, sempre in questa zona, all'interno di questo territorio, si disputò un'altra edizione del trofeo delle regioni, che anche in quel caso vide tantissimi atleti ed atlete di tutta Italia convogliare su Lignano per questa manifestazione. Ecco che vediamo nelle retrovie i cartelli delle regioni che hanno dato vita al trofeo delle regioni femminili, e cioè Veneto, Lazio e Lombardia, le prime 3 classificate nel settore femminile appunto. Quindi dovremmo esserci, perché le ragazze appunto andranno a portare queste tabelle alle squadre, che poi saranno chiamate verso il podio per ricevere il trofeo e la medaglia di questa manifestazione. Non dimentichiamo che poi ci dovrebbero essere anche dei premi speciali per giocatore e giocatrice del torneo. Eccoli pronti vicino al tunnel. Si stanno preparando vicino a Pino Mazzon. E dopodiché andranno verso il podio. Ho trovato un telefono lì in mezzo lì da solo, non so cosa fare, magari un organizzatore glielo darò, perché non è che Bene, allora a breve appunto ci sarà la cerimonia di premiazione. A questo punto a me non resta altro che salutarvi. Antonio Liberti, responsabile della comunicazione dell'ufficio stampa della tappa di Lignano delle Kinderiadi. Io vi ringrazio e vi do l'appuntamento ovviamente alla prossima edizione, quindi alla 37esima edizione delle Kinderiadi, che vedranno protagoniste di nuovo ragazzi e ragazzi dell'Under 16 e ragazzi dell'Under 15 di tutta Italia. Grazie a voi per essere stati con noi e viva la pallavolo! Allora siamo pronti per le premiazioni, l'ultimo atto finale per quanto riguarda la 36esima edizione delle Kinderiadi, trofeo delle regioni. Prima di iniziare le premiazioni invito gentilmente l'ingegnere Giorgio Arpino, che è presidente della LIT di Udine, anche a nome del comitato regionale della Lega Italiana Lotta contro i tumori, charity partner prestigioso delle Kinderiadi, trofeo delle regioni 2019. Se mi può raggiungere, grazie, l'ingegnere Giorgio Alpino, che in rappresentanza del presidente nazionale professor Schitulli vuole consegnare un presente, un ricordo, questa bella targa al presidente nazionale della Fede Volley, al dottor Bruno Cattaneo. Grazie per questa importante partnership. Eccolo qui presidente, pronti per la foto. Eccolo qui questa bella targa LIT alla FIPA per la collaborazione al trofeo delle regioni, questo prestigioso partnership. Grazie di cuore all'ingegnere Arpino, un saluto anche dal presidente professor Schitulli al presidente Cattaneo. Grazie.
presidente della Federvolley Friuli Venezia Giulia, Alessandro Micheli. Grazie. Sarò veramente breve perché diciamo, questa manifestazione come sempre è stata combattutissima, come sono state combattute tutte gli incontri di finale sia femminile che maschile. Un ringraziamento veramente a tutti i giocatori, a tutti i tecnici, a tutte le società che hanno messo a disposizione i loro atleti, a tutti i genitori, i tifosi che sono qui. Permettetemi un grandissimo ringraziamento, oltre alla federazione che ci ha dato l'onore di ospitare questa meravigliosa manifestazione, un dovuto ringraziamento a tutte le persone che questi giorni e anche in questi mesi hanno lavorato dietro le quinte per far sì che ci trovassimo tutti qui in questa grande festa dello sport, del nostro meraviglioso volley, della nostra meravigliosa pallavolo, che è il più bello sport che ci sia, è il più semplice, quello che ci dà veramente la dimensione di correttezza, di lealtà, sempre e comunque in capo. Grazie a tutti e buon ritorno a casa. Grazie al Presidente Micheli, dobbiamo ringraziare di cuore ovviamente tutto il settore arbitrale che è stato ovviamente fondamentale, così come i componenti della commissione esecutiva, grazie al Presidente Marco Zucchi, e per la componente arbitrale grazie a Leo Leotta, e poi per quanto riguarda Cristina Del Sasso e Linda Facini. Grazie di cuore! Ed ora lasciamo lo spazio e il podio, infatti io mi sposterò alla prima premiazione, quella femminile. Grazie. Signore e signori, siamo pronti ad introdurre la medaglia di bronzo, quindi la terza classificata per quanto riguarda il torneo Under 15 femminile. A terzo posto la regione Lombardia. E accogliamo ancora con un applauso lungo il defilé la parade che porta le atlete della delegazione lombarda immediatamente dietro al podio. Verranno premiate dal Presidente della Regione Lombardia per quanto riguarda ovviamente la Federvolley Piero Celsa e insieme a lui il consigliere federale Francesco Apostoli. Grazie.
al secondo posto si è piazzata classificata in questa edizione 2019 il Lazio. Ecco il cartello con la delegazione laziale, seconda classificata nella gran bella finale questa mattina qui al Pala della Italia Eva Village. Ecco qui le ragazze della squadra laziale che verranno premiate dal presidente del Comitato regionale Lazio Andrea Burlandi, insieme a lui il consigliere federale Ferruccio Riva e il delegato Pony Point Udine, l'ex olimpico Alessandro Tanotti. Grazie. Ed è il momento di consegnare la Coppa alla seconda classificata del torneo Under 15 femminile, il Lazio. Grazie ad Andrea Burlandi, a Ferruccio Riva e Alessandro Tanotti, i presenters di questa premiazione. Ed ora è il momento di annunciare con un gran bel applauso la squadra vincitrice del torneo Trofeo delle Regioni in via di 36esima edizione Under 15 femminile. The winner is welcome al Veneto! Eccole qui le campionesse, la delegazione femminile del Veneto, che verranno premiate dal presidente del comitato regionale Roberto Maso, dal presidente federale dottor Bruno Cattaneo e in rappresentanza della Ferrero SPA il dottor Massimo Castiglia, ricordiamolo, responsabile di sponsorizzazione dei grandi eventi con il brand Kinder Plus Sport Joy of Moving, partner storico del trofeo delle regioni di pallavolo che ha raggiunto la sua 36esima edizione.
il momento della consegna con il presidente Cattaneo e della Coppa alla squadra vincitrice. Allora, il Veneto, la medaglia d'oro e vincitrici delle vincitrici trofeo delle regioni del 2019. E ora, signore e signori, è il momento di ascoltare l'inno nazionale della Repubblica Italiana. Grazie. Grazie, congratulazioni ancora alla squadra Veneta. Allora, prima di consegnare i premi individuali, un breve saluto a nome della Ferrero SPA, partner storico e che come responsabile di sponsorizzazioni eventi, grazie dottor Massimo Castiglia. Ragazzi, grazie, è stata una bellissima manifestazione, ha vinto tutto il paese. Sul podio c'è il nord, c'è il centro, c'è il sud. Vuol dire che questa bellissima disciplina attraversa tutta la penisola ed è patrimonio di tutti noi. Noi siamo orgogliosi come Ferrero oggi di essere qua insieme a voi. Bravi tutti e viva lo sport! Grazie, grazie dottor Massimo Castiglia, Kinder Plus Sport del gruppo Ferrero. A questo punto gli ultimi saluti da chi? Dal vostro presidente nazionale, il dottor Bruno Cattaneo. Grazie per poi procedere con i premi individuali. A lei il microfono, presidente. Allora, è finito questo provvedimento e a questo punto io voglio ringraziare veramente di cuore tutti coloro che ne hanno consentito l'effettuazione, dalla Regione Friuli Venezia Giulia al Comune di Lignano, a tutti gli enti che hanno contribuito, ai nostri amici della VIT, con cui ho promesso che faremo ancora qualcosa insieme, a tutti quanti quelli che sono venuti qui, ai genitori che hanno fatto il tifo per i propri figli, nipoti, che sono venuti fino a qua e hanno passato delle giornate di sport, ma soprattutto delle giornate in cui si sta assieme, perché questo è il senso della pallavolo. Prima c'era il nostro amico Del Cori che ha detto: ho visto tanti trofei delle regioni ma mai nessuno come il vostro. È normale, perché noi siamo i più bravi, perché noi della pallavolo siamo quelli che fanno le cose meglio. È la 36esima edizione e siamo veramente gli interpreti di cosa vuol dire fare sport, stare assieme e divertirsi, perché la pallavolo è questa. E quindi grazie a tutti quanti. Saremo sempre così, questa è una promessa, grazie. Grazie Presidente, grazie di cuore Presidente Cattaneo.
insieme per poi chiudere con il podio maschile. Quindi iniziamo con i premi individuali. Allora, per quanto riguarda il miglior attaccante, vince, per quanto riguarda le atlete, dalla delegazione veneta, Marina Giacomello. È lei la migliore. Vieni pure, Marina. La parte centrale del palco, del podio, ti metti nel podio, nella parte centrale del podio, sul podio. Ottimo. E verrà premiata da Massimo dal Fovo, presidente Trentino, ricordiamo ex nazionale italiano. Grazie. Grazie a Massimo, ex azzurro. Rimani lì Marina, perché chiamiamo il miglior attaccante per quanto riguarda la regione, anzi la provincia, è il Trentino, lui è Raul Parolari, e lui il miglior attaccante che verrà premiato da Alessandro Micheli, presidente del Movimento Friuli Venezia Giulia. No, premia Massimo Dal Fogo, grazie, Massimo Dal Fogo, grazie. Potete salire sul podio ora, sul podio tutti e due, grazie, che ovviamente adesso aggiungiamo gli altri premi. Andiamo con il miglior palleggiatore. Per quanto riguarda le atlete, viene dalla delegazione veneta, lei è Nicole Federico. Abbiamo fatto un che verrà premiata da Alessandro Micheli, nel Movimento di Venezia Giulia, il presidente. Il miglior palleggiatore, anche lui dal Veneto, Mattia Boninfante. E viene premiato sempre da il presidente Micheli. Eccoli qui, Nicole e Mattia. Anche a voi vi invitiamo di rimanere, di salire sul podio insieme a Raul e insieme a Marina. Grazie. Andiamo a premiare i migliori centrali dalla squadra lombarda, Valentina Cantalutti. Che verrà premiata dal consigliere federale nonché già nazionale, il grande Franco Bertoli, che ringraziamo. Grazie Franco per premiare Valentina, la migliore centrale. Il miglior centrale maschile viene dalla squadra della Puglia, Cosimo Palestra. Anche lui premiato da Franco Bertoli. Eccolo qui con il numero 12, la regoggetta alla finale Cosimo, bravo. Cosimo e Valentina, i migliori centrali del torneo. Andiamo con il miglior libero. Per quanto riguarda le atlete, viene dalla squadra dell'Emilia Romagna, Emma Barbero. Ecco, mi sembra che eccola che arriva l'atleta della delegazione dell'Emilia Romagna, Emma Barbero, che verrà premiata dal consigliere federale Ferruccio Riva. Grazie. Miglior libero maschile dalla Puglia, Gabriele Laurenzano.
Emma. Grazie e congratulazioni, rimanete con noi. Emma e Gabriele, perché grazie a Ferruccio Lima dobbiamo annunciare gli ultimi 2 premi che consegneremo per chiudere con il podio maschile all'MVP e i 2 migliori giocatori di questa 36esima edizione delle Kinderia del Trofeo delle Regioni. Dal Lazio, Manuela Rivecchi! E lei è la numero 1 e verrà premiata da responsabile del processi selettivi femminili Oscar Maghella. Grazie Oscar. Eccola qui, Manuela del team laziale, lei è la MVP 2019. E il miglior MVP viene dalla Liguria, Luca Porro! E lui l'MVP 2019 e verrà premiato dall'allenatore della nazionale juniores maschile Monica Cresta, che ringraziamo. Eccolo che sta arrivando Luca vicino a Manuela. Grazie a Monica Cresta e grazie a Oscar Maghella. Allora salite sul podio che facciamo la foto tutti quanti insieme con i premi individuali, con Marina, Raul, con Nicole, Mattia, Cosimo, Valentina, Emma, Gabriele, Manuela e Luca. Eccoli qui i fantastici players di questa edizione 2019 qui a Lignano Sabbiadoro, Friuli Venezia Giulia, delle Kinderia di Trofeo delle Regioni. Grazie ragazzi e congratulazioni! Annunciando e introducendo il bronzo, ovvero sia il terzo posto, terzo classificato, il Trentino. Ecco il cartello ed ecco la delegazione, il team del Trentino con il loro polo Barbarossa al terzo posto. Il torneo, ricordiamolo, Under 16 maschile. Ecco l'entrata del team Trentino che verranno premiati dal presidente del Comitato Trentino Massimo Dal Fuoco e dal consigliere federale Pino Mazzon. Grazie.
ed è il momento di consegnare la coppa. Eccolo qui con il presidente che consegna la coppa ai suoi ragazzi. Massimo Dal Toro, bravi, congratulazioni, grazie anche a Pino Martone, negoziato consigliere federale. Tanti classificati, il Trentino. Ed ora a questo punto introduciamo i vice campioni del 2019, il Veneto! La grande finale giocata in questa tanta mattinata qui al Pala della Italia per la Village. Verranno premiati dal presidente del comitato veneto Roberto Maso e dal consigliere federale Hermes Salmaso. Grazie. Ed è il momento di consegnare la coppa ai secondi classificati al Veneto con il presidente Roberto Maso. Consegna la coppa al capitano insieme ad Hermes Salmaso, consigliere federale. Veneto, seconda classificata, vice campioni 2019. Ed ora non ci resta che annunciare e introdurre i vincitori delle Kinderiadi Trofeo delle Regioni 2019, come si suol dire, ladies and gentlemen, la Puglia! Eccoli qui, la medaglia d'oro, i vincitori, una bellissima finale combattutissima come vedete, vinta al quinto set al tie break con la fortissima squadra pugliese, e verranno premiati dal presidente federale dottor Bruno Cattaneo, dal vicepresidente dottor Giuseppe Manfredi e anche dal presidente del comitato della Puglia Paolo Indiveri, e invitiamo anche Massimo Castiglia a consegnare in rappresentanza della Ferrero SPA anche la Coppa, il trofeo delle regioni 2019 alla squadra vincitrice, la Puglia. Per le promozioni internazionali